Ritrovati in diretta in questa edizione straordinaria insieme al direttore del gruppo, dell'emittente del gruppo Media Nord-Est, Luigi Baccialli, che saluto. Buongiorno e grazie a Luigi Baccialli. Avete visto, avete seguito la lunga notte anche nel corso di Focus su Rete Veneta di quel che è accaduto, e oggi vedremo gli effetti. Intanto le aperture dei quotidiani online che ci mostrava Fabrizio Bazzoni, ne approfitto per ringraziare anche Nicola Zanetti e Andrea Basso. Venezia, acqua alta record, 187 centimetri. Ecco, in questo momento è certa una vittima, il Gazzettino a Pellestrina. Il Gazzettino riporta di 2 vittime, riporta in questo momento un bilancio dunque che è pesantissimo. 2 morti a Pellestrina, vaporetti affondati, danni alla Basilica e Brugnaro in piazza. Abbiamo visto i suoi video nel corso di questa nottata annunciare con amarezza, con sconfitta di fatto davanti a quella marea che invadeva piazza San Marco, la notizia della chiusura, l'intenzione di chiudere le scuole oggi e domani ancora, e di chiedere lo stato di calamità. Ci sono degli sviluppi che riguardano poi, mentre vediamo gli ultimi video insieme, li possiamo guardare, di piazza San Marco, ed eccoli qua ancora, sempre nella notte. Sentiamo anche l'audio. Era una città in una condizione spettrale, la possiamo definire così, per diversi minuti con le luci spente perché era saltata la luce. Le sirene, poi direttore ci aiuterai tu anche a capire il sistema delle sirene, se ha funzionato, in che modo, che cosa registrava durante la nottata. E poi ancora, eccolo qui, vi faccio vedere un altro video. L'emergenza è tale ed è come nel 1966 con una marea a 187, un'acqua alta a 187 centimetri, tanto da imporre, l'abbiamo detto, la richiesta dello stato di calamità subito, e alle 12, noi tra poco ci collegheremo con i nostri inviati sia a Venezia che un po' in giro per non solo appunto la città storica, ma anche nel resto dell'area, e poi a Marghera alle 12, dove stanno arrivando non solo il governatore Luca Zaia e il sindaco Brugnaro, ma anche il comandante del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, l'ingegner Dattilo, e il numero 1 della protezione civile Angelo Borrelli, che saranno lì a mezzogiorno proprio perché ci sarà una prima conta dei danni, si racconterà cosa è accaduto nella notte lunga, lunghissima di Venezia. Vi faccio vedere un altro video che è impressionante dai social di questa notte, ed eccolo qui. Sentiamo credo anche l'audio, grazie. Si è staccato la bricola. Si è staccata la bricola, racconta. Oh merda. Questo traghetto, Oh merda. direttore, che è di fatto alla deriva. Ci sono dei vaporetti che sono affondati, come dicevamo. Mi doveva finire. 2 vittime a Pellestrina, una diciamo fino a questo momento ufficiale, il Gazzettino riporta di una seconda, ora dovremo capire anche noi da fonti ufficiali. Chiedo a Nicola se possiamo collegarci con Giampaolo Bottaccini, che era alla sala operativa già nel corso della notte, ma riguardiamo questo video perché è davvero impressionante, con la cronaca di questo ragazzo che riprende il traghetto alla deriva. Si è staccato la bricola. Oh merda. Oh merda. Oh merda. Direttore. Ferdinando, noi eravamo qui ieri sera e aspettavamo di capire a quale livello sarebbe arrivata l'acqua alta. Era stato previsto un massimo di 1,45 e verso le 10:15 eravamo già a 1,45. Le previsioni, a un certo punto sono usciti i primi dati, e i primi dati parlavano di una
della possibilità che si potesse arrivare a 1,60, dopodiché questo dato è stato corretto a 1,70 e questo nel volgere di pochi minuti, e alla fine il centro maree parlava di 1,86, quindi rispetto a una previsione iniziale di 1,45, 1,50 che era stata fatta il giorno stesso, si è arrivati a questo livello che è quello del 1966, la tragedia del 66. Qui si vedono molto bene i lancioni, il video che abbiamo pubblicato nei social di Antena 3 Rete Veneta nella notte, i lancioni di fatto che sono stati affondati dalla furia della bora, dell'acqua, della pioggia. Abbiamo raccontato anche, hai mostrato ieri sera in diretta, il Consiglio regionale allagato, c'erano 70 centimetri, circa un metro, anche nell'aula del Consiglio regionale dove si andava anche a oltranza con molti consiglieri presenti sul posto per dibattere anche tra le altre della nuova legge di bilancio della regione. Vi possiamo mostrare, ecco, queste alcune foto pubblicate dai consiglieri regionali, questo in particolar modo Massimiliano Barison. Ecco, si intravede dal vetro l'aula del parlamentino del Consiglio regionale è allagato. Completamente allagato. Circa 70 centimetri dicevamo, poi hanno mostrato anche gli arredi del Consiglio regionale che galleggiano di fatto. Ed erano in ostaggio. Stamattina, tra l'altro, con le prime luci dell'alba, credo che ci sarà una delle immagini apocalittiche che noi poi manderemo in onda con la diretta tra un paio d'ore, no? Mi pare alle 8 dovremmo riuscire Noi circa alle 8, probabilmente anche prima, ci riusciamo a collegare con Filippo Fois e Sandro Ponchio. Guardate, una delle sale per esempio del Consiglio regionale, ecco, quello che vedete che sembra marrone è acqua, cioè è circa, per arrivare alla seduta della sedia, è circa 50-60 centimetri di acqua all'interno di questa sale del gruppo, di uno dei gruppi del Consiglio regionale. Ancora i corridoi, questo è Palazzo Ferrofini a Venezia, ve lo ricordo ancora una volta, sono immagini impressionanti. Ora ne cerchiamo altre. Questa ancora, Fabrizio Bazzoni, ti chiederei se facciamo sentire l'audio. Pazzesco, le passerelle che navigano in piazza San Marco da sole. Me lo faccio risentire. Pazzesco, le passerelle che navigano in piazza San Marco da sole e se ne vanno per la loro strada. Incredibile. Mi è entrata anche un po' di acqua negli stivali, quelli altissimi. Pazzesco, mai visto una cosa simile. Così alta mai, mai. Ecco, oggi tra l'altro, Ferdinando, bisognerà verificheremo quelli che saranno stati i danni pesantissimi per gli esercizi commerciali, per i bar, per i ristoranti. Pensate che in genere per dare un'idea dell'acqua alta record a 1,50 finora a Venezia, entra tanto così nei negozi, nelle boutique, in tutti i locali al pian terreno. Invece questa volta i commercianti si ritrovano all'interno del negozio l'acqua alla cintola, per cui con dei danni ingentissimi, saltano gli impianti elettrici, tutti gli elettrodomestici nelle case private sono rovinati definitivamente, insomma grossi danni ovviamente a tutte le strutture, alle pareti, ai mobili. Sono danni che io trovo che adesso racconteremo, no, come abbiamo sempre fatto. Io trovo particolarmente impressionante questa immagine tra le prime arrivate, e guardate che è la stessa, perché mi ricordo il numero 203 che vi abbiamo mostrato poco fa, quando era poi di fatto affondata questa imbarcazione, questo lancione, e qui pochi istanti prima era in balia della furia degli elementi. Guardate che roba, fa impressione, un video brevissimo, ve lo faccio rivedere. Se rischiamo rischiamo di rovesciarci, insomma, di fatto, dice poi quest'altro marinaio.
Però questa immagine è impressionante della bora che si abbatte, il diluvio universale, il mare, la laguna, ovviamente il canale grande mosso in quel momento dalla furia di questa pesantissima ondata di maltempo che di fatto non immaginavamo potesse abbattersi con questi effetti. Quello che vediamo qui adesso, direttore, invece pensiamo sia uno dei canali di Venezia, ma non lo è perché Certo, è una calle, con abitazioni allagate. trasformata di fatto in un... Ecco, e bisogna dire che stavolta anche le paratie, che sono non più alte di mezzo metro, questa volta sono state scavalcate dall'acqua, le pompe di Sentina non sono servite a nulla. Quel lancione era il lancione dell'Ali Laguna che trasporta turisti che vanno in genere all'aeroporto Marco Polo. Può darsi che ci siano stati grossi problemi anche in laguna e per ora non ne abbiamo ancora notizie, per cui temo che il bilancio di questo disastro possa aggravarsi di ora in ora, anzi ne sono convinto che si aggraverà di ora in ora. Allora, scusami, ma in effetti arriva la conferma dall'assessore Bottacin. Sì. Allora, ci sono ancora degli interventi dei Vigili del Fuoco in coda, quindi evidentemente non solo tutta la notte, perché l'inferno si è scatenato tra le 9:30 e poi fino al picco delle 11 con i 187 centimetri della marea. Allora, ci fa sapere l'assessore regionale Bottacini che aveva la sala operativa aperta da ieri sera per volontà del governatore Luca Zaia, parecchie barche distrutte, danni enormi a Pellestrina, Venezia, Murano, quindi in queste tre aree in particolar modo. Punta Gorzone, sotto sono finite Chioggia e Punta Gorzone, danni su tutto il litorale. Oggi i nostri inviati stanno partendo, tra poco ci colleghiamo con Venezia Centro Storico, vi mostriamo questo scenario che immaginiamo sia devastante nell'impatto e devastato ovviamente nei suoi effetti, nel devastante per noi. Danni su tutto il litorale, ci sposteremo anche sul litorale nel corso di questa lunga diretta, sino, ve lo ricordo ancora una volta, ad arrivare a mezzogiorno quando parlerà il governatore Luca Zaia insieme all'assessore Bottacin che ha coordinato le operazioni, insieme al capo della protezione civile nazionale Borrelli. E adesso mi fate sapere, è Bottacin? Pronto? Grazie. Assessore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie, allora è stata una nottata che non ci immaginavamo. Le chiedo una conferma, siamo in studio in diretta con il direttore Luigi Baccialli. È vero, 2 vittime, conferma anche lei questo bilancio? Sì, i dati che abbiamo noi risulta questo. Risulta questo. E entrambe Pellestrina? Sì. Un anziano pare fulminato, è vero, in condizioni differenti, cosa ci può dire? Ma guardi, non ho i dettagli di quanto... Non ha i dettagli. Vabbè, Assessore, ci racconti un po' lei, cioè che nottata è stata, quali sono, perché adesso ci aggiornava anche via SMS, la ringraziamo, quindi maggiori danni, Pellestrina, Venezia... stavo guardando, questo è il sindaco Brugnaro. Prego. Tutta la laguna ha avuto grossissimi danni, Venezia, Pellestrina, Chioggia, anche insomma un po' tutta la laguna. Poi abbiamo avuto anche dei danni nel litorale, sia a Caorle che a Jesolo, un po' in tutto il litorale, ma a Caorle e Jesolo la situazione è peggiore. Abbiamo avuto un problema con un argine nella zona di Concordia e Sagittaria, subito a valle di Concordia e Sagittaria, più tutta una serie di cadute alberi per forte vento in provincia di Treviso. Diciamo che in questo momento abbiamo alcuni interventi in corso in provincia di Treviso, ma il grosso è nella laguna, quindi Venezia, Pellestrina, Murano. Senta, intanto c'è una nuova emergenza, nel senso che questa notte è continuato a piovere, col passare delle ore cosa dobbiamo prevedere, se ci vuole dire qualcosa su questo? È prevista un'altra alta marea più bassa rispetto a quella di ieri sera per le 9:50 di questa mattina,
e poi dovrebbe esserci una tregua nel meteo per la giornata di questa sera e domani, e poi però da venerdì riprende il maltempo e quindi potremo avere ulteriori problemi. Quindi ulteriori problemi. Direttore? Assessore, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Assessore, sono Baccialli. Buongiorno. Mi sente? Baccialli, mi sente? Buongiorno. Se no mi sente. Assessore, non so se sente il direttore Baccialli. Sì, lo sento perfettamente. Ok. Ecco, no, Grazie. buongiorno Assessore, dicevo, le previsioni ieri parlavano di 1,50, credo che questo sfasamento sia dovuto proprio a quanto sta accadendo in questi ultimi anni, cioè questi cambiamenti climatici consentono di fare previsioni, abbiamo visto anche in altre circostanze recenti, non precisissime, no? Nel senso che questi sono eventi e sono calamità che scatenano una violenza enorme, come in questo caso non prevedibile, perché mi pare che nessuno abbia potuto parlare di una, diciamo, di una intensità delle precipitazioni e soprattutto di una violenza dei venti e della bora di questa portata, no? Quindi è veramente cambiato qualcosa, si è tornati a ricordare il 1966, ma forse c'è qualcosa di ancora più drammatico in questo, no? Ma guardi, io posso dire che io ero a Venezia quando è successo il fatto, perché avevamo il Consiglio regionale in corso. Sì. E il vento che c'era ieri sera era impressionante e anche la velocità con cui è cresciuta l'acqua è stata impressionante. Faccia conto che il Canal Grande sembrava un torrente in piena, perché veramente c'era una quantità di vento che è incredibile, mai vista. Tra l'altro sottolineo che il vento ha creato anche una serie di problemi nell'entroterra, in modo particolare in provincia di Treviso, dove abbiamo diversi interventi ancora in corso di rimozione alberi. Quindi una situazione particolarmente complessa, su questo non ci piove. Ecco, senta, volevo ricordare, per chi non conoscesse Pellestrina, che è una lingua di terra, no? che prosegue quella del Lido, no? e arriva fino a Chioggia. Lì è una situazione particolarmente critica, perché proprio i murazzi non riescono evidentemente a far fronte a qualsiasi tipo di acqua alta eccezionale. In questo caso proprio parliamo del paese di Pellestrina, le abitazioni di Pellestrina travolte dall'alta marea, no? È qualcosa che non si era ancora visto, forse neanche nel 66. Ma nel 66 non so cosa si sia visto. Di fatto questa alta marea è la seconda dopo quella del 66 per pochi centimetri, 1,87 m quella di ieri sera, 1,94 m quella del 66. Di fatto ieri sera a Pellestrina sostanzialmente è stato un sormonto arginale, viene chiamato, se fosse così data, sormonto dei murazzi, quindi Pellestrina è stata tutta allagata, così come certo. anche una buona parte del Lido. Senta, Assessore, rubo la parola al direttore solo qualche istante, volevo chiederle questo. Lei ha detto due cose che poi tra le tante che ci hanno colpito: intanto che c'è una nuova acqua alta prevista, marea, per le 9:50 di questa mattina, Sì. giusto? Sì? Quindi noi saremo in diretta tutto il giorno, abbiamo detto, fino alla conferenza stampa che lei terrà insieme al governatore Zaia, e quindi bisogna stare attenti a questo, diciamo, monitorarlo. La seconda cosa, ha detto un problema con l'argine, ma è quello che ci ha raccontato ora di Pellestrina con il sormonto, quindi il fatto è stato superato dall'acqua, o una rottura? No, c'è stata un'erosione dell'argine che non è crollato, ma c'è stata un'erosione, un danneggiamento dell'argine in tutt'altra zona. Siamo a sud di Concordia Sagittaria e ieri sera c'è stato segnalato questo evento. Siamo sempre in provincia di Venezia, ma è un fenomeno del tutto diverso. Mm.
No, poi oggi ovviamente riesploderanno le polemiche sul Mose, sono ormai anni che si aspetta di vedere, di capire se il Mose entrerà mai in funzione, stendiamo un velo pietoso sulle vicende legate alla corruzione che hanno poi rallentato questi lavori, anzi li hanno completamente fermati, quindi questa rimane una cattedrale lì, simbolo del malaffare italiano. Però certo fossero stati conclusi i lavori che sono arrivati al 96%, probabilmente insomma, questa acqua alta eccezionale sarebbe stata almeno in parte contenuta. Quindi lo dico, Assessore, perché poi oggi si tornerà di nuovo a parlare del Mose e non si può dar torto ai veneziani e alla rabbia dei veneziani che riesplode ciclicamente, però del Mose ancora purtroppo non si vede traccia, o perlomeno queste barriere mobili non si sono ancora levate dalle acque. Ma questo, voglio dire, è un problema che non riguarda, diciamo, quello che sta accadendo adesso e soprattutto l'impegno che dovrete di nuovo profondere per far fronte a questa situazione con la protezione civile. Che tipo di interventi ci saranno? Anche per, immagino, i danni non solo alle abitazioni, ai monumenti, ma anche, voglio dire, ci saranno danni so di imbarcazioni completamente distrutte, affondate, e ancora non sappiamo, non c'è un bilancio preciso su questi danni particolari. No, non c'è ancora un bilancio preciso. Mi lasci dire però, visto che l'ha citato sul Mose, non ho nulla da aggiungere rispetto a quello che ha detto lei, se non evidenziare che è un'opera gestita dallo Stato, certo. Quindi ovviamente, no, ma lo sottolineo, ne rappresento un'istituzione che è la Regione in questo momento, faccio presente che è un'opera statale. Per quanto riguarda i danni, tenga presente che oltre naturalmente gli allagamenti, a tutta una serie di problemi dovuti al vento, eccetera, abbiamo anche dei danni al patrimonio artistico, perché stiamo parlando. Infatti stiamo vedendo San Marco, sì. Non solo San Marco, certo, ma anche altre realtà, quindi i danni saranno rilevantissimi una volta che ci sarà fatta la conta. Qualcosa che può citare, Assessore, che già le hanno dato come bilancio, quindi oltre a San Marco, che no, giustamente è quello più... No, parlavano di altri musei a Venezia. Sì? Non ho ancora un dato perché, come dicevo prima, abbiamo parecchi interventi ancora in corso. Che devono ancora essere effettuati, 65 solo nella città di Venezia, quindi ovviamente è ancora presto per fare una conta anche approssimativa dei danni. Assessore, da parte mia solo un'altra cosa. Ieri il sindaco Brugnaro ha chiesto lo stato di calamità. Da questo punto di vista che ci sono state risposte, cosa si prevede in questa circostanza? Guardi, ieri prima che Brugnaro chiedesse lo stato di calamità, anche perché la procedura prevede che sia la Regione a chiederlo, sì. Era già stata attivata dal Presidente Zaia l'unità di crisi regionale e era già stato firmato lo stato di crisi regionale e la richiesta di stato di emergenza nazionale. Io è da ieri sera che interloquisco costantemente con il capo della Protezione Civile Nazionale, che sarà oggi a Venezia, sta arrivando, e ovviamente parlando di Venezia non ho ancora il riscontro formalizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, però credo che sia quasi scontato, insomma. Certo. Chiaramente saranno necessari degli stanziamenti straordinari poi anche, no, in questo caso? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Senta, Assessore, quindi intanto è arrivata, noi la vogliamo ringraziare come sempre perché ci aiuta nella cronaca, nel racconto di quello che è successo. Riepilogo rapidamente, ci ha confermato purtroppo ci sono 2 vittime a Pellestrina, quindi 2 persone hanno perso la vita nella notte per quello che è accaduto, questa pesantissima ondata di maltempo che ha colpito, diceva lei, Assessore Bottacini, in particolar modo Pellestrina, Venezia.
poi a Concordia Sagittaria questa erosione dell'argine, ci sono danni enormi anche al patrimonio culturale storico della nostra città di Venezia. Allora alle 12 è arrivata adesso ancora la conferma dello staff comunicazione, Carlo Parmeggiani, del governatore Zaia. Insieme a lei ci saranno appunto Bottaccini, il presidente della regione Luca Zaia, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il direttore del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli, il comandante nazionale dei Vigili del Fuoco Fabio Dattilo. Terranno una conferenza stampa nella sala operativa della Protezione Civile regionale a Marghera e noi la seguiremo in diretta. Abbiamo iniziato questa cronaca circa mezz'ora fa e continueremo appunto fino a questo momento. Bottacin, io credo il direttore sia d'accordo con noi e nel rispetto del suo lavoro di queste ore. Certo. Ci può aiutare ovviamente nel momento in cui avremo bisogno di aggiornare, vediamo ancora le immagini, grazie Fabrizio, se possiamo tornare a disturbarla anche in qualsiasi momento lei dovesse avere degli aggiornamenti importanti, assessore, ce li scriva, ce li dica pure liberamente, perché credo che sia fondamentale, soprattutto alla luce del fatto che tra circa 2 ore ci sarà un nuovo picco di questa acqua alta. Va bene assessore? Va bene, va bene. Ecco, grazie allora, buon lavoro, buona giornata. Buona giornata, grazie a voi. Grazie. Era l'assessore Giampaolo Bottacin, tra l'altro, ecco, ho dimenticato un altro aspetto, ma davanti a Venezia in questo momento e 2 vittime purtroppo lo affronteremo insieme a Tiziana Bolognani, ecco, quindi chiedo a Nicola poi quando possibile contattiamo anche Tiziana, perché ci scrive che appunto anche nel Bellunese si sono registrati, dove un anno fa c'è stato il macello di Vaia, blackout, caduta alberi, quindi sono al lavoro anche in quell'area lì. Direttore, se sei d'accordo facciamo risentire anche Luigi Brugnaro della serata, certo, della serata di ieri. Dicevamo un sindaco molto deluso, affranto, non so come definirlo ulteriormente, ma queste sono le parole di Luigi Brugnaro nella prima parte dell'intervento, poi annuncia anche la chiusura degli istituti scolastici di tutti, ma vediamo. Venezia continua a essere angustiata da queste acque eccezionali, l'anno scorso quest'anno uguale. Insomma, chiediamo al governo di partecipare e capire a che livello è l'organizzazione del Mose, perché qui si rischia veramente di non farcela più. Comunque domani chiederemo lo stato di calamità cittadina e chiediamo che ci dia una mano, perché qui i costi saranno tanti. Siamo qua e stiamo ancora aspettando, che probabilmente può continuare a salire ancora. Abbiamo raggiunto un altro record purtroppo negativo. Abbiamo bisogno che tutti si diano una mano e bisogna essere tutti uniti per affrontare questi che sono evidentemente gli effetti dei cambiamenti climatici. Adesso il Mose si capisce che serve e bisogna far presto a finirlo anche. Allora così Luigi Brugnaro ieri notte, questa notte, e tra l'altro è un momento in cui ancora si intuiva che andava male, veramente male per la città di Venezia, ma non a quei livelli, 187 centimetri. C'è Tiziana Bolognani? Sì. Ecco, Tiziana, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Ecco, allora, ciao, stiamo aggiornando in questa diretta straordinaria insieme al direttore Luigi Baccialli. Ci dicevi che comunque anche nella zona del Bellunese si è avvertita questa ondata di maltempo. Sì, fortissima. Ieri sera contemporaneamente ci immaginiamo la tromba d'aria che si è scatenata, il fortissimo vento di scirocco che si è scatenato in laguna, raffiche che ci dicono di oltre 100 km all'ora. Ecco, negli stessi momenti anche tutta la Val Belluna in particolar modo è stata spazzata da un vento violentissimo, si sentiva volare praticamente di tutto, e in effetti i pompieri sono stati impegnati tutta la notte proprio nel comune di Belluno, nel comune di Sedico soprattutto, per la rimozione di piante cadute per strada, per il taglio di alberi pericolanti. Ci sono interventi in corso anche nel momento in cui vi stiamo parlando, sta continuando a piovere incessantemente e anche in maniera
violenta da ieri sera. Non ci segnalano fortunatamente problemi di allagamento, ma di smottamenti che si stanno verificando un po' ovunque in Val Belluna, fra Belluno e Sedico. Tra poco noi ci muoveremo per andare a vedere, a capire qual è la situazione. Abbiamo contattato anche il sindaco di Belluno perché ci aggiorni su quali sono le situazioni più d'emergenza in questo momento. Vi devo anche dire che ieri, a causa di un blackout, si è fermata per 70 minuti la produzione nello stabilimento Luxottica di Agordo. È mancata l'energia elettrica in concomitanza con un cambio turno e probabilmente la mancanza di energia è stata causata da un guasto alla cabina interna di Luxottica, ma i blackout si sono iniziati a manifestarsi proprio ieri sera attorno alle 11, all'inizio verso le zone, i comuni del Cadore, poi ci sono avuti messaggi e notizie di blackout prolungati in Comelico, in Agordino e anche in città, a Belluno, nella parte alta che confina verso il comune di Sedico. Questa è la situazione, naturalmente, come dire, dal punto di vista dell'emergenza, nulla a che vedere con la tragedia che alla sta vivendo Venezia. Allora, Tiziana, diamo solo una precisazione, perché l'assessore Bottacin, puntualissimo come sempre, ci aiuta in queste croniche difficili, perché ha in mano la materia dell'emergenza in questo momento, rettifica, cioè dopo un'ulteriore verifica è una la vittima dovuta a questa pesantissima ondata di maltempo, che è l'anziano morto folgorato a Pellestrina. Siccome appunto anche altri organi di stampa scrivevamo fino a poco fa 2 vittime, e una la vittima dovuta a questa ondata di maltempo, un anziano folgorato, lo ricordo ancora, a Pellestrina. L'altra persona deceduta nella notte è deceduta per cause invece naturali. Non so se, ecco, direttore, volevo aggiungere qualcosa. Sentire da Tiziana se ha notizie, siccome parlavi di smottamenti e di frane, per la viabilità. Abbiamo visto cadute di massi recentemente tra Dobbiaco e Cortina, sempre nel Bellunese, poi c'è sempre a rischio la statale che porta da Tai fino alla perla delle Dolomiti. Hai notizie di interruzioni, di deviazioni, tanto per anche suggerire a chi è in viaggio di fare attenzione se le precipitazioni, come dicevi tu, sono intensissime. Sì, direttore. Allora, ieri sera Veneto Strade ha trasmesso la chiusura di diversi tratti stradali a causa del forte vento che ha causato notevoli accumuli di neve sulle carreggiate, perché in montagna, stiamo dicendo, sta nevicando molto abbondantemente già da ieri. C'è stata, come dire, una tregua in nottata, perché la temperatura si è innalzata proprio in concomitanza con l'arrivo di questo vento caldo, e quindi la neve si è trasformata, è diventata pesante, si è trasformata in acqua. Stamattina, ci dicono, a Cortina ha ripreso a nevicare, Borca di Cadore, e l'abbiamo già detto anche nel corso dei nostri telegiornali nei giorni scorsi, che l'anticipo dell'obbligatorietà dell'uso di gomme da neve, pneumatici e altri dispositivi anti-sdrucciolamento è stato anticipato in provincia di Belluno già a partire da sabato scorso, quindi nessuno si metta in macchina per andare in montagna senza le strumentazioni adeguate per evitare evidentemente blocchi della strada. Veneto Strade, vi diceva, ieri sera ha trasmesso la chiusura di tratti stradali, e sono il passo della Valparola, dal passo Falzarego fino al confine con la provincia di Bolzano, il passo Pordoi in località Ponte Vauz, la 48 delle Dolomiti in località Pian di Falzarego, poi abbiamo il Passo Giau in località Pocol, Passo Fedaia a Capanna Bil fino alla provincia di Trento, e che restano evidentemente chiusi però al traffico per le frane la provinciale di Lamosano. Siamo in Alpago appunto per un movimento franoso, e siamo all'altezza dell'abitato di Schiucaz, e poi la Val Fiorentina, che era stata chiusa
la settimana scorsa fra Caprile e Selva di Cadore per una frana che è in atto e che Veneto Strade, assieme ai suoi tecnici e al personale, sta cercando di come dire, sistemare in questi giorni, perché il movimento è abbastanza importante. Tiziana, noi continuiamo a vedere intanto le immagini di Venezia, una foto appena aggiunta da Angelica Montagna, ve la mostriamo. Allora, vediamo se riesco a fare così. Guarda direttore, è impressionante. Le gondole che di fatto sono state spinte, scaraventate, immaginiamo, sugli scalini, quindi nel mezzo dei soliti passaggi turistici, là dove non dovrebbero essere, intendiamoci. Guardate, sono davvero impressionanti queste fotografie che cominciano a circolare. Appena con le prime luci dell'alba vedremo di tutto. Lì addirittura sono state sollevate e poi il vento le ha sospinte fino pensate a quante barche sono rimaste anche impiccate, no? In genere rimangono impiccate con la bassa marea. Quindi abbiamo un'altra. Se sono ormeggiate male, in questo caso vengono sollevate e vengono impiccate verso l'alto. In una calle, quindi questo motoscafo lì capiamo dove non dovrebbe essere. Impressionante. Tra l'altro, Ferdinando, bisogna dire, adesso noi vediamo anche tante immagini di Piazza San Marco, ovviamente è la location più ricorrente. Però ricordiamo che con l'acqua alta a 1,87 va sotto tutta la città, in genere 1,50 si dice, il 35%, il 40%, non c'è sestiere che non sia stato inondato, quindi Cannareggio, Dorsoduro, tutte le isole, Murano, ci sono gravissimi danni a quanto pare, quindi pensate anche per le vetrerie, le poche rimaste, ma anche i tanti negozi dei vetrai, danni spaventosi anche per quanto riguarderà poi l'affluenza dei turisti, perché ci vorrà del tempo per ripristinare poi i collegamenti e per fare affluire di nuovo nelle isole le persone. Quindi è ancora, fare un bilancio adesso è veramente difficile, perché temo che poi col passare delle ore, quando avremo la diretta poi dal centro storico di Venezia, capiremo davvero di cosa si è trattato. Allora, tra l'altro adesso in effetti ulteriore chiarimento di quel che è successo e il bilancio pesantissimo di questa ondata di maltempo. Sono 2 le persone morte ieri sera a Pellestrina, come vi dicevo, mentre infuriava la mareggiata che ha devastato Venezia con la marea di 187 centimetri, quindi soltanto 7 centimetri in meno dell'acqua grande del 66. All'anziano di 78 anni è rimasto fulminato mentre cercava di riavviare l'elettropompa nella sua casa allagata, quindi per svuotarla. È rimasto fulminato nel tentativo di avviare queste elettropompe. Si è aggiunto un secondo abitante dell'isola, trovato deceduto anche lui in casa, probabilmente per cause naturali, ed è quello che dicevamo poco fa. Allora, qui ancora imbarcazione. Tiziana, intanto grazie, se hai degli aggiornamenti ci sentiamo nel corso della mattinata, ovviamente. Non è più in collegamento. Allora, grazie Tiziana Bolognani da Belluno. Qui facciamo vedere se mi aiuti. Adesso cosa è successo? Mi hanno tolto o sono stato io? Il video probabilmente. Ogni tanto saltano, per cui arrivano immagini. Ecco, qui volevo farvi vedere ancora, quello è il sindaco che girava durante la notte, lo abbiamo visto. Questo è un altro punto, direttore, tu che conosci ovviamente nel video di Filippo Fois. A me sembra la zona vicino a Piazzale Roma, però non vorrei sbagliarmi lì. Non riesco a vedere. Laggiù. È con alcune imbarcazioni appunto scaraventate, anche qui. Ci fai vedere Fabri? Fabri? Vediamo se possiamo vedere questo video? Cos'è? Ok. Eccolo qua, ve lo faccio rivedere, grazie. Ovviamente sono solitamente all'asciutto, perché lì a Roma è piuttosto alto, e invece sono state completamente allagate, così come tutti i negozi, i locali, i ristoranti. Pensate, qui
lungo le rive ci sono ristoranti affollatissimi, soprattutto d'estate, che sono stati ovviamente distrutti. Oggi ci sarà ci saranno delle scene apocalittiche dei veneziani che dovranno tentare in qualche modo di... Questo è ancora il traghetto alla deriva, che è un'immagine davvero impressionante della furia del vento, dell'acqua ieri, questo traghetto che ha sradicato una briccola di fatto e l'ha portata con sé, quindi è andato alla deriva. C'è la telefonata, davvero. Tiziana Bolognani dice: chiusa la statale 51 di Alemagna verso Dobbiaco per caduta alberi, quindi è ulteriore conferma di quanto diceva poco fa. Da Pellestrina, Lorenzo Maier. Ciao Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti voi. Ecco, c'è con me il direttore Baccialli questa mattina per aggiornare su tutto quello che è successo nella notte. Tu hai anche la visione, diciamo, di quel che accade a Pellestrina e al Lido. Se ci puoi aiutare poi anche con qualche video ulteriore nel corso di questa lunghissima diretta. Ripeto, alle 9.50, tra 2 ore, un nuovo picco è previsto, quindi preoccupazione, l'ha detto l'assessore Bottacin, e a mezzogiorno seguiremo in diretta la conferenza stampa di Zaia, il capo della protezione civile e il sindaco di Brugnaro. Lorenzo, che situazione hai? Sì, buongiorno direttore. Purtroppo a Pellestrina è lì da questa mattina una situazione davvero surreale. Non è ancora tornata la corrente a Pellestrina e, come avete detto voi, purtroppo vi dobbiamo aggiornare su 2 morti. Una persona ieri sera è morta, rimasta folgorata mentre cercava di mettere in azione una pompa per prosciugare i suoi locali dall'acqua alta. Un'altra persona è deceduta, sembra però quest'ultima per cause naturali, quindi che nulla hanno a che fare con il maltempo che si è abbattuto qui nelle isole. Davvero una situazione surreale, famiglie al freddo senza corrente, in quanto ovviamente per questioni precauzionali è stato disattivato tutto quanto. Forse arriveranno i gruppi elettrogeni per illuminare, per dare riscaldamento alle famiglie. Ricordiamo 3.500 abitanti a Pellestrina, 17.000 circa a Lido. Anche a Lido tutti i locali del Gran Viale sono chiusi, perché ricordiamo che purtroppo quando la marea supera i 145 centimetri, anche il piazzale Santa Maria Elisabetta, che è la porta d'accesso all'isola, e il Gran Viale, la via principale, vanno sott'acqua, quindi c'è anche un problema di viabilità. Sono mobilitati tutti quanti, i vigili urbani, la protezione civile, il vigili del fuoco. Per le strade ci sono casate di legno, rami, tutto è crollato per il vento superiore ai 100 km/h. E senti Lorenzo, allora raccontaci un attimo, in centro al Lido, dove ovviamente, come dicevi tu, di acqua alta non se ne parla se non si arriva proprio ad acque alte eccezionali. Tanto per fare un esempio, tu hai citato Santa Maria Elisabetta. Allora, in questo momento noi ci troviamo tra Pellestrina e Lido. In questo momento mi dicono che il centro del Lido è percorribile degli autobus e degli automobili, ma ieri sera, intorno alle 22, tutto il piazzale era sott'acqua. Qui ricordiamo anche un'altra cosa, che il terminal è stato appena recentemente rifatto, una decina d'anni fa, e quindi si sperava che questo intervento, che ha portato un innalzamento della pavimentazione, riuscisse comunque a proteggere l'isola dall'alta marea. Purtroppo così non è stato, quindi immaginate le polemiche, visto che il terminal comunque è costato credo 12 o 13 milioni di euro. Ecco, senti, tanto per raccontare, cercare di immaginare altre zone del Lido, sul lungomare, dove peraltro c'è l'Excelsior, c'è il Palazzo del Cinema, ci sono tante abitazioni lungo appunto la spiaggia, che lì che situazione c'è? Sul lungomare le abitazioni sono all'asciutto, ovviamente sono andati sott'acqua gli scantinati e i seminterrati, però il lungomare non presenta, almeno apparentemente per la viabilità, problemi. Quello che è molto invece problematico è stata la mareggiata che ha devastato il litorale e le spiagge, che ovviamente in questo periodo non sono frequentate dalle persone, se non magari per qualche corsa
o qualcuno che va a fare un po' di footing, però lì i danni saranno ingentissimi, anche se siamo al di fuori delle regioni. Si parla della mareggiata che ha ulteriormente eroso ulteriori porzioni di litorale, quindi pensate davvero uno scenario apocalittico. Ecco, tra l'altro ovviamente il Lido ormai non dispone di un ospedale, quindi chi vive al Lido deve fare riferimento al civile o all'Angelo. È già complicato raggiungere i nosocomi in situazioni di normalità, figuriamoci in questo momento, in caso di emergenze, che si fa al Lido? Cioè non c'è niente da fare. Posso anche darti un ulteriore dettaglio, qui ovviamente, visto che le linee di navigazione saranno dirottate per il Canal Grande, come sapete come avviene in queste situazioni, purtroppo il collegamento di linea acquea che arriva all'ospedale non può fare quel giro, quindi l'ospedale è collegato dai mezzi pubblici. In questo momento non parliamo ovviamente delle emergenze, dei mezzi di soccorso, delle ambulanze, delle ambulanze o di tutti i mezzi, ma il trasporto pubblico ha isolato l'ospedale. Sì. Senti, allora con Ferdinando Averino siamo qui, quindi se ci sono aggiornamenti torniamo a facci sentirci sapere. tra poco, anche perché Lorenzo, appunto, se hai i primi contributi li vediamo insieme quando arriveranno, quindi noi siamo qui in diretta sempre per aggiornare. Grazie Lorenzo Maier. Per Estrina c'è il delegato del sindaco Alessandro Scarpamarca che è mobilitato e mi diceva di riferirvi che eventualmente anche lui è a disposizione. Bene, allora lo contattiamo, grazie a Lorenzo, se fai avere il numero poi a Nicola Zanetti che coordina la diretta. Grazie a Lorenzo Maier, tra poco vi faccio rivedere ancora uno dei video più impressionanti. Eccolo qua, adesso arriva un aggiornamento, ora lo leggiamo subito. Questo è uno dei video impressionanti, dicevamo, della notte. I lancioni che citava e di cui parlava poco fa il direttore Baccialli. Siccome siamo ovunque a nord-est, vi mostriamo anche la situazione zona Piazza Unità, quindi questo è Trieste, perché anche lì si è vissuta una notte, una serata di acqua alta. Guardate le condizioni proprio fuori Piazza Unità, Trieste, lungo le rive, con i tombini esplosi di fatto per l'eccesso di acqua. Il presidio delle forze dell'ordine sul posto nel racconto di Bernardo Gulotta. Anche lui sarà in collegamento con noi nel corso di questa mattinata, tra poco, proprio da Trieste. Allora, ha detto bene Lorenzo Maier, che ha ricordato come appunto sia una vittima questo anziano di 75 anni che stava avviando la sua elettropompa in casa, nell'abitazione, dopo il sormonto arginale, lo possiamo definire, dei Murazzi appunto a Pellestrina. L'acqua in casa, nel riavviare questa elettropompa è morto folgorato. Un'altra persona trovata deceduta in casa, ma pare per cause naturali. Dice l'assessore Bottaccina: adesso aggiornamento sulla marea, previsti 145 centimetri. Quindi 42 centimetri in meno rispetto a questa notte. Però la previsione è 145 centimetri ed è tra 2 ore e mezza, quindi 10:30, si sposta di un po'. Ulteriori dettagli rispetto a quanto diceva Bottacin: danni enormi è la definizione che lui utilizza per Venezia, Pellestrina e Murano. Sotto anche Chioggia e Punta Gorzone, Chioggia che aveva tenuto perché il minimose fino a un certo livello, vado a memoria, 120, vado a memoria, ma non vorrei dire appunto una castroneria, regge, lo avevamo raccontato nei servizi ieri. Danni su tutto il litorale, vento forte con danni soprattutto ad alberi in Pedemontana Trevigiana, in modo particolare Montello, anche Conegliano, Montebelluna, Pieve di Soligo, eccetera. Crollato per erosione l'argine sinistro dell'Emene a sud di Concordia e Sagittaria, fuori vigili del fuoco a centinaia di volontari della protezione civile. Questa è la situazione, quindi anche la caduta alberi per il vento forte anche nel Trevigiano, oltre al Bellunese, che avete sentito poco fa. Tra poco ci dovremo collegare con Filippo Fois insieme a Sandro Ponchio, che appunto si trova in centro storico. Vi mostriamo ancora una volta
i consiglieri regionali ostaggio di Ferrofini questa notte. La cascata del Niagara, sì. È impressionante, Qua Nicola, se non la mandi in chat do un'informazione, non posso fare niente perché ho collegato un altro telefono, ci fanno vedere gli alberi in strada, quindi va mandato in chat il materiale, informazioni di servizio, perché altrimenti non lo posso mostrare. Qui ancora una volta il Consiglio regionale che dicevamo poco fa, e insomma è chiaro che ora piano piano, e queste sono immagini che davvero impressionanti, colpiscono molto, ora piano piano arriveranno altri aggiornamenti, questo è inevitabile. Ora cerco anche la pagina di altri consiglieri regionali, vediamo Massimiliano Barison che stanotte ha cercato anche con una diretta il Consiglio di Veneti Uniti. Guardate, eccolo qua, qui c'è un dettaglio migliore dell'aula del Consiglio regionale, cioè qui dove si siedono sempre i nostri rappresentanti al Ferrofini. Guardate quanta acqua c'è. Ha voglia il cartello scrivere attenzione rischio di scivolare, ma qui più che altro con 70 cm, 80 circa anche nell'aula del Consiglio regionale si vede molto bene la situazione qual era questa notte, qui un po' meno, ma questa è la condizione. Poi ancora vediamo altre immagini. Guardate, questa è un'altra diretta del consigliere regionale insieme ad altri, era insieme a Nicola Finco, erano tutti lì, e questo è quello che succede. No, eccolo qua, l'ha raddrizzato, ecco, perché non si può, una volta avviato un video, girarlo. Questa è la condizione nel Consiglio regionale, nei corridoi del Consiglio regionale questa notte. Non so se c'è anche un audio di Massimiliano Barison che fa sapere come di fatto poi tutti avrebbero passato la notte o lì o comunque in alberghi limitrofi, in abitazioni limitrofe, perché... Ecco, ricordiamo che Palazzo Ferrofini è in zona San Marco, a circa 500 metri dalla Basilica, si affaccia sul Canal Grande, ma l'ingresso è molto più arretrato rispetto al canale, per cui questo dà l'idea di un'acqua che ha invaso tutto il sestiere di San Marco, cioè non è solo ai margini del canale come succede quando l'acqua alta arriva a 1,45, 1,50. 1,87 significa proprio l'intera città in ammollo, con situazioni gravissime nelle zone più basse, perché in particolare San Marco, che è la prima ad essere allagata, pensate a chi ha negozi, lì ci sono gioiellerie, c'è il Quadri, c'è il Florian, anche locali storici che hanno arredamenti preziosi e antichi. Pensate quali danni possono aver subito questa volta, perché l'acqua è arrivata a una certa altezza, quindi rovinando pavimenti, rovinando le pareti, rovinando suppelletti, e per la prima volta, credo, come accadde già nel 1966, oltre a vedere galleggiare le scoasse, no, a Venezia, questa volta si vedranno anche mobili, si vedrà del materiale che è stato sì, con un livello di devastazione dalla violenza del vento e dell'acqua più alta, no? E quindi è veramente impressionante. Allora, noi abbiamo visto questo video, lo continuiamo a vedere, dei consiglieri regionali, e ovviamente questa notte, guardavo sui social, si è scatenata la rabbia di molti che hanno detto: ma scusate, sono cose che forse si potevano mettere in sicurezza, no? Ho fermato Fabri proprio solo per far vedere questo momento, cioè gli arredi, i mobili, i divani ribaltati e a mollo. Chiaramente lì ha sorpreso un po' tutti, io credo, no? Questo livello, arrivare a 187 quando era prevista, dicevamo 145 come questa mattina. Esatto, no, perché in effetti, Ferdinando, purtroppo l'amara verità e l'amara novità è che una volta il centro maree prevedeva 135, poteva essere 140 oppure 130, quindi potevano sbagliare di poco, e sbagliare è possibilissimo quando si fanno previsioni sull'intensità delle
di queste tempeste. Però qui avevano previsto 1,45, siamo arrivati a 1,87, quindi vuol dire che a questo punto, con quello che comportano i cambiamenti climatici, anche i tecnici sono impreparati o comunque non possono fare azzardare previsioni che possano essere definite in qualche modo attendibili. Mai era accaduto, mai, e nel 66 era più comprensibile che accadesse, ma con i mezzi a disposizione oggi mai era accaduto ci fosse una discrepanza che ci fosse una discrepanza. Non ho mai sentito niente del genere, insomma, no? In tutti questi anni di maree ce ne sono state tantissime nel 2000, nel 2006, nel 2008, insomma tante alte maree, ma mai con diciamo un divario così grosso tra la previsione e poi quanto si è riscontrato. Questo è ancora un video di questa notte in diretta dal Consiglio regionale, i consiglieri regionali che documentano la situazione di Venezia. Adesso ne cerco uno girato poco prima e che è davvero impressionante, anche se poco chiaro, ma si percepisce molto bene la condizione di quel vento fortissimo, di questa bora della notte. Ancora le immagini. Guardate il Consiglio regionale nella notte, adesso queste perché abbiamo visto fino ad adesso le immagini di Venezia, non è che ci concentriamo solo sui palazzi della politica, però piano piano stiamo mostrando un po' tutto. Eccolo qua, l'altro video. Allora, tra un minuto è pronto Filippo Fois per il collegamento da Venezia. Guardate la situazione di questa notte, per chi non c'era, per chi non ha capito, ascoltate la potenza del vento. Allora, adesso lo interrompiamo anche perché è un po' fastidioso chiaramente questo rumore. Faccio solo vedere un'altra cosa prima di passare ai quotidiani. Giustamente questa è la caduta alberi e quindi ha travolto anche un'auto, e questo credo che sia appunto nelle Pedemontana Trevigiana, l'immagine dei vigili del fuoco, questa appena giunta in redazione, la vedete molto chiaramente. Qui invece le prime immagini di Lido, credo, perché arrivano da Lorenzo Maier. Questo sia Pellestrina. Le prime immagini di Lorenzo Maier, le prime fotografie, il livello della notte, eccolo qua, quindi questa invece è la condizione di questa mattina che già vediamo, qui l'acqua in casa, eccola qui, vi mostriamo le immagini, prime immagini di questa mattina di Pellestrina, quindi qua evidente ancora l'acqua che ha invaso. Questa è un'imbarcazione in alto a destra, un'imbarcazione, la vedete qui, affondata, esattamente. Vediamo ancora altre immagini del nostro Lorenzo Maier, è qua ancora più devastante, più chiaro l'effetto su queste imbarcazioni, guardate, di quanto accaduto nella notte. Ce ne sono almeno 2 distrutte, oltre che i pontili. Poi andiamo, eccola qua. Qui l'ha fotografata ancora meglio il nostro Lorenzo Maier. Qui sono dalla parte della laguna, no? Perché dall'altra parte c'è il mare e in genere queste barche sono protette da eventuali mareggiate. Invece in questo caso è stata l'acqua alta e la laguna a fare questi danni. Allora, vedo le prime immagini. È Filippo Fois? Vedo le prime immagini? Ah, guardate, se c'è, anche se sono sporche, diciamo così, vediamole, perché sono le prime immagini di Venezia questa mattina. Vai pure Fabri, intanto vi leggo appunto come chiedeva il direttore le aperture anche dei quotidiani online. Venezia acqua alta da record, 187 centimetri, 2 morti, Pellestrina, vaporetti affondati, notizia con cui abbiamo aperto anche questa mattina, vaporetti affondati, danni alla Basilica. Ecco, le prime immagini di Sandro Ponchio, questa mattina siamo in onda da più di un'ora, grazie Sandro Ponchio e Filippo Fois. Allora, qui siamo vicino ai Giardini Papadopoli, dietro a Piazzale Roma, eccolo qua. Infatti si vedono i giardini lì a fianco,
l'acqua sta già scendendo all'ora in cui sono state 117 centimetri in questo momento. 117? 117, quindi in teoria si sta rialzando, 121 ora, quindi si sta rialzando perché alle 10:30 abbiamo detto è previsto un picco di 145. Quest'uomo che dal fare vediamo è Filippo Fois, no? Circospetto è Filippo Fois, che sta cercando di collegarsi con noi, ma restiamo con queste immagini, ti chiedo Fabrizio, perché appunto ci aiutano a documentare, sono le prime immagini di Venezia questa mattina. Dal computer vediamo invece il lavoro della notte con qualsiasi tentativo di svuotare le abitazioni anche a Pellestrina, appunto con l'elettropompa. Ecco, Filippo, ci senti? Io vi sento. Mi sentite? Filippo? Sì. Io qui sento una musica, mi sentite? So perché la musica dell'ibridato lo sento da qualche parte, non riesco a capire perché. Mi sentite? Adesso siamo confermiamo. Proprio vicino alla UAV, cioè qui più avanti c'è l'ingresso dell'università. Ecco Filippo, ci senti? Mi sentite? Eccoti qua. Adesso sì. Eccolo qua. Eccoci. Allora, eccoci. Scusate, ma abbiamo avuto qualche problema perché in pochissimo tempo è risalita l'acqua. Ah, va bene. Ti vediamo Filippo. Allora, è risalita in questo momento, è a 121 sì. Centimetri. Il picco è previsto alle 10:30, dunque diceva l'assessore Bottacin, e appunto 145 sì. Dovrebbe essere la previsione. Allora, raccontaci, perché ieri sera in diretta a Focus su Rete Verita hai raccontato di una Venezia sotto assedio di fatto, perché quello tu hai vissuto, hai percepito dalla finestra di casa. È effettivamente qualche cosa che nessuno di noi che è nato dopo il 1966 aveva mai visto. Ieri è stata una nottata per certi versi unica, nella quale in pochissimo tempo, all'incirca in un'ora e mezza, abbiamo visto la situazione peggiorare di minuto in minuto fino a raggiungere quello che fino a ieri, fino a poche ore fa, sembrava impossibile, vale a dire quasi i livelli del 1966. Nel corso delle nostre dirette avete fatto vedere molte immagini, ce n'è una secondo me che è molto significativa. Qualcuno ha scattato la fotografia di un marmo nel quale c'era il segno di dove era arrivata l'acqua alta nel novembre del 1966 e si vedeva che sostanzialmente l'acqua alta di ieri sera era praticamente a quel livello, gli mancavano pochissimi centimetri. Ed è oggi una città che si è svegliata incredula e anche con molta rabbia. Io devo dire, le prime cose che ho sentito uscendo di casa è stata una signora che mentre ripuliva il negozio diceva "i zeboni solamente a rubare". E evidentemente il riferimento è al Mose, che sapete l'opera compiuta al 95%, ma che ancora deve essere terminata e quindi non è attiva. Evidentemente in questo caso avrebbe fatto qualche cosa. Filippo, no, era una signora che abbiamo visto. No, quelli che passano vicino a te dico adesso ti lascio col direttore, scusa Filippo, se qualcuno poi vuole parlare. Filippo, stai a sentire. Sì. Allora, se tu vai avanti se tu vai avanti 20 metri e giri l'angolo, c'è un bar gestito da cinesi, perché vediamo concretamente l'interno dei locali che cosa è successo, no? Perché qui ormai l'acqua si è abbassata. Certo, adesso infatti faremo un bel giro. Sì. Però nel frattempo, abbiamo trovato per strada Bruno Pigozzo, consigliere regionale del Partito Democratico, che è passato la notte. Noi abbiamo visto poi le immagini in consiglio, ma siete rimasti bloccati, come avete fatto? Ma verso le 10 abbiamo visto purtroppo che non c'erano le condizioni per continuare la seduta, anche perché l'acqua cominciava a entrare e la sede diventava inagibile, quindi abbiamo sospeso tutto. Purtroppo i danni che si sono verificati non ci consentono oggi di continuare la seduta, perché i sistemi di votazione sono andati in tilt e sono fuori uso. Stiamo verificando la possibilità di spostare la seduta del Consiglio in altra sede idonea, forse a Treviso nella sede della provincia, però in giornata, appunto in mattinata, adesso lo verificheremo. Certo è che questa situazione ci interroga ancora una volta come responsabili istituzionali sul perché non sono state prese decisioni drastiche per completare i lavori di tutela e di protezione, e ancora Venezia e soprattutto i cittadini protestano perché questa cosa è inaccettabile. Quando si saprà dove si svolgerà il Consiglio regionale?
in giornata, credo il pomeriggio. Adesso appunto il capigruppo ieri sera è stata lanciata questa ipotesi, però stiamo facendo le verifiche se è compatibile, se ci sono gli strumenti necessari per avere la regolarità della seduta. Questo è chiaro che in questa situazione di emergenza bisogna anche adattarsi, però bisogna garantire che ci siano i requisiti di tutela anche delle prestazioni da parte dei consiglieri, perché la seduta sia regolare. Quali erano i sentimenti ieri notte quando si è assistito a questo peggioramento della situazione così grave? Ma i sentimenti sono quelli di rabbia, soprattutto perché è un problema che continua a ripetersi con sempre maggiore intensità e frequenza. È passato un anno, dal 28 di ottobre, dove abbiamo visto già una marea straordinaria di 156 centimetri. Questa volta abbiamo sfiorato quella storica del 66 e quindi il sentimento più diffuso è perché non siamo ancora riusciti a risolvere il problema. È una domanda che si pongono anche molti veneziani. C'è qualche domanda da studio per Bruno Pigozzo? No, preferiremmo vederti girare il centro e adesso cominciamo il giro e mostrarci quello che... Grazie Pigozzo, noi la salutiamo e buon lavoro. Parla soprattutto con i commercianti, con i residenti a piano terra. Filippo, facci vedere. Infatti noi adesso scopriremo, vedi che proprio quel bar di cui parlavamo adesso è chiuso, come molti esercizi commerciali, però adesso noi iniziamo ad inoltrarci verso il centro, anche in zone che sono state più colpite, che sono ancora più basse di questa, e per cui vi sapremo fornire anche tutte le testimonianze di chi ha vissuto questa notte Filippo, tremenda. Io stiamo direi che con le ci possiamo risentire persone. Stiamo con le persone, intanto faccio vedere un video pubblicato da Serena Dona impressionante. Io non so se è questo, ci dicono di far vedere anche Palazzo Gritti, adesso vediamo se lo trovo. Qui c'è la bussola dell'ingresso di questo stabile e la bussola è allagata. Quindi per spiegarvi cosa stiamo vedendo, una piscina e queste porte che tentano di resistere diciamo, alla furia dell'acqua. È sempre Palazzo... no. Allora, io sto cercando Palazzo Gritti, che mi dicono... Sì, dove c'è l'albergo, l'hotel Gritti. Che dicono... Sarà anche quello distrutto, e quello un altro... era stato appena restaurato, peraltro. Per cui... Sto cercando il video che adesso ci segnala un telespettatore, io lo ringrazio, però adesso cercarli ovviamente tutti non c'è semplice al volo in diretta, anche se ci aiutate come abbiamo fatto in passato, li troviamo insieme. Un'altra immagine che stavamo vedendo pochi istanti fa, sempre da Venezia, non è Disneyland, queste sono... diciamo le strutture che sorreggono tu direttore conosci molto bene le passerelle, giusto? Sì, esatto. Sulle quali però è piombata una bricola. Sì, è impressionante. Una bricola che è stata sradicata. E ha fatto saltare tutte le assi. Esatto. E qui un'altra foto degli effetti, diciamo, di questa notte. Questo è vicino ai giardini, è vicino alla Biennale Arte, no? Qui vicino, per andare a Sant'Elena, diciamo. Qui rivediamo le immagini dirette di Filippo Fois, tra poco torniamo a collegarci a questa triste, molto triste, i danni che diceva l'assessore del patrimonio. Filippo! Eccoci, allora abbiamo trovato il primo locale aperto che ci hanno già detto che è andata malissimo stanotte, adesso se proviamo a entrare, perché chiaramente qui stanno continuando a lavorare perché c'è molto da pulire, scavalchiamo la paratia. Eccoci qua, buongiorno. Com'è andata stanotte? È andato male, com'è andato? Scusami. Sì. Quanto è entrata l'acqua? Eccola la cucina qua, fino qua, vedi? Avete avuto dei danni grossi? Sicuro? Nessuno frigo funziona. Nessun frigo funziona? Voi avete passato la notte qui? Sì. Siete riusciti comunque a limitare i danni? Perché i frigoriferi non si possono alzare. Come fa a alzare?
Grazie. Ecco, come avete sentito, molti commercianti, tra l'altro l'avevamo anche raccontato nel corso dei nostri telegiornali, hanno trascorso la notte nelle proprie attività, ma di fronte a un'acqua alta di questo genere effettivamente c'è poco da fare, nel senso che non si possono mettere in sicurezza tutte le cose. Vedete, qui c'è la paratia che però per un'acqua alta come quella di ieri è totalmente inutile, così come le pompe che non sono sufficientemente potenti, quelle che sono in dotazione in molti negozi e ristoranti. Noi usciamo fuori di nuovo. Tra l'altro potete vedere alle mie spalle rifiuti che galleggiano, e purtroppo è una cosa che sta capitando in molti canali, perché laddove la raccolta dei rifiuti non avviene ancora porta a porta, ovviamente ha iniziato a galleggiare tutto. Purtroppo, come abbiamo testimoniato anche ieri, hanno iniziato a galleggiare anche le barche che hanno scavalcato le ringhiere, molte sono finite in fondamenta, anche di grosse proporzioni. Allora noi avanziamo, siamo ai Tolentini in questo momento, e si tratta di una zona piuttosto bassa, e come vedete l'acqua è già molto alta. Buongiorno, lei è venuto con la macchina fotografica? Sì, per documentare. Ma di dov'è? Di Venezia? Sì, di Venezia. Sì. Come è andata stanotte? Stanotte è andata malissimo, un disastro. Lei abita al primo piano, al piano terzo? Secondo, fortunatamente, sì, sono tra i fortunati, però comunque i disagi ci sono stati, hanno levato la luce per ragioni di sicurezza, naturalmente. Quindi... In che zona abita di Venezia? Rialto. Rialto, quindi è stata tolta la luce? Alto, tra l'altro, no? Sì, teoricamente. Sì, teoricamente sì, è così. Quindi è stata tolta la corrente elettrica? Sì, sì. Per quanto tempo? Verso le 10:15, così circa. Un momento tra l'altro di massimo maltempo, in cui il vento soffiava a 100 km all'ora. Sicurezza, senz'altro. Ha avuto paura? Siamo un po' abituati a queste cose, purtroppo. Anche se non a questi livelli. Ero piccolo, ho visto l'alluvione del 66, quindi insomma... Lei l'ha vista l'alluvione del 66? Sì, l'ho vista, ma ero in terraferma, però ho partecipato anche a quella. Questa notte come l'ha vissuta? Ma io sono in terraferma, perciò è venuto l'ho vissuta, che fatalità, vicino a casa sono venuti giù degli alberi. No? Dove abita? A Maerne. Sono scesi, sono caduti degli alberi? Sì, sono caduti. Proprio in strada, infatti ho sentito il trambusto, fuori i carabinieri, i pompieri per liberare la strada. Comunque, grazie. Va bene. Grazie. Giustamente, come ci ricorda questo passante, i danni non sono solamente a Venezia, anche Chioggia è stata allagata, e a Jesolo ci sono stati danni pesanti, e comunque anche nella terraferma, dicevamo, il vento soffiava a 100 km all'ora e i danni ci sono. Adesso chiaramente è un po' presto per fare una stima di quello che sia potuto capitare. Noi oggi gireremo qua, vediamo che c'è un altro ristorante che però è chiuso, l'acqua tra l'altro si vede anche all'interno, ed ecco, adesso ci portiamo a questo bar. Come vedete c'è anche molta gente che gira con gli stivali che arrivano fino all'inguine. Ecco, per quanto era alta l'acqua in questa zona di Venezia, questi stivali erano assolutamente insufficienti, perché in questa zona di Venezia l'acqua alta è arrivata praticamente all'altezza dell'ombelico. Buongiorno. Non rilascia, perfetto. Bisogna anche capire il fatto che c'è anche molta rabbia, e molte persone hanno subito dei danni importanti, per cui c'è anche poca voglia in alcuni casi di parlare. Buongiorno, come va? In mezzo all'acqua siamo. Come ha passato la notata? Bene, insomma, non si male. A che piano abita? Io a Pianterino. E quindi ha avuto la casa? No, ma vengo da terraferma. Dalla terraferma? Sì. Ok, va bene. Grazie. Beh, come si dice spesso... Sarebbe ben cantare qualche bella canzone veneziana, altro che qui dei Napoli quando che vengono qua i turisti. Qui i veneziani bisogna cantare. Va bene, credo che questa non sia la priorità in questo momento comunque. Allora, vedete che qua c'è un altro piccolo bar, tra l'altro piuttosto noto tra gli universitari. Raggiungiamo. Buongiorno, scusa, siamo in diretta. Salve, buongiorno. Senta, lei gestisce questo bar, vero? Com'è andata la notata? È andata così, buongiorno, è andata.
Voi eravate qui stanotte? Siamo stati qua fino a un certo orario, poi non pensavamo nemmeno che arrivasse così alta, e invece è andata così. Come vi siete organizzati? Niente, non penso non ci sia modo per organizzarsi in questi casi un po' eccezionali. E lasciamo andata e adesso stiamo provvedendo a sistemare. Che danni ha avuto? Qualche motore del frigo, qualcosa, per fortuna non tanto perché siamo abbastanza abituati, però qualcosa sì. Dobbiamo ancora comunque controllare l'inventario. Sì, esatto. Certo che era stata prevista un'acqua più bassa rispetto a quello che è capitato. Sarebbe cambiato qualcosa se le previsioni fossero state più esatte? Però un vento così forte chi lo poteva prevedere? Era un po' difficile prevederlo. C'è stato un momento stanotte in cui ha detto qua veramente si mette molto male. Sì, un po' si è messa male in effetti, un po' si è messa male. Non si riusciva a salvare più niente. No. Anche perché le previsioni peggioravano di minuto in minuto. Esatto, infatti quello penso sia imprevedibile, penso che addossare colpe non sia possibile. Benissimo. Buona giornata. Grazie, arrivederci. Allora, come vedete qui la si è presa con una certa filosofia e nel frattempo qui l'acqua sta continuando a salire, come vedete. Noi continuiamo il nostro giro per la fondamenta dei Tolentini. Qui c'è una farmacia. Come vedete ci sono anche molte persone che sono arrivate dalla terraferma per sincerarsi. Tanti veneziani abitano a Mestre e nell'entroterra, per cui comunque il cordone ombelicale con la città è molto forte. Buongiorno. Scusate, siamo in diretta. Posso chiedervi, voi stavate guardando dei filmati con l'acqua alta? Meglio che non parli. È andata molto male? No, è andata molto male. Un lavoro immane, una cosa... non lo so. Ci racconta un po' cosa è successo. Ieri notte eravate qua? Io sì. L'acqua continuava a salire molto di più di quello che era stato previsto? Ma io non incolperei quelli delle previsioni, perché poveretti anche loro possono fare fino a un certo punto, è che andando avanti così non finirà tutto. In che senso? Come si può andare avanti così? Ieri 190, oggi di nuovo 150, stasera di nuovo 150. Cioè, i muri sono comunque... Sì. E questo è sale, acqua e sale, acqua e sale. E quello che fa più male, tra l'altro, è il sale. Quando l'acqua alta termina, pochi lo sanno, ma è quello che fa i danni, è il sale che rimane. E questo è il segno. Questo è il segno. Guardi il segno bene. Lei non l'aveva mai vista così alta? No, io mi ricordo. Eccoci qua. Ecco. Sentite, non so se riuscite a sentirla dallo studio, ma questa è nuovamente la sirena che annuncia un nuovo innalzamento dell'acqua. Sì, è molto chiaro, Cioè, anche perché... L'ho spiato. Se loro fossero stati appoggiati alla balaustra, non si vedeva la balaustra. Non si vedeva più la balaustra. Non si vedeva la balaustra. I danni invece per lei quali sono stati? Ma no, i danni. Proprio i balconi che sono... Il lavoro. Il lavoro, il grosso lavoro dell'aver disfatto la farmacia prima e rifatta adesso. Per fortuna non ci sono stati danni. Per fortuna. Allora aspetta, Grazie. Filippo, Buona fortuna anche per quello. Stiamo facendo il conteggio, diciamo, delle tonalità col direttore per capire la gravità di questa sirena. Adesso la ripeto. 1. 2. Adesso facciamo questo. 4. Basta, più di 4 non lo può fare. Ecco qua. Cioè, il limite anche di questa sirena ormai è che non è più adeguata, non è più all'altezza dei tempi. Siamo a 160? È quello che stiamo cercando di previsione di verificare. 160 per quando? A me da 125 in questo momento, a dire il vero, però non so se si sta Qua aggiornando. invece mi dicono che, aspetti che chiedo meglio, siamo a restiamo con 160, Filippo. previsione... 160. Ah, ok, la previsione è per le 10:30, per cui tra 2 ore raggiungiamo la massima. Come abbiamo sentito 4 suoni, di più non ne può fare, per cui poi tutto il resto è... Il quinto tono, bisogna inventare il quinto tono. Potrebbe essere il caso. Sì, veramente. Ecco, quindi la nuova previsione di 1,60 m tra 2 ore, per cui bissiamo quasi quello che era previsto ieri notte. Alle 10:30 si dovrebbe raggiungere il picco, poi come sapete ce ne sarà un'altra questa notte. Qui vediamo che immancabili arrivano anche i turisti, questa volta i trolley non possono stare a terra. Salve, di dove siete? In English. Where are you from? Lithuania.
Lithuania, and what do you think about this? Very nice, interesting and very fun experience. Good experience. Thank you. Quindi diciamo un'esperienza interessante e d'altro canto, per chi non deve fronteggiare danni alle abitazioni o ai negozi, qui abbiamo invece un altro negozio dove si sta facendo defluire l'acqua. Buongiorno, scusate. Buongiorno, siamo in diretta. Buongiorno. Senta, vedo che state facendo defluire ancora tutta l'acqua che avevate nel negozio. Samuel, Sì. guarda, non... Sì, sì. È andata molto male. Abbastanza. Perché la paratia ha salvato fino al 1,60 m, ma dopo ha tenuto dentro tutto quello che è venuto fuori dalla paratia. Dopo arriviamo nuovamente a 1,60 m. Speriamo, la paratia la tiene fino al 1,60 m, siamo qua e cercheremo di buttare via l'acqua possibile. Molti danni? Parecchi, sì. Speriamo che almeno l'impianto elettrico si sia salvato, ma ho qualche dubbio. Grazie, grazie, buon lavoro. E a volte è anche difficile parlare per queste persone, in effetti una aveva molta poca voglia di parlare perché con il negozio distrutto adesso bisogna fare l'inventario dei danni e si tratta veramente di danni ingenti. Senza conteggiare poi che tutti questi giorni di attività, anche quando l'acqua è meno alta, poi vengono persi dai negozi, perché ovviamente non arriva nessuno. Qui vediamo un altro negozio invece di souvenir, in cui l'acqua è entrata, però forse è anche uscita, c'era la pompa. Buongiorno! Salve, siamo in diretta. Può venire qui? Vedo che voi vi siete attrezzati anche con una pompa per tirare su l'acqua. Due pompe, però alla fine, guarda... Qui raggiunge 155, però l'acqua era fino a così, niente da fare. In 5 minuti la bottega è piena con l'acqua, fino a qua, e poi adesso vedete qua cosa è successo. Circa 10-15 mila euro. 10-15 mila euro di merce? Perché tutti roba, quelle portachiavi in metallo, felpe, roba di Murano. Una volta tocca l'acqua salata e vuol dire che è finita. Lei era qui e non è riuscito comunque a mettere in salvo tutto? Io ero qua, poi le prese isolata, quindi saltata al corrente. Eravate al buio? Sì, al buio, proprio al buio. Non potevamo fare niente, nulla. Non vedevate più niente? No. Questo qua era il livello dell'acqua. Allora, non so se riusciamo a farlo vedere alla telecamera. Eccolo qua, l'acqua arrivava a questo punto qui. Le persone che erano dentro al negozio per cercare di salvare la merce sono finite completamente al buio perché è saltata anche la corrente. Sono riuscito a mettere le prese dal mio vicino, appena è uscito fuori un tiravento fortissimo questa qua, se stava altri 10 metri poteva sopra il mio testa questa qua. Questa è caduta sì, da dove? Da là qualche parte. E poi è stata portata qua dalla corrente? No, è venuta così da sola. Ah, è venuta così da sola? Stamattina poi, ieri sera, io ero sempre preoccupato con le mie merci, quello lì dove è andato non so, però stamattina appena arrivato ho visto che qualcuno ha lasciato qua, forse hanno pensato le mie, però non sono le mie. Certo. Però se io magari 10 o 20 metri davanti sarò là, allora vuol dire che stavo in ospedale oggi. Sì, si era fortunato, tra l'altro devo dire, perché vedete questo si è staccato da una finestra, è volato via e quasi ha sfiorato questo signore che era uscito per cercare di salvare il negozio, per attaccarsi con la corrente, visto che era mancata anche la luce. Io la ringrazio e buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Questo è un fatto veramente molto pericoloso, cioè il vento, l'abbiamo ricordato, soffiava a 100 km/h in una città antica come Venezia. Non è la prima volta che si stacca qualche cosa, si tratti di cornicioni oppure di scuri. Qua nel frattempo noi proseguiamo la nostra passeggiata, sta continuando a salire l'acqua. Buongiorno, scusi, siamo in diretta. Lei è veneziano? No. È venuto per lavoro qui oppure è venuto a controllare? Per lavoro. Cosa pensa di quello che è successo? Con l'acqua alta? Sì. Un disastro. Sì. Conosce molte persone a Venezia, le ha sentite? Sì, conosco un paio di persone. Ieri hanno avuto 180, mi sembra. Sì, 180. Le ha sentite? Le hanno raccontato qualcosa? Sì, mi hanno raccontato, sono senza corrente, tutti allagati. Dove abitano a Venezia? Queste persone che conosce? Ah, abitano, sì, qui vicino. Qua vicino. Ed erano senza corrente elettrica. Grazie, grazie. Allora, qui abbiamo un altro negozio in cui, come vedete, la merce nella vetrina, come vedrete tra poco, anzi, è stata tutta tirata su a più di 1 metro di altezza. Avete sentito, tra l'altro, l'altro commerciante ci diceva 15.000 euro
di merce distrutta. Qui naturalmente ci dice che è chiuso, l'acqua è anche dentro, ma non vediamo nessuno. Non c'è nessuno qui. Però come vedete la situazione è veramente impressionante. Bene, noi proseguiamo. Come avete sentito prima, l'acqua alta non è affatto finita, perché oggi, tra pochissimo, è previsto un nuovo picco di 160. Ricordiamo che questa è la stessa previsione che era stata fatta ieri sera e che poi è stata ampiamente e tristemente smentita. Però avete sentito anche da parte di molti veneziani come le condizioni meteorologiche siano state talmente eccezionali, soprattutto con questo vento che tirava a 100 km all'ora da, per certi versi, assolvere chi ha fatto le previsioni la notte scorsa, che dopo si sono rivelate sbagliate. Qui abbiamo un ristorante, come vedete sono state messe tutte le sedie sopra i tavoli, anche qui non vediamo nessuno, probabilmente si sta lavorando nelle cucine. Anche qui poi, come sapete, le cose che non si possono salvare, ci dicevano prima al bar i frigoriferi, quelli non si possono sollevare, nonostante siano più alti da terra, perché chiunque lavori al piano terra ha sempre avuto l'acqua alta, in questi casi c'è poco da fare, per cui molti hanno dovuto assistere impotenti ai danni anche ingenti che venivano provocati ai loro esercizi commerciali. Anche qui non vediamo nessuno, c'è sempre una pompa che ha... È lei? È suo? Com'è andata stanotte? No, sì, ho proprio tanto roba, tutto acqua, guarda. E vedo che c'è ancora acqua dentro. Sì. Ma lei ha anche una pompa però, non... 190. Sì, dentro tutto roba. Quanti danni ha avuto? E qua lavoro io? Sì. 6 anni. 4 anni lavoro qua. Sì, i danni sono grossi? 4 anni. I danni. Lei ha avuto molti danneggiamenti? Non capite, scusa, io non capito italiano, poco italiano. Grazie, buon lavoro. Filippo, scusami, ti interrompiamo. Sì, eccoci. Scusami, ti interrompiamo solo qualche istante. Io volevo far vedere la foto del Gazzettino in apertura. Qui c'è anche un motoscafo, un lancione arenato a Riva degli Schiavoni. Local Team, il sito web di informazioni streaming di Stefano De Nicolo, sta facendo vedere l'amico Stefano De Nicolo in diretta da questa notte, anche lui per documentare come abbiamo fatto noi, e in questo momento arriva degli Schiavoni, lì c'è anche un vaporetto. Adesso cercherò di farvi rivedere invece la foto di apertura del Gazzettino, che è questa, che è impressionante, guardatela. Grazie a Fabrizio e a Paolo Bottero che sta coordinando la diretta assieme a Nicola Zanetti. Questo è il vaporetto arenato, di fatto dopo spinto dalla furia del mare di questa notte. Se riesco vi faccio vedere poi anche un altro video che mostra come erano sbattuti dal mare nel corso della notte. Torniamo alla diretta di Local Team, che è giusto citare anche loro nel lavoro straordinario che stanno facendo. Ancora Riva degli Schiavoni, vedete gli studenti, anche perché Filippo tu stesso ci raccontavi questa notte dell'impossibilità di utilizzare anche gli stivali, perché gli stessi stivali tuoi non avrebbero retto. Eccolo qua, ecco, grazie Fabri, torniamo su questa immagine, si vede molto bene adesso il vaporetto arenato, è stato portato sulle fondamenta, di fatto, quello che è successo sulla riva. Direttore, quello che è successo questa notte, immaginate che furia, oltre chiaramente all'acqua più alta, e quindi in quel momento era più... Questo è proprio zona arsenale, vedete là in fondo si vede la Salute, questa è tutta Riva degli Schiavoni, e quindi evidentemente era un vaporetto della linea 1 che era diretto probabilmente al Lido e che è stato, come dicevi tu, proprio sollevato e scaraventato. Proprio qua vicino a Sant'Elena nel 76 ci fu un fortunale che sollevò, arrivò un cosiddetto neverino, cioè una tromba d'aria, sollevò un vaporetto, lo fece poi precipitare in acqua e morirono 20-22 una strage, persone, proprio poco più avanti. Abbiamo ricordato e lì ce n'è un altro, l'anniversario. guarda queste immagini, ce n'è un altro sulla riva, guarda pazzesco, che roba. sono tutti, chiaramente sono danneggiati, ovviamente non circolavano,
erano ancorati per quanto possibile a resistere ovviamente a quello che è successo la notte. Immaginiamo cosa sarebbe accaduto se durante l'uragano di ieri fosse passata una nave crociera, perché certo. qui siamo sul canale. Però è chiaro, in quei casi viene sospesa la navigazione in casi straordinari di questo tipo, però certo, anche in condizioni differenti l'abbiamo visto che disastro hanno causato, hanno rischiato di causare in un altro episodio. Allora Filippo, io credo che l'obiettivo sia arrivare qui, quindi piano piano muovendosi, perché ti dico davvero, le immagini che stiamo mostrando ora con il direttore in diretta da Riva degli Schiavoni, come diceva adesso, reca il titolo di Local Team, sono impressionanti, cioè più di un vaporetto arenato e scaraventato sulla riva, sulle fondamenta, quindi sulla riva, e ancora in questo momento comunque vediamo un altro, vedete come balla quello giù in fondo, il 7831 della CTV, come balla, spinto ancora dal vento, mentre un traghetto, quello per il Lido, lo vedete in alto a destra, ha ripreso la propria navigazione. Io volevo dare qualche aggiornamento anche da Jesolo, perché Simonetta per esempio tra i nostri telespettatori ci chiede di aggiornare e mostrare anche Jesolo, però queste devo dire che sono davvero immagini impressionanti e tra poco faremo vedere anche cosa è accaduto a Jesolo. Filippo, a te. Sì, allora noi ci siamo spostati nell'altro lato della fondamenta, dove vediamo che si sta continuando a lavorare per cercare di far uscire l'acqua che, come detto, dovrebbe arrivare a 1,60, che è proprio il limite massimo in cui molti negozi possono fronteggiare la situazione. Come vedete qua c'è un bar qui di fronte in cui le pompe continuano a portare fuori acqua a getto continuo. Cerchiamo di avvicinarci perché è una cascata impressionante. Buongiorno, scusi. Buongiorno. Buongiorno. Salve, posso chiederle, può avvicinarsi? Siamo in diretta. Senta, com'è andata stanotte? Vedo le pompe stanno lavorando, però a tutto spiano. Malissimo, perché l'acqua ha superato la paratia e è entrato il disastro dentro. Fino a, quando supera la paratia? Oltre i 65? Guarda, è arrivata qua, è arrivata a 1,87, siamo a 1,80 noi con la paratia. 1,85, 1,83. Che danni ha avuto? Incalcolabili. Abbiamo 11 frigoriferi sotto, 3 freezer, 2 macchine lavabicchieri, che abbiamo portato a 1,70, dall'altra parte non si può andare oltre il soffitto con... certo. Infatti vediamo che sono stati alzati, ma oltre non si può. Oltre non si può andare. E quando l'acqua ha superato la paratia ormai è la resa totale. C'è chi è andato peggio perché 60 centimetri. Hanno ancora più bassa la fondamenta di me, quindi hanno più acqua dentro. 160 centimetri alle sono 10:30 per le 10:30. Bravo. 160, con 3 pompe qua riusciamo a mantenere un po' la situazione, perché con le pompe riusciamo a portarla a 20 centimetri in meno da esterno ad interno. Sì. Solo che quando supera la paratia ne siamo incapaci. A quel punto è proprio finita. Non abbiamo più nulla da fare. È passato la notte qua, naturalmente. In gran parte, però, dopo un certo momento mi sono reso e ho detto cosa sto a fare, guardare il disastro e vado via. È mancata anche la corrente. La corrente è saltata nei punti dove è andata in corto, però noi abbiamo un impianto separato dove la luce è separata dalle spese, dai frigo, da tutto quanto, dal banco cucina, eccetera. Grazie. Grazie, auguri. Allora Filippo, scusa, solo qualche istante, intanto ci domandavamo qui adesso anche con il direttore giustamente come si farà poi a mettere in sicurezza, a rimuovere, a riportare in acqua il vaporetto che vedete in queste immagini che sono impressionanti. È vero, ringrazio anche tutti i colleghi, 2 incendi sono stati registrati nella notte, ora vi mostreremo anche le immagini. Al Lido ci fa sapere Lorenzo Maier. E al museo Capesaro che ci fa sapere invece l'assessore Bottaccin, il quale, grazie, lo ringraziamo ancora una volta, è responsabile della protezione civile in Veneto. Al momento danno 160 centimetri alle 10:30 e come immaginavamo quella previsione di 140, quel quarto tono che sottolineava poco fa il direttore Baccialli, non basta
a quella che probabilmente invece sarà la marea Questo dimostra reale. anche l'arretratezza e l'incapacità di far fronte a questi fenomeni. Si fermano a 1,40 con le tonalità, 4 tonalità, perché evidentemente sanno che oltre un certo limite non si può, 1,50 è già poco probabile, per cui hanno previsto 4 tonalità quando hanno messo queste sirene, vanno assolutamente aggiornate, no? Se non altro per una questione così di qua metterci... Com'è? Le immagini dell'incendio adesso le possiamo proporre appena pronte, perché d'altronde arrivano... Ferdinando, mi dicono che ci sono grossi problemi nelle comunicazioni, no? Adesso il nostro voice per fortuna lo sentiamo nitidamente, ma è difficilissimo anche con i cellulari mettersi in contatto con chi sta a Venezia, ci sono parecchie difficoltà, anche per quanto riguarda la telefonia mobile, evidentemente sono stati danneggiati dal vento forte, ripetitori e quant'altro. Qui dove siamo? Qui mi sa che siamo a Murano, o forse... Tu riconosci Murano qui? No, non vorrei sbagliarmi, ma insomma, o dietro l'ospedale civile, insomma, però anche lì, vedi, disastro, questo vaporetto è stato... C'è stata una collisione chiaramente tra... sì, oppure è stato trascinato dal vento all'interno di un canale. Esattamente, adesso vediamo, avremo altri video, un altro, vedete, un motoscafo privato in questo caso che è stato sbalzato o comunque poi si è adagiato dopo il rientro dell'acqua nel canale. Questo è finito qui, guardate che roba. Pazzesco, un giardino. Molto lontano, in un giardino, esatto, lontano dal canale. Altri qui, li vediamo. Ora torniamo alle immagini in diretta di Local Team che sono impressionanti del vaporetto. Eccolo qua, direttore, quello che dicevi poco fa, forse ti può aiutare quest'altra inquadratura. Per quanto riguarda quel vaporetto in collisione con un'altra imbarcazione di trasporto del sì, turisti. Sì, qui siamo credo vicini all'ospedale che guarda verso San Michele. E dove vedi è caduto il muretto qui ed lo abbiamo visto in varie zone della città, cioè questi sono danni, li vedete, questo in basso che vedete qui è caduto. Il muretto ha ceduto e purtroppo è caduto in diverse zone della città. Eccolo qua, lo vedete molto bene nelle foto dei Vigili del Fuoco che ci fa avere Tiziana Bolognani, e guardate che pena che fa ovviamente vedere un patrimonio, il nostro patrimonio che è di tutti, non solo dei veneti ma d'Italia, ma per noi in particolar modo che è Venezia in queste condizioni. Andiamo ancora molto rapidamente perché poi vorrei tornare a mostrarvi le immagini del vaporetto. Guardate, eccolo qua, l'infilata di muretti che hanno ceduto sotto la violenza di vento e acqua nella notte, sempre Venezia. Questa è San Marco, l'abbiamo vista molte volte trasformata in un mare più che in una piscina, un lago. Questa imbarcazione ancora l'abbiamo mostrata varie volte. Scorro velocemente. Queste dovrebbero essere invece Jesolo, come dicevamo. Eccolo qua, acqua e sabbia. Ora qualcosa vi possiamo mostrare di Jesolo mentre sentiamo ancora lo sciabordare, diciamo, del cammino, la camminata di Filippo Fois. Non solo schiuma del mare, ma questa è sabbia più che altro, sempre Jesolo. Ecco, si vede male perché è distante. Sulla spiaggia gli effetti della mareggiata. Ora devo tornare indietro per mostrarvi altro. Questo è un distributore di benzina danneggiato dal crollo di alberi, lo vedete, la scritta diesel. Qui ancora Jesolo, i danni del vento, sempre in quell'area, vedete, alberi caduti, avevo detto anche nella zona del Monte Bellunese, della Pedemontana Trevigiana. Allora, vediamo ancora, torniamo con Local Team, vediamo, eccolo qua, Fabri, torniamo a mostrare la diretta da qui, e Filippo invece in qualsiasi istante, se hai altri aggiornamenti, qualcosa ancora, vai. No, veramente ci stiamo portando più verso il centro, naturalmente cerchiamo di raggiungere riva degli Schiavoni, adesso non possiamo muoverci così velocemente come se non ci fosse l'acqua alta, però tra poco ci risentiamo non appena passiamo questo ponte. Ok,
Allora, intanto vi ricordo che noi siamo in diretta da ormai quasi 2 ore. Cosa succede? Purtroppo, e lo reca molto chiaramente il titolo, questa violentissima ondata di maltempo con Bora Venezia, il diluvio, ha causato la morte di una persona che nel tentativo a Pellestrina, restiamo pure con quelle immagini Fabrizio, di riattivare la propria elettropompa, è rimasto fulminato. Un'altra persona invece deceduta l'hanno trovata in casa ma pare per cause naturali. Poi è prevista una nuova marea, quindi alle 10:30 un picco che sarà di almeno adesso sappiamo 160. L'incendio che è stato nella notte, quindi grande preoccupazione alle 10:30, l'incendio nella notte a Lido e a Capesaro, Museo Capesaro sul Canal Grande, ci conferma l'assessore Bottacin. Poi a mezzogiorno, e saremo sempre in diretta, la conferenza stampa straordinaria del governatore Luca Zaia insieme proprio a Giampaolo Bottacin, al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, al capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'ingegnere Dattilo, e al capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli. Io mi chiedo come faranno a togliere questo vaporetto da lì, perché comunque già sono danneggiate le rive ovviamente. Sì, no? non c'è dubbio, sai Ferdi, poi lì arrivano con delle chiatte su cui trasportano spesso anche ruspe, grossi mezzi pesanti. Teniamo conto che anche per portare la merce ai supermercati caricano i tir, per cui arriveranno lì con dei sollevatori, in qualche modo libereranno la riva da questo vaporetto, però è la prima volta che succede qualcosa del genere. Immaginiamo cosa sarebbe accaduto se in quel momento, sia pure sotto questo vento violentissimo che aveva impedito ai veneziani, ai turisti di uscire sotto la pioggia battente, ma se ci fosse stato qualcuno poteva... anche mi domando coloro che erano a bordo del vaporetto, no? Perché adesso noi non abbiamo notizia di feriti e di contusi, ma se ci fosse stato qualcuno a bordo del vaporetto scaraventato sulla riva... Erano fermi, credo, però per quella furia che abbiamo visto. Speriamo. Erano fermi in teoria, anche perché... Sai, bene o male i vaporetti fino a quando... Vanno in condizioni proibitive anche, certo. Proibitive, salvo appunto che non succeda l'irreparabile, ma voglio dire, può anche darsi che qualcuno fosse in navigazione, speriamo che non ci siano stati appunto incidenti, ma per ora mi pare che non ne abbiamo... Fabri, veniamo alle immagini. Non ne abbiamo notizie. Eccolo qui ancora... non so se c'è qualche problema, qui Riva degli Schiavoni appunto in diretta, grazie Fabrizio, sono 3, vedete in fondo intanto hanno ricominciato la navigazione questa mattina, diciamo quasi senza problemi, ecco, definiamola così, mentre vedete ancora che la marea si alza, anche rispetto a qualche minuto fa, le persone si sono allontanate da dove erano, anche perché appunto è prevista alle 10:30 160 centimetri, vi dico quant'è in questo momento, era 132 alle 8:46, 10 minuti dopo è 137, quindi la marea si sta alzando, non rapidissimamente, ma comunque si sta alzando. Ricordate i ragazzi che erano lì vicino, adesso non ci sono più perché si sta comunque alzando la marea e spinge. 2 incendi al Lido, segnala Lorenzo Maia. 2 incendi al Lido nella notte, più quello del Museo Capesaro che dicevamo in Canal Grande e che ci faceva sapere anche l'assessore Bottacin. Tolgo solo qualche istante la diretta per mostrarvi ancora Caorle, mi fa sapere Lina Paronetto dalla redazione. Questa è Caorle, foto vedo di Pierluigi Marchesan, è giusto citarlo in questo caso. Guardate l'effetto, il mare, chiaramente la schiuma, il danno che poi ha creato, che lascerà anche il sale ovviamente sugli ingressi degli edifici. Vediamo se c'è qualcos'altro. Qui vi mostro ma rapidamente anche Trieste, dove è in diretta Bernardo Gulotta e sarà con noi tra poco. Questa è Piazza Unità,
già allestita per il Natale, è proprio di fronte al mare per chi conosce Trieste, e questa è la condizione di acqua alta in questo momento a Trieste. Vediamo se c'è anche un altro video, anche in centro città, guardate la condizione di allagamento a Trieste che segue, insomma, ovviamente anche Antena 3, quindi giusto mostrare questi video. Torniamo, la Coop, quindi supermercato, ci dice Tiziana, dove? Zona Piazza San Marco? Sì, la Coop dovrebbe essere di Piazzale Roma, no, giustamente, Piazzale Roma, e questo è, grazie Tiziana, guardate, quindi l'allestimento già pronto per il Natale, no? Quindi anche i panettoni, i pandori, guardate il danno che abbiamo sentito molto chiaramente anche dai commercianti che avevamo in diretta fino a pochi istanti fa. Sì, ho capito Nicola, questo è, diciamo, l'immagine dell'incendio di questa notte, uno dei primi video che abbiamo fatto vedere questa mattina, che adesso ricostruisce un po', questo è un collage delle immagini che abbiamo mostrato da questa mattina. Grazie a Nicola Zanetti e alla redazione che lavora incessantemente, non solo la notte ovviamente, anche stamattina, per garantirci la diretta straordinaria da partire dalle 7, ricordo saremo fino alle 12, fino alla conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Io volevo cercare un altro video che era quello che ci avevano fornito da Instagram di Gabriella Basso, dove si vedono praticamente questi sono dei lancioni, ecco la sirena nel corso della notte, quei vaporetti che abbiamo visto adesso che venivano scaraventati dal mare. Guardate ora i video ancora di Piazza San Marco, qui le gondole, prima le abbiamo viste anche quelle, eccole qua, scaraventate dalla furia di acqua e vento. I video dei vigili del fuoco, continuiamo a vederla, la notte, la lunga notte di Venezia con l'acqua alta sino a 187 centimetri. Magari avessi avuto ecco le sirene. Stavo l'asciutto. 187 centimetri vuol dire a 7 centimetri dall'acqua granda del 66 che arrivò a 194. Dunque, se riuscite ad aiutarmi a ripostare, lo dico ragazzi, il video di questa notte dei vaporetti, questo è terraferma, vedo. Sì, eccolo qua. Fatemi sapere anche cos'è, aiutatemi a Caorle stanotte, perfetto, grazie. Ancora un video di Caorle. No, questa è Trieste, la riconosco, la stazione marittima, sì, l'abbiamo visto, un video di questa notte con l'acqua alta appunto anche lì, ma restiamo su Venezia, aiutatemi ragazzi, questo cos'è, un altro video? Mentre se c'è Filippo Fois, andiamo da lui, no, questo è impossibile, lo dico, comunicazione di servizio, torniamo qui. Filippo Fois, quando è pronto Filippo, se hai... Allora, Eccolo, qui ancora in diretta, lo vedete, il lancione arenato, vai Filippo. Noi abbiamo raggiunto nel frattempo Campo Santa Margherita e continuiamo a vedere chi ancora non si è arreso all'acqua alta che svuota i negozi, altri invece sono stati abbandonati, come ci ha detto un negoziante. C'è stato un momento in cui si sono accorti che non c'era più niente da fare e per cui era inutile continuare a cercare di salvare i frigoriferi e tutto quanto fa parte della propria attività. E per quello che riguarda i vaporetti, io devo dire che da molto presto è arrivata la comunicazione che le linee erano state sospese. Giustamente il direttore ha ricordato la tragedia che si era verificata nei primi anni 70 a Venezia, forse anche memori di questo fatto. Le corse dei vaporetti sono state interrotte credo già alle 21:30, quando ancora l'acqua alta doveva arrivare al picco che poi abbiamo registrato dopo le 11. Qua, come vedete, si tratta di una zona piuttosto alta, per cui l'acqua alta è a chiazze, sono delle pozzangherone che si trovano un po' dappertutto. Qui l'acqua esce dai tombini, una situazione tra l'altro che capita anche in molti negozi. Per quello che
riguarda poi le previsioni del tempo, avete sentito che in molti hanno detto che il vento, e poi come avete testimoniato voi, quello che è accaduto al Vaporetto era un'autentica tempesta, e ricordiamo anche che prima abbiamo raccolto la testimonianza di un negoziante che è stato sfiorato dall'oscuro di un'abitazione, che si era staccato a causa del vento forte e che l'ha sfiorato. Stanno anche sorvolando degli elicotteri, credo della protezione civile, sopra di noi. Abbiamo sentito la sirena che ci ha detto che tra poco raggiungiamo un nuovo picco di 1,60, tutti naturalmente si augurano che si fermi lì, perché per molti è proprio la linea di non ritorno, il punto di non ritorno è 1,60 m. Una volta che l'acqua supera la paratia è finita, è dentro, e per buttarla fuori non ci sono, si usano i secchi o le pompe, ma comunque i danni li fa. Abbiamo anche trovato prima un commerciante che aveva già quantificato i danni in 15.000 euro, altri ci hanno detto che invece i danni sono incalcolabili, perché tutto il negozio è andato distrutto, tutto il bar è andato distrutto nella sua attrezzatura. Qui generalmente c'è il mercato, chiaramente oggi non c'è, anzi a dire la verità ci sono ancora dei pescatori che stanno vendendo il pesce, c'è un banchetto solo in attività. Tra poco noi arriveremo all'Accademia e da lì siamo proprio nel cuore di Venezia, passeremo per Piazza San Marco e quindi per Riva degli Schiavoni. Vedete che anche qui i bar sono stati chiusi, alcuni avevano la scritta addirittura chiuso per acqua alta. I danni poi naturalmente sono anche alle attività che non possono lavorare, che da giorni, da un paio di giorni non possono più lavorare. Vediamo qui. Buongiorno. Buongiorno, siamo in diretta. Buongiorno, siamo in diretta. Posso chiedere com'è andata la notte? No, parla loro, io non sono... È andata molto male. Molto male, acqua dappertutto, qui avevamo 30-40 cm di acqua all'interno del bar, di là ha oltrepassato quella paratia là. E adesso attendiamo. È la prima volta che arriva così alta qua, perché qua siamo in una zona in cui generalmente l'acqua alta non arriva dentro i negozi. Gli ultimi anni sì, 30-40 anni sì, sicuramente. Quindi c'è stato un peggioramento, lei dice, in questi anni? Beh, quello sicuramente, anche il fatto climatico, adesso non so da che parte sia la colpa, però o se sia per il Mose o no, non lo so, non sono in grado di dirvelo. Senta, la prossima previsione dice 160, qui siamo tranquilli così oppure rientrare di nuovo? 160 rientra qua dentro. Entra qua dentro alle 10:30. È uno dei bar più alti, sì. Grazie, grazie, arrivederci. Avete sentito 160 e qua, pur essendo uno dei bar più alti, l'acqua tornerà a entrare. Sì. Devo dirvi che l'acqua si sta facendo veramente molto molto alta anche per noi. Vedete che c'è addirittura una signora che sta portando il cagnolino in braccio. Cazzo. Filippo, tra l'altro ricordiamo, sì. Filippo, ricordiamo che adesso parliamo di 1,60 come se fosse quasi la normalità, perché rispetto sì, la normalità all'1,86 esatto. Invece l'1,60 è qualcosa di straordinariamente eccezionale. Sì, infatti ci diceva il gestore di questo negozio che pur essendo uno dei bar più alti di Venezia con 160 si va sotto. Questo è bene ricordarlo, e soprattutto che si tratta di un fenomeno che prima non si verificava con questa intensità, era molto raro, mentre negli ultimi anni le acque alte stanno raggiungendo livelli sempre peggiori. Qui abbiamo quella Sandro Pocchio, scorso, che ringrazio, fa vedere. Quella dell'anno scorso era arrivata a 1,58, ma è stato un caso limite, perché tutte quelle precedenti, tu ricorderai, erano state 35, 40, 45 massimo, ma adesso il fatto che appena
poche ore dopo torni a 1,60 vuol dire che è cambiato qualcosa, no? Quando diciamo i cambiamenti climatici è cambiato c'è chi qualche cosa. cerca di negarli e invece i cambiamenti climatici ci sono e questi sono gli effetti purtroppo. Anche perché poi ieri notte devo dire che ha stupito la rapidità con cui è salita l'acqua, ma per certi versi io direi anche la rapidità con cui poi è scesa. Perché nel momento in cui ha raggiunto l'apice, dopo all'incirca 30 minuti, io credo in diverse zone, almeno io vedevo dalla finestra, l'acqua era già scesa giù, per cui si tratta veramente di fenomeni nuovi anche come tempistiche, arrivano improvvisi, colpiscono e poi si dissolvono con una velocità che prima era sconosciuta qui. Ecco, senti Filippo, adesso sei sempre in zona Santa Margherita, no? Sei sempre in zona Santa Margherita. Adesso stiamo arrivati quasi a San Barnaba. Stiamo arrivando quasi a San Barnaba, per cui siamo quasi a ridosso dell'Accademia e devo dire che effettivamente si vede che l'acqua è molto alta, perché siamo un po' al limite anche noi con gli stivali. E adesso raggiungeremo quindi altre zone per vedere come è andata, anche se poi tutta la città è andata sotto, quindi c'è poco, non ci sono zone che si sono salvate. Ti vedo, sei messo male perché se non hai gli stivaloni inguinali, se non quelli ascellari, vai in ammollo anche tu tra pochissimo, vedo che sei proprio al limite. Bisogna percorrere dei sentieri, perché come si sa, chi conosce Venezia non è tutta alla stessa altezza, per cui ci sono delle parti in cui io adesso sto camminando ai lati della strada, effettivamente, perché è più alta, per cui riesco a mettermi in salvo. Senti, bisogna conoscere anche questi piccoli segreti a volte. Hai appena superato una farmacia, una parafarmacia, puoi vedere lì se ci sono stati danni anche ai medicinali, ai farmaci? Guarda, Gigi, io ho visto il parafarmaco che era veramente sconvolto e mi ha fatto immediatamente cenno che non voleva parlare. Se vuoi ci proviamo comunque. No, vabbè. Filippo. No, vedo che sta... Tu mi senti, Filippo? Sì. Allora ti diamo tregua qualche istante soltanto. Io ti sento. Ecco, allora solo qualche istante. Restiamo con le immagini di Riva degli Schiavoni, solo se ce le puoi far vedere, Fabri, ancora, che sono impressionanti. Allora a questo punto con te restiamo insieme alle persone, come chiede il direttore, cioè intervistiamo i negozianti, chi incontri. Ci spostiamo a Trieste perché ovviamente abbiamo tutte le redazioni mobilitate, anche il nostro Nicola Marcato che si sta recando, lo dicevamo, sul litorale. Ci sono tantissime cose da documentare, ma Bernardo Gulotta insieme a Enzo Iannacone, poco tra una diretta e l'altra, perché anche Tele4 è in diretta ovviamente per seguire il maltempo e altri impegni di palinsesto tra poco, sfruttiamo Bernardo Gulotta, caporedattore della redazione di Trieste, che con Enzo Iannacone dovrebbe essere... non la vediamo, ma mi sembra Piazza Unità, Bernardo, poi ecco la farete vedere, cioè anche lì c'è l'acqua, no? Sì, buongiorno. Pochina rispetto a Venezia. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori, siamo esattamente in via della Procureria, alle mie spalle la prima piscina d'acqua del centro città. Io ora mi sposto per farvi vedere proprio la Piazza Unità, quindi vado piano così Enzo mi segue. Questa è Piazza Unità questa mattina, sotto il portico, sotto al municipio, come si presenta quest'oggi, e questa è solo la prima parte di disagio che soffrono i cittadini che vogliono attraversare la città in maniera pedonale. Poi sotto la prefettura, che è oltre alla fontana che è stata inquadrata poco fa, c'è ancora una distesa d'acqua che sta coprendo proprio la piazza e la strada, e quella dà invece problematiche alla viabilità automobilistica. Queste sono le situazioni in essere questa mattina, ereditate dalle forti piogge di ieri, forti piogge che tutta la notte hanno coperto la città di Trieste e che hanno creato i disagi maggiori proprio vicino alla costa, al litorale, a Trieste, soprattutto sulle rive, a Barcola, ma anche a Muggia, nel comune qui vicino, nel comune sempre della provincia di Trieste, il secondo più popoloso dopo la città di Trieste, che proprio per l'innalzamento del mare ha subito questa esondazione delle acque sopra alla strada, con le barche pericolosamente vicino alle automobili. Anche a Trieste è successo, con il canale di Ponte Rosso che si è innalzato a livelli
quasi mai visti e con le barche fondamentalmente ad altezza uomo. La situazione di stamattina va migliorando perché le piogge si stanno attenuando, il cielo tutto sommato tende a non annuvolarsi ancora di più, ma viceversa a schiarire, e quindi dall'allerta meteo che noi abbiamo diramato anche grazie alla segnalazione della protezione civile dovrebbe già nel primo pomeriggio cominciare a portare a una situazione migliore atmosferica. Vi rilascio con le immagini della piazza con tutte le persone che vengono qui, che fanno una foto, perché fondamentalmente è anche curioso vedere la situazione, e che poi fanno il giro di tutta la piazza per raggiungere l'altra parte della sponda. Però noi ora non ci avventuriamo, faremo il giro anche noi vedo per che è andare aperto. poi a fare le immagini. Il traffico vedo che è aperto, questa notte c'era una situazione ancora più critica. Sì. Il traffico è aperto ma è molto congestionato, anche per arrivare qui questa mattina tutta la troupe di Tele4 ci ha messo molto di più del solito. Le rive sono aperte ma c'è il presidio della polizia locale all'incrocio con il centro storico che cerca di dare una mano alla viabilità, anche perché alcuni semafori nelle prime ore del mattino sono andati in tilt. L'acqua è ancora molto alta perché i tombini non sono riusciti a drenare la situazione e quindi ci sono soprattutto difficoltà per gli scooter e i motorini per la viabilità lungo le rive. Il traffico comunque è aperto, non ci sono chiusure proprio tout court, però c'è tanto traffico soprattutto sull'asse delle rive qui in centro a Trieste. Bernardo, grazie. Secondo me dovreste restare in città, diciamo, a documentare questo piuttosto che fare altro tipo di diretta. È un consiglio che vi diamo io e il direttore che siamo qui perché non abbiamo altro modo di darvelo. Ragionaci sull'organizzazione, diciamo, del lavoro di Tele4. Torniamo con te tra un'ora, tra poco più di un'ora. Intanto subito grazie a Bernardo Gulotta e Enzo Iannacone. Allora, mi dice Nicola Zanetti, che coordina insieme a Paolo Bottero tutta questa diretta straordinaria che ci accompagnerà, ve lo ricordo, alla conferenza stampa delle 12, quando Luca Zaia insieme a Bottaccin, il capo della protezione civile, il capo dei vigili del fuoco, il sindaco di Brugnaro, riferirà su quello che è successo, su quello che stiamo vedendo, che abbiamo documentato. La situazione a Pellestrina è gravissima e quindi appena possiamo ci ricolleghiamo con Lorenzo Maier. Fateci sapere, qui si sgancia la telecamera di Local Team, si avvicina forse un po' di più al vaporetto, ci mostrerà credo tra poco, immergendo i piedi nell'acqua, una angolazione diversa, quindi eccola qua, guardate. Guardate, è impressionante, io non ho altra definizione, questo vaporetto scaraventato. Direttore, abbiamo capito, grazie Renzo, tra poco la tua Venezia, la nostra Venezia, direttore. Ti dico, proprio l'immagine di un cambiamento radicale, insomma, no? Siamo oltre quanto è successo nel 1966. Adesso io nel 1966 non ricordo immagini di grandi natanti scaraventati sulle rive, per cui evidentemente nel 66 c'era stata un'acqua alta eccezionale, ma non dei venti così forti, perché questi sono gli effetti, i venti che fanno scarrocciare le barche fin sui Masegni, e questo è avvenuto anche quel motoscafo lì. Pensate ai danni anche per i tassisti che hanno già delle spese, ovviamente costano molto queste barche, anche la manutenzione. Trovarsi col motoscafo distrutto per tanti tassisti vuol dire avere, diciamo, l'attività completamente rovinata per diversi mesi. Oltretutto qui potevano esserci, e non escludo che ci siano stati gravi danni anche al ponte, no? Perché sono strutture delicate, fragili, che si sta tentando di irrobustire in alcuni casi, ma Venezia è una città delicatissima e, diciamo la verità, è stata più volte dimenticata dai vari governi che si sono succeduti e che soltanto in queste occasioni ricordano che è necessario, indispensabile difenderla adeguatamente, ma poi le risorse non arrivano, e in particolare le strutture che dovrebbero arginare le acque alte non funzionano ancora, dopo anni di dibattiti, di discussioni, di
di tira e molla, il Mose è ancora lì, Esatto. e non funziona e le paratie mobili sono ferme e Venezia si ritrova ancora una volta in queste condizioni. No, stavo ragionando se con la marea 160 si può tentare, diciamo, di riportare in Canal Grande queste imbarcazioni, ma la vedo difficile perché soprattutto per quanto riguarda il Vaporetto sarà molto complicata, molto complicato l'intervento. Restiamo con queste immagini. Subito a Pellestrina, Lorenzo Maier, ci dicevi di una situazione disastrosa, che cosa hai visto? Buongiorno a tutti, c'è una situazione drammatica qui, ci saranno centinaia e centinaia di famiglie che ancora adesso hanno 1 metro di acqua in casa e quindi abitazioni e residenti che hanno perso tutto, tra queste anche la famiglia del presidente della municipalità di Pellestrina, che infatti è andato dai genitori e ha lanciato un appello dicendo ci sentiamo abbandonati. Ovviamente non è così, perché il lavoro delle forze dell'ordine, della protezione civile è incessante, però veramente qui la situazione è drammatica. Ci sono persone in lacrime perché hanno perso tutto quello che avevano costruito, raccolto in una vita a Pellestrina. Certo. Scusa Lorenzo, intanto vediamo una bricola, più di una in realtà, perché è un gruppo di bricole totalmente sradicate, adagiate, lo vedete, sulla riva e quindi sui masegni, come dicevamo poco fa, vicino, probabilmente erano quelle alle quali era legato questo motoscafo, no? Vai Lorenzo! E poi sì, veramente qui è una situazione davvero complessa anche dal punto di vista logistico, perché si tratta di far sfollare decine e decine di famiglie che adesso hanno l'acqua in soggiorno dappertutto, che non riescono più a raccapezzarsi perché l'acqua continua a salire e non c'è nessuno che la possa fermare, perché se uno la ferma da una parte e viene dall'altra, per cui è veramente una situazione molto difficile. Ecco Lorenzo, senti una cosa, io ho visto a Pellestrina quest'estate tantissimi avvisi di vendita, no? Cioè moltissimi proprietari di casa a Pellestrina che hanno appeso cartelli per vendere queste case che da molti anni a questa parte sono soggette così ad acque alte e a situazioni di questo genere, ma non fino a questo punto, no? Voglio dire, adesso... Tra l'altro, direttore, ricordiamo anche ai nostri telespettatori, anche magari non veneziani, che Pellestrina è un'isola che ha sofferto tantissimo la crisi della pesca, che ha praticamente messo in ginocchio un intero comparto produttivo e che solo adesso si stava lentamente rialzando. Ecco. Certo, è verissimo, è verissimo. Poi ricordiamo anche che sono gravissimi danni anche a Chioggia. Adesso forse riusciremo a dare anche immagini del centro di Chioggia sommerso da quest'acqua alta eccezionale. Anche lì ovviamente Chioggia è una città eminentemente turistica, oltre che essere un centro per eccellenza della pesca, quindi pensiamo anche ai danni ai pescherecci, al mercato del pesce, al centro storico sotto i portici dove ci sono tanti ristoranti, tanti bar completamente distrutti, un danno gravissimo anche per Chioggia che è un'altra città che ha bisogno di interventi e che è vicino alla quale c'è un'altra parte del Mose, no? Cioè, c'è un piccolo Mose che peraltro non è ancora attivo. Peraltro, direttore, se posso, ricordiamo un momento anche un aggiornamento rispetto all'ultimo collegamento a Lido, che ci sono stati 2 incendi domati dai vigili del fuoco e un solaio che è crollato e che ha rischiato di schiacciare questa notte le persone che erano all'interno. Certo. Ti risultano feriti, Lorenzo? Oltre purtroppo alle 2 vittime che sappiamo, una direttamente conseguenza della ondata di maltempo e l'altra appunto per cause naturali, una persona deceduta in casa. Ti risultano feriti? Feriti non ce ne sono, per fortuna, almeno questa è la situazione per ora. C'è molta gente che in preda a attacchi di panico ha cercato di correre sulle mediche, ma non c'è stato nulla di
diciamo di cruento, ecco, diciamo così. Tra l'altro, se posso aggiornare, quando ci siamo sentiti questa mattina poi la situazione si è ulteriormente aggravata, in quanto anche dal piazzale Santa Maria Elisabetta di cui parlavamo è stato interdetto, per cui non partivano neanche i mezzi d'acqua, bisognava andare fino a San Nicolò. Hanno staccato la corrente, ovviamente per ragioni di sicurezza, e gli spray non davano nessuna informazione, per cui anche i collegamenti di acqua con il resto della città sono interrotti. In Gran Viale ci sono tutti i negozi chiusi, per cui danni per milioni e milioni di euro. Ricordiamo soltanto queste immagini che stanno andando in onda adesso, sono riprese da Riva degli Schiavoni, mentre stiamo parlando di Pellestrina, vedete anche Riva degli Schiavoni, Ferdinando, è davvero... ribaldati, chiaro, un'immondizia che abbiamo sottolineato più volte, navigare in queste ore. Sì. Tra l'altro poi... c'è anche un problema tecnico adesso, perché non sanno come mettere a riparo queste famiglie, ci sono anche parecchi bambini. Ah, certo. Cioè tu dici queste centinaia di persone, le centinaia di case ancora allagate, chiaramente... Non sanno dove ricoverarli, perché veramente è molto difficile, non c'è il riscaldamento, perché dopo il blackout eccetera non è ancora Pensate stata che condizioni. L'energia. E dovranno, tra l'altro si saranno già trasferite, chi ha diciamo, il monoblocco può andare ai piani alti, ma chi ha la casa al pian terreno è veramente rovinato. E pensate anche a tutti i cannoni della pesca. Lorenzo, scusaci, allora qui lo vedete, stanno tentando di riportare in acqua, pienamente in acqua, diciamo, nel canale questa imbarcazione. Credo, non capisco se sono uomini della protezione civile, ma non mi sembra. Stanno praticamente spingendo per almeno per essere certi che questa imbarcazione possa rientrare nel bacino e nel suo luogo naturale, definiamo così. È chiaro che poi però va ancorata, perché in questo momento è libera. Certo, però, e quindi... come dicevi tu, approfittano dell'innalzamento dell'acqua in questo momento per riportarla vedete là in fondo c'è San Giorgio, no? Quindi qui siamo tra San Giorgio, dove tra l'altro c'è un porto, bisognerà vedere anche lì che danni riscontreranno, e Piazza San Marco. Questa è la zona in cui tante barche sono state scaraventate. Crediamo forse il proprietario ovviamente di questa barca, e che quindi ora dovrà metterla in sicurezza, è stata spinta, riportata lì. Allora, intanto 160 centimetri, vi leggo anche ora se riusciamo a vedere qualcosa di Chioggia, ma chiaramente avendo queste immagini local team che ringraziamo di Stefano De Nicolo, le sfruttiamo in attesa di collegarci con Filippo Fois. Ancora Chioggia, fa sapere Alessandro Ferro, il sindaco, emergenza alta marea a causa dell'eccezionale marea verificatasi. Le scuole di ogni ordine e grado del centro storico di Chioggia rimarranno chiuse il giorno 13 novembre, cioè oggi. Nel dettaglio rimarranno chiuse le scuole comunali Pellico, Gregorutti, Paduan, Marchetti, la ludoteca comunale, inoltre le scuole private paritarie del centro storico. Questo è il comunicato nel corso della notte. Poi ancora il Comune di Chioggia fa sapere ulteriore avviso di alta marea eccezionale per le ore 11, porre la massima attenzione. E sapete che è prevista a Venezia 160 centimetri, una marea a 160 centimetri alle 10:30, quindi tra un'ora. Allo stato attuale siamo a 142, quindi sta salendo, ma lo vediamo molto chiaramente anche dalle immagini in diretta. Lorenzo, quando avrai aggiornamenti torna a collegarti con noi, qualsiasi momento. Certamente. Va bene? Veramente buon lavoro. Grazie Lorenzo, a te. Il sindaco di Caorle, non so se l'abbiamo già visto, Luciano Striuli, un'ora fa il Mercenza a Caorle parzialmente rientrata, oggi orario scolastico regolare. Ricordiamo anche le località sul litorale veneziano che sono... Abbiamo mostrato qualche foto di Caorle infatti poco fa. Tanto danneggiate. Filippo, vorrei sapere Filippo Fois dove è giunto in questo suo peregrinare per una Venezia ferita, duramente ferita.
da questa ondata di maltempo pesantissima, nell'attesa appunto tra un'ora della nuova marea e poi delle 12 la conferenza stampa. Credo anche Ilaria Marchiori, poi con un ulteriore collegamento, Nicola dacci conferma, si sta avvicinando alle zone, sarà proprio Ilaria insieme a Nicoletta Rizzetto a riferirci della conferenza stampa di Luca Zaia. Dov'è Filippo? Lo vediamo camminare, le condizioni diventano più complicate, lui stesso ci ha confermato di non essere attrezzato per una marea di questo livello, insomma, perché continua a crescere. Gli stessi negozianti, li avete sentiti poco fa, sfogarsi nel dire è inutile, anche le pompe sono tutte inutili, se continua a salire arriva a 160, la nostra pompa la abbassa di 20, ma a poco davvero serve. Filippo, ci senti? Guardate, sono impressionanti anche queste immagini. Vai Filippo. Le mie? Oh. Sì. Allora adesso qua ci troviamo di fronte a due licei di Venezia, il liceo artistico e il liceo classico Marco Polo. Sono entrambi chiusi, l'acqua alta è entrata anche dentro. Stiamo raggiungendo l'Accademia, dove adesso andiamo a verificare se è vero, ma ci hanno segnalato un fatto che sarebbe veramente clamoroso, vale a dire che una delle edicole che si trova nei pressi del pontile del vaporetto dell'Accademia si sarebbe staccata e addirittura sarebbe finita in canale. Un'altra notizia che vi posso dare, che mi è arrivata adesso, è il fatto che la statua della partigiana che si trova in riva a Sette Martiri, quindi siamo vicino ai giardini della Biennale, non c'è più. Non so se qualcuno che conosce Venezia sicuramente l'avrà presente, si tratta di una statua che era mezza nell'acqua e mezza no, di una donna sdraiata a terra. Ebbene, scusa Filippo, puoi ripetere? Se riuscite a metterla in onda. Cioè non c'è più? Allora c'è una non c'è più. Io vi ho mandato anche una fotografia in cui si vede che il sito dove si trovava la statua è vuoto. Aspetta che la cerco. Tra l'altro si tratta di una statua anche piuttosto grande, per cui cioè trasportarla via, ma d'altro canto se abbiamo visto che venivano portati via i vaporetti, a questo punto non ci si può più stupire di niente. Quella che stiamo mostrando in questo momento, che hai mandato tu, la statua è una statua per la resistenza ai partigiani, è una donna, era una statua di una donna sdraiata che affiorava dall'acqua, appunto a seconda delle maree, affiorava e poi scompariva sotto l'acqua. Adesso è scomparsa del tutto, insomma, è stata strappata via, sarà finita sul fondale, immagino. Probabilmente sì, anche perché galleggiare non può, per cui evidentemente la forza della corrente l'ha portata via e a questo punto si trova nel fondale del bacino di San Marco. Noi intanto stiamo cercando di raggiungere, come vi dicevo, eccolo qua, scusa Filippo, lo faccio vedere vera, vale a dire ai nostri telespettatori com'era, no? Quindi quello che tu hai citato, e ci hai dato un'altra notizia che è deprimente. Ora cerco un'immagine un po' più grande, vediamo se ci riesco, eccolo qua, la facciamo. È deprimente quello che tu ci dici, ecco, la faccio vedere da qua. Era così la statua, la vedete, la partigiana sdraiata, più o meno coperta dall'acqua, come dicevamo, in base alle maree. E invece questa è la condizione nella quale si trova adesso tutta quella parte. È il luogo in cui, tra l'altro, spesso si celebra la ricorrenza della liberazione a Venezia. Quello è un luogo in cui generalmente si tengono le manifestazioni in occasione del 25 aprile. Allora adesso vai pure avanti Filippo, che io ora cerco altre immagini, perché ce ne arrivano moltissime ancora di segnalazioni. Sì, allora noi siamo... Questa è sempre Pellestrina nella notte, con una guardate. certa fatica, devo dire, siamo... Vai. Vedete che molti negozi anche qui sono chiusi, c'è un bar aperto, vediamo un po' se riusciamo a incontrare qualcuno. Ecco, buongiorno. Buongiorno. Salve, siamo in diretta. Sì, come va? Vedo che l'acqua è rientrata. Un disastro? Qua anche si vede poco, i magazzini che è tutto crollato, tutti i cartoni, vino,
Addirittura, ma i magazzini sono sotto il livello del... Su questo livello qua, però che la roba si è stivata, crolla in cartoni. Quindi i cartoni sono crollati portandosi via tutte le bottiglie? Sì, sì. Ci può far vedere? Sì. Paolo. Vado a far vedere il magazzino. Allora andiamo a vedere, perché come vedete qua i danni sono veramente ingenti. Qua si tratta di bottiglie di vino che vediamo anche dai prezzi di un certo valore. Adesso proviamo a vedere. Buongiorno, lei è titolare? No, io ho un altro negozio, un negozio di belle arti dall'altra parte. E com'è andata lì? Cosa vuoi? È entrata l'acqua e abbiamo perso merce e macchinari. Riesce a quantificare anche qua? No, abbiamo perso almeno 10.000 euro su macchinari e sarà 5.000, 6.000 euro. Era presente ieri notte? Sì. Non c'era niente da fare? C'era niente da fare. Puoi alzare la merce, però dopo c'è il soffitto, più su non ci vai. Grazie, buon lavoro. Grazie. Allora, vediamo di raggiungere il magazzino di questo... Filippo, intanto chiedo a Fabrizio se ci aiuta per far vedere le immagini di Chioggia questa notte. Eccole qua, le riapro. Fabri, dal computer inviateci, abbiamo detto, una nuova emergenza che si vivrà anche a Chioggia. Guardate la furia dell'acqua come attraversa la strada questa notte Chioggia, e poi cercherò quei video che sono impressionanti dei vaporetti per spiegare come mai oggi si trova in quella condizione il vaporetto, che è l'immagine simbolo. Ecco, tutta Italia sta parlando di Venezia, attenzione, cioè tutta Italia, l'apertura dei siti è su Venezia. Non l'abbiamo ancora ricordato in queste 2 ore e mezzo di diretta, ma ovviamente noi siamo in diretta straordinaria per documentare tutto quello che è successo e che sta succedendo ancora. Il resto del paese racconta di Venezia, una Venezia che soffre moltissimo. Ecco ancora Chioggia nella notte, e anche qui si attende la nuova marea, ma per le 11. Ecco, grazie anche a questo video inviatoci da Lina Paronetto. Filippo, torniamo a te. Sì, abbiamo raggiunto la cantina con una certa difficoltà, e tra l'altro si è pure messo a piovere giusto per non farci mancare di niente. Nuovo. Adesso entriamo e vi facciamo vedere. Sì, un istante, perché vedete la situazione com'è. Un istante che passo anch'io così. Allora, qui sono alte le cose, sì. Qui praticamente, allora qui vedete ci sono dei cartoni che contenevano il vino. Come vedete sono tutti accartocciati dall'acqua, sono caduti uno sopra l'altro, probabilmente distruggendo gran parte delle bottiglie che si trovano qui dentro. Sì, non sappiamo ancora quantificare. Sì. Per esempio questi cartoni che vediamo qua sotto sono di un vino di un certo livello. Sì, ci sono anche vini di livelli alti che abbiamo in altri magazzini, champagne francese che è andato sopra. E anche negli altri magazzini è successo così? Sì. Questo è uno di magazzini, abbiamo altri 2, stessa cosa. È difficile anche stimare, perché qua non si riesce ancora a capire. Subito no, adesso è difficile. Però siamo comunque con cifre a 3 zeri. Tanti zeri, sì. Tanti zeri. Qui non siete riusciti, non c'era niente da fare per poter intervenire? No, eravamo pronti per 1,50, 1,50 e qualcosa, ma per quello che è venuto non potevi venire, non hai dove... Sì, non c'è il posto dove mettere. Non c'è il posto da spostare. È la prima volta che vi capita una cosa del genere? Questo magazzino l'anno scorso è stato anche l'anno scorso, si è bagnato poco, non è crollato, si sono bagnati, siamo riusciti a spostare un po' alla volta, che l'abbiamo salvato, adesso non è stato possibile. Era presente qualcuno quando è crollato qui tutto, oppure l'avete trovato? Trovato così. Comunque non c'era più niente da fare. Poi è anche pericoloso stare qua. Sì, certo, esatto, con tutti questi vetri. D'accordo, grazie. Grazie a voi. Noi le facciamo un in bocca al lupo per la sua attività. Grazie. Allora Filippo, solo qualche istante, chiedo a Fabrizio se ci aiuta ancora per mostrare le immagini dal computer. Fate molta attenzione, Struna Niku dal profilo Instagram, il video che ci ha fatto avere questa notte Gabriella Basso. Eccolo qua, cosa è successo ai vaporetti. Fate attenzione, lo faremo vedere più volte. Guardate come sono mossi dalla furia del mare. Vedete?
guardate che onde, impressionante, poi chiaramente sono stati spinti sulla riva come abbiamo visto, e questo è uno dei video che spiega, diciamo, la condizione nella quale ci troviamo questa mattina. Ora anche Porto Tolle mi fa sapere, ecco, Luciano Sandonà, il consigliere regionale, che questa sera proprio al direttore ha inviato il video dell'allagamento del Consiglio regionale mentre era in onda con Focus. Guardate Porto Tolle, cosa è successo. Barbara Marco mi dice Porto Tolle, questa è la condizione, stiamo mostrando tutto quello che anche i nostri telespettatori, scusate non riusciamo a rispondere a tutti, però se ci aiutate appunto nell'inviare video e fotografie di luoghi precisi, informiamo insieme come facciamo tutte le volte. Questo dal consigliere regionale Luciano Sandonà, Porto Tolle. Guardate che condizione di devastazione in questi casoni, ricovero ovviamente per imbarcazioni, pescatori che poi prendono il mare. In questa parte è tutto distrutto e lo si vede molto bene da queste immagini. Filippo, torniamo a te, diamo uno sguardo intanto ancora a Local Team. Noi vi chiediamo solamente un istante di pazienza perché ci siamo fermati per coprire la telecamera visto che siamo sotto la pioggia. Che diluvia, infatti, guarda Fabri, facciamolo vedere ancora dal computer, dalla diretta di Local Team. Guardate, la vedete la pioggia? Guardate come piove, forse la intuite, il diluvio e questa persona con gli stivali seduto sulle panchine, acqua sopra, acqua sotto, scrive, vedo che scrive. Non so se è un collega, ma comunque... Allora, diamo un'altra informazione di servizio, cioè in queste circostanze è importante passare al largo da palazzi dove ci siano possibilità di cedimenti e di intonaci. Ci sono chiese già protette da transenne per evitare che la gente vada sotto e possa essere colpita in questi casi da pezzi di pietra d'Istria che possono cadere, tegole spazzate via dal vento, i barbaccani che sorreggono le travi sotto i tetti a volte cedono e possono precipitare nelle calli, quindi bisogna fare attenzione, proprio dare un'occhiata anche a dove si passa guardando in alto, perché ci sono a volte strutture che cedono e possono cadere nelle calli e nei campielli, quindi direi di prestare un minimo di attenzione. Anche se allo stesso tempo è uno dei punti di riferimento per essere certi di non camminare in quello che si crede una fondamenta, diciamo una calle, e invece un canale, perché perdi punti di riferimento. Certamente, no? Tanta gente poi finisce dentro i rii o dentro il canale, perché ci sono anche dei gradini sommersi che non vedi e puoi inciampare e finire in acqua facilmente, quindi bisogna appunto stare a ridosso, diciamo tra la riva e il palazzo, non stare proprio sotto il palazzo ma insomma in mezzo, in modo da non finire in acqua. Allora intanto stiamo vedendo, è a bordo di un vaporetto Local Team in questo frangente per sotto rialto, per documentare anche altri no, mafia, Venezia e Sacra scrivono, vedete, Venezia e Sacra certo, però guardate in che condizioni si trova oggi. Questa è zona Rialto, sì. Questa è Rialto. Sentiamo anche l'audio. E qualcuno sul vaporetto, quindi sì. Immagini che presa un vaporetto. Il motoscafo del magistrato alle acque, quello della polizia. Bravo. Quello della polizia lagunare. Li vedete qui alla bricola, le gondole. Consolato di Monte Carlo. E poi vi ricordiamo alle 10:30 è previsto il nuovo picco della marea da 142, sale molto lentamente dobbiamo dire, anche se è ripreso a piovere, in questo momento è a 143 centimetri, quindi adesso è quella che era prevista inizialmente alle 10, cioè 145, ma in realtà pare che continuerà a salire fino alle 10:30 e quindi vediamo pure le immagini fino ad arrivare a 160 centimetri.
Torniamo a collegarci con Filippo appena possibile. Nicola, aiutaci, il sindaco di Venezia, il sindaco di Chioggia, anche gli stessi consiglieri regionali che non si capisce se abbiano passato la notte o meno al Ferrofini, perché adesso Luciano Sandonà ci aiuta anche lui nella cronaca di quello che è successo per esempio a Porto Tollio, l'abbiamo visto con quei casoni distrutti. Qui ancora le immagini di Venezia, lo vedete che là dove si dovrebbe camminare tranquillamente, mentre è necessario pulire l'obiettivo anche per i colleghi di local team perché piove, là è tutto allagato, dicevo. Comunque il fatto che queste riprese siano fatte a un vaporetto significa che se non altro alcune linee sono state ripristinate, no? Perché fino a stamattina ovviamente di vaporetti in circolazione anche in Canal Grande non se ne vedevano. Ci dà un aggiornamento Sandonà, che insieme ad altri consiglieri regionali politici, molti ci stanno seguendo anche di questo mondo. È tornata in consiglio l'acqua questa mattina, quindi questa mattina l'acqua è rientrata in consiglio regionale. Ci dice Sandonà, siamo tornati alle 2 dal consiglio regionale, siamo riusciti ad uscire, quello infatti l'abbiamo visto anche dalla cronaca. Importantissimo quello che mi dice e ci fa sapere Marta Marangon per quanto riguarda il Piave, perché poi la preoccupazione è anche ovviamente per i fiumi, grandi fiumi. La situazione è a posto, non sono allagate nemmeno le golene. Ecco, grazie Marta, questa è una notizia molto importante dopo quello che abbiamo vissuto un anno fa. Continuiamo la visita, diciamo il giro a bordo del vaporetto insieme ai colleghi di Local Team, e quando invece il nostro Filippo Fois o Ilaria Marchiori saranno pronti fatecelo sapere subito, anche perché io vorrei approfittare per poi scovare altri video che intanto molti telespettatori ci fanno avere. Una situazione spettrale però. Sì, è spettrale, tra l'altro ecco qui gravi danni anche ai palazzi storici di Venezia. Qui c'è un albergo, è un palazzo questo Pisani Moretta dove si celebrano grandi feste, si celebravano anche a Carnevale, perché adesso è stato venduto e quindi diventerà probabilmente un normalissimo albergo, uno dei tanti. Qui siamo in zona San Tomaso. Direttore, scusami, ti interrompo. Prego. Allora, c'è un aggiornamento dallo staff del governatore Luca Zaia e secondo me dà il senso del peso, dell'importanza di quello che è successo. Si informa che alla conferenza stampa nella sala operativa della Protezione Civile parteciperà anche il Patriarca di Venezia, Sua Eccellenza Francesco Moraglia. Quindi ovviamente l'assessore Bottacin che ci aiuta, e magari ricontattiamolo, ecco Nicola ti chiederei perché ci dà sempre delle notizie e degli aggiornamenti importanti, il governatore Luca Zaia, il sindaco Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, il capo nazionale... Sono delle voci. No, sono voci, non è una comunicazione. Il capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli, il capo del Corpo dei Vigili del Fuoco Nazionale, l'ingegner Dattilo, e il Patriarca di Venezia, Sua Eccellenza Francesco Moraglia. Tutto questo alle 12 perché quando ci sarà la conferenza straordinaria del governatore Luca Zaia. L'aggiornamento è questo, ci sarà anche il Patriarca, come avete capito. Fabri, Nicola, ci dite qualcosa? Fois è ancora in collegamento? Riusciamo a raggiungerlo? Stiamo lavorandoci. Ci stiamo lavorando, va bene, aveva un'esigenza, cioè, immaginate che cos'è, lo dicevamo anche l'anno scorso quando non funzionavano le linee telefoniche, anche in questo momento è così, almeno per alcuni di noi abbiamo difficoltà a metterci in contatto, ma in questo momento non solo camminare è tutto molto più difficile, ma anche riprendendo la pioggia ci è complicato riuscire a documentarvi tutto quello che state vedendo, perché ovviamente la telecamera si bagna, bisogna proteggerla, una volta che si bagna è finita, rischiamo di danneggiarla. Direttore, tu ci aiuti, no, in questa... Sì. In questa telecronaca in movimento. Può darsi che il fatto che l'acqua alta sia entrata per la prima volta nei palazzi della politica possa essere un segnale molto efficace anche per la classe dirigente del Veneto, nel senso che c'è veramente bisogno di una spinta
per ottenere più risorse dal governo, per curare questa città e per concludere i lavori del Mose. Sono arrivati al 98%, fosse stato pronto, come si era detto ormai da anni, sì, il 2017, no, il 2019, poi siamo passati al 2020, adesso dovrebbe essere pronto nel 2021. Fosse stato pronto oggi, dopo anni di inutili discussioni, di scontri sterili e strumentali delle varie fazioni che combattono la battaglia Mose sì, Mose no, saremmo almeno stati difesi un po' meglio, e quindi urgentissima la conclusione di questi lavori, avendo buttato per ora al vento 5 miliardi che possono essere in qualche modo recuperati facendolo funzionare. Si dice i costi della manutenzione saranno altissimi, ma insomma vediamo. A carico di chi? A Era carico una di di quelle chi, domande, chi no? paga, chi non paga, è un'opera dello Stato, diceva giustamente l'assessore Bottacina, e la Regione non c'entra niente, però bisogna fare pressione perché questa opera colossale e per ora inutile venga messa in funzione. Dopodiché, se non funziona, non funzionerà, ma almeno si provi a farla funzionare con i lavori conclusi al 98% dopo tutto quello che è successo anche dal punto di vista giudiziario. È l'appello di Brugnaro di questa notte, poi, no? In quella piazza San Marco ricoperta d'acqua. Esatto, qui siamo a San Vio, qui adesso siamo tornati di nuovo a Riva degli Schiavoni. E guardate quanto piove, Piove di nuovo. Piove di nuovo. E quindi questo necessariamente, poi bisogna vederlo, il vento di scirocco, porta l'acqua a crescere con maggiore rapidità. Adesso vediamo, era 143 centimetri 8 minuti fa, vediamo se si aggiorna, sembra uguale, la condizione è 143 centimetri ancora in questo momento, la previsione è tra i 145 e i 150 alle 10.30, ma in realtà dalla sala operativa della protezione civile insieme all'assessore Bottacin abbiamo saputo che potrebbe arrivare a 160. Guardate le fotografie, queste immagini stanno facendo il giro del mondo, cioè l'immagine dell'Italia, di Venezia in questo momento è un vaporetto arenato sulla riva della città storica, e questo è quello che tutto il mondo sta raccontando, che stiamo documentando dalle 7 di questa mattina in una diretta straordinaria. Allora, ci date qualche aggiornamento? Anche niente ancora, speriamo che sia tutto a posto, più che altro per capire. Allora, certo. Telefoniche? Non rispondono. Perché ci sono grossi problemi. È un momento, no? In cui ci stiamo avvicinando anche alla conferenza stampa, perché abbiamo cercato di parlare col sindaco di Venezia Brugnaro, con il sindaco di Chioggiaferro, con l'assessore Bottacin, che stanno preparando l'incontro, e credo che sia ormai già atterrato il capo della Protezione Civile Nazionale, e quindi è un momento di briefing, un momento in cui stanno raccontando e mostrando queste immagini. Inevitabilmente anche per lo stesso capo della Protezione Civile sarà utile seguire questa diretta, perché stiamo mostrando cosa è accaduto alla nostra Venezia, un patrimonio di tutti, è inutile, va difeso. Ricordiamo qualcosa anche, bisogna fare. Ferdinando, anche i danni provocati dall'acqua salmastra, no? Che si infiltra là dove soprattutto non ci sono le pietre d'Istria, che sono più solide e più impermeabili, ma dove ci sono i mattoni l'acqua si infiltra, entra e sale proprio lungo le mura, lungo i muri delle case, e arriva fino ai piani alti. Questo vuol dire, se l'acqua si infiltra dentro i muri, vuol dire indebolire le strutture, per cui un conto è quando arriva fino ad un certo livello e non può salire più di tanto, ma più è alta è la marea e più quest'acqua sale, e quindi comporta veramente una intensificazione dei rischi che queste strutture corrono, soprattutto ovviamente gli edifici che si affacciano sul canale Suiri, anche per via del motondoso che si tenta inutilmente di contrastare. Video di Lorenzo Maier, sì, ci
fa avere questo video adesso piano piano, e poi torniamo alla diretta di Local Team di Filippo Fois. Vi facciamo vedere un po' di materiale che tutti i nostri giornalisti stanno facendo avere alla diretta. Confluisce questo materiale insieme a quello dei nostri telespettatori. Guardate, eccolo, quello che avevamo mostrato questa mattina in alcune fotografie, ora è molto chiaro nel video di Lorenzo Maier. E poi vi mostro ancora qualcos'altro. Gritti, l'avevamo visto stamattina nel video della bussola, la parte dell'ingresso che conteneva una piscina che piano piano si svuotava perché chiaramente la porta non poteva resistere alla pressione. Ecco il video che vi abbiamo fatto vedere prima. Scusate, ecco, trovo qualcos'altro ed eccolo ancora. È davvero, fa colpire, lo mostriamo ancora una volta, colpisce molto questo video e lo mostriamo ancora una volta, del livello che c'era di acqua fuori necessariamente e quello che poi purtroppo arrivava all'interno di questa furia che premeva contro vetri e strutture di protezione dell'ingresso dell'hotel Gritti. Poi ancora vediamo qualche altra immagine, questa credo che sia una testimonianza, vediamo, la sentiamo insieme. Fabri. La situazione a Palestrina ad esempio è tragica, il presidente della municipalità di Pellestrina del Partito Democratico, divani mobili e non accenna a smettere. Serve un intervento massiccio di emergenza, pompieri, forze dell'esercito, ma qualcuno che sblocchi quest'isola per l'acqua, praticamente è una situazione come in un cattivo. Allora, non la sentiamo bene, ma il Presidente della Municipalità, che segue appunto Pellestrina, fa sapere che la situazione è di fortissima crisi e appunto è in diretta con noi di nuovo Lorenzo Maier. Lorenzo, che succede? Sì, buongiorno a tutti Nicola, buongiorno a tutti Ferdinando e il direttore. Niente, qui l'acqua ha anche cavalcato l'ultimo perturbio, quindi Pellestrina è completamente purtroppo sott'acqua e quello che allarma i cittadini è che l'acqua purtroppo sta continuando a salire. Il problema è che molti anziani non vogliono nemmeno lasciare le loro case. Qualcuno ha detto no, noi qui siamo stati una vita, se dobbiamo morire siamo qui, perché non vogliono assolutamente abbandonare quel poco che hanno. Per cui è veramente una situazione incredibile. Non so se siete riusciti a mandare in onda l'intervista breve al Presidente della Municipalità, che sta cercando di tranquillizzare la popolazione, di portare aiuti, ma Pellestrina in questo momento è completamente isolata. Certo, chiarissimo. Allora Nicola, grazie Lorenzo, grazie per l'aggiornamento. Ovviamente ogni volta che hai qualche notizia in più fatti sentire subito. Intanto cerco di mandare, eccolo. Hanno chiesto anche l'intervento, scusami se ti interrompo, hanno chiesto anche l'intervento dell'esercito. È chiaro che è difficile anche portare il personale qui, perché ricordiamo che Pellestrina è collegata alla terraferma a un lato dal Lido, dove i traghetti per Pellestrina ci sono, ma di difficilissimo accesso, anche perché la marea in questo momento ha sormontato anche la prova del feribotto, per cui è difficile. L'altra sponda è quella di Chioggia, dove mi dicono che la marea dovrebbe essere addirittura superiore, per cui è anche difficile portare persone da qui, se non credo in altre vie, che non so in questo momento quelli che possono essere. Qui poi c'è anche l'altro problema della viabilità. Certo. Lorenzo, perdonami perché abbiamo l'aggiornamento dell'unità di crisi. Intanto l'assessore Forcolin, vicepresidente della regione, che cerchiamo di contattare, Nicola, te lo ricordo ancora una volta, dice: come assessore al patrimonio per i palazzi di Venezia di proprietà regionale siamo alla conta dei danni, ma è pesantissimo il primo bilancio che fa sapere a 2 ore dalla conferenza stampa che sarà in diretta su Antenna 3 la Regione. L'unità di crisi della protezione civile attivata ieri sera dal Presidente del Veneto Zaia nella sala operativa regionale, dove sono operativi l'assessore Bottaccin, il direttore della protezione civile regionale Soppelsa, comunicano un primo aggiornamento. Numerosissimi i danni nel centro storico
nella città di Venezia. Una sessantina le imbarcazioni danneggiate molto pesantemente, 60 barche danneggiate molto pesantemente. Possono essere molte di più, pesantemente 60, poi saranno centinaia le altre. Tra le quali alcuni vaporetti. Grazie, adesso sentiamo Forcolin. A Capesaro si è verificato un incendio, lo avevamo detto, a causa di una cabina elettrica danneggiata, attesa per l'arrivo di una nuova mareggiata prevista attorno alle 10:30, quindi tra mezz'ora, lo dicevamo. Poi al momento la situazione più critica oltre Venezia si registra a Pellestrina, dove c'è stata anche una vittima, un uomo rimasto folgorato, molti gli allagamenti per recuperare i quali stanno ancora operando numerose squadre di vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Criticità si sono registrate lungo la costa da Venezia fino al confine con Lignano, Udine, molti danni per il vento e le mareggiate che nel caso di Jesolo hanno raggiunto la zona di via Bafile. Numerosi gli interventi nei comuni di Cavallino, Treporti, Jesolo per alberi abbattuti. Per quanto riguarda la situazione elettrica si registrano problemi in numerose aree del litorale fino a Venezia. Gli operatori dell'Enel hanno lavorato tutta la notte, al momento le situazioni critiche sono localizzate per problemi di bassa tensione, viene costantemente monitorata la situazione dei fiumi, il vento ha provocato parecchi problemi nel Trevigiano, in particolare le zone di Treviso, Conegliano e l'area del Montello, questo l'avevamo detto, ecco, questo è l'aggiornamento. Dunque, Assessore, Vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin, grazie davvero per averci dato quella comunicazione subito da lei, danni enormi, lo sottolineava anche il direttore Baccialli poco fa, ai palazzi di Venezia. Cosa ci può dire, Assessore? Sì, intanto buongiorno a tutti. Stiamo monitorando minuto per minuto, insomma ora per ora, questa situazione che è purtroppo critica e quindi oggi in questo momento i dipendenti regionali sono a Palazzo Grandi Stazioni, alcuni dei quali sono dovuti ovviamente ad abbandonare gli uffici perché inagibili e dalla prima conta, dalla prima verifica, i palazzi che sono effettivamente messi peggio sono quelli del Palazzo Baldi, della Giunta regionale, il Palazzo ex ESAV e il Palazzo Molin. Il Ferrofili, dove eravamo riuniti ieri sera per concludere, insomma, o per portare avanti comunque i lavori del bilancio, stanno adesso cercando di prosciugare o di sistemare e limitare un attimo dei danni, soprattutto a quelle sale che hanno poi impatti devastanti anche sui danni che possono diventare strutturali, e quindi ci sono i volontari e quindi con il collega ovviamente Bottacin che sta monitorando la situazione si sta cercando di dare delle risposte nonostante appunto i problemi e le criticità siano molte. Parzialmente danneggiato Rio Novo, 3 punti, dove c'è anche una parte della sanità veneta. Diciamo che i Grandi Stazioni è quello che è rimasto indenne e quindi là ci sono oggi riunite anche le risorse umane della regione, quindi i nostri dipendenti, i dirigenti che stanno facendo anche un po' il coordinamento. Come si diceva appunto il monitoraggio con l'architetto da Tambato e Canato, che sono i 2 dirigenti del patrimonio, sono proprio di queste ore per i palazzi, ma stiamo anche cercando di capire cosa è successo e soprattutto i danni ingenti che ci sono sul litorale, come ho sentito dire poc'anzi da voi, perché là poi ci sono situazioni veramente difficili, le foto che abbiamo visto stanotte sono impressionanti e quindi intere zone del litorale devastate e quindi con acqua che è arrivata sulle strade principali, via Bafile a Jesolo, giusto per citarne una, ma anche Carle, ma anche Pellestrina, ma anche Chioggia, un disastro, insomma, un disastro. E quindi la conta stiamo vedendo adesso, ho fatto anche già fare una verifica come assessore al bilancio delle disponibilità eventualmente urgenti e imminenti date dai fondi che abbiamo per le spese impreviste e queste cose che ho già passato ovviamente al Presidente Zaia per le determinazioni del caso a mezzogiorno quando ci sarà la conferenza stampa e quindi per poter mettere in mano con le prime risorse eventualmente con quelle che sono a bilancio 2019 nei vari fondi. Il Presidente quindi è già a conoscenza e determinerà lui appunto la situazione e quello che vorrà mettere subito come primo segnale, oltre a quello che dovremo determinare assieme al governo, insomma, per gli strumenti invece che sono quelli più strutturali, più importanti. Ecco, senta Vicepresidente, sono Baccialli, buongiorno.
Sì, buongiorno. Senta, adesso non è il momento di fare le polemiche che ogni volta esplodono comprensibilmente, no? Ma esplodono sempre dopo questi cataclismi, questa è una vera e propria catastrofe. Sarà peggio del 66, secondo me, quando sarà completato il bilancio. Adesso però ci sarà la solita passerella dei politici nazionali, immagino che arriverà anche il Presidente del Consiglio, arriveranno i ministri, tutti dedicati a questo disastro veneziano. Dopodiché, secondo lei, scompariranno di nuovo, perché abbiamo visto avvicendarsi in questa città tanti capi di governo, tutti sensibili a Venezia, a Porto Marghera, alla difesa di questa città delicatissima, alla riconversione di quello che è stato un polo chimico poi abbandonato. Poi ci troveremo, e vi troverete soprattutto come istituzioni locali nuovamente abbandonati, o è la volta che finalmente qualcosa cambierà, a partire dal Mose che dicevo prima, se non altro dovrebbe, a questo punto, con tutto quello che è stato speso, dovrebbe essere completato per vedere se almeno funziona. Guardi direttore, una cosa importante è che capitiamo, purtroppo nella disgrazia, capitiamo in un momento propizio. Si è aperto al Senato la discussione della legge di stabilità e quindi non siamo a Ferragosto, non siamo a marzo, non siamo in altri periodi dell'anno, siamo in piena legge di stabilità e quindi, come si suol dire, è il momento propizio per fare le scelte anche politiche strategiche necessarie. Quindi lascerei perdere la polemica sterile, oggi c'è la conta dei danni, che è la solidarietà, la vicinanza, ma soprattutto l'impegno che devono prendere le istituzioni nei confronti di queste criticità. Fa piacere che oggi appunto alla conferenza stampa ci sia Brugnaro con la città, il presidente Zaia, ci sia anche il patriarca, insomma, perché poi c'è anche una vicenda legata a San Marco e quindi alle Cristiane, una città che conosciamo bene e quindi su questo non vi è dubbio. Spero che non ci siano passerelle di circostanza, spero che, come ha detto bene lei, sia l'occasione per mettere quelle risorse necessarie per completare questo famoso Mose, che oggi ovviamente non può più temporeggiare, non può più prendere tempo, perché queste situazioni di mutamenti, da un anno una vaia, ne è arrivata un'altra con una devastazione ovviamente che riguarda Venezia e la sua fragilità, ma anche tutto il litorale, come dice sempre Zaia, il litorale che vuol dire poi turismo, che vuol dire 18 miliardi di fatturato, che vuol dire economia per il Veneto, e quindi di fronte a tutto questo bisogna investire in modo strutturale, ma investire bene, quindi chiudere i lavori del Mose, farlo funzionare, cercare di attenuare queste difficoltà che ci sono, perché contro le avversità atmosferiche non può nulla sicuramente la Regione, non può nulla il Governo, non è questo il tema, non dobbiamo dibattere o discutere o litigare su questi temi, però è anche vero che diverse risorse, diversi miliardi di euro sono stati spesi su questa infrastruttura che è il Mose, oggi dobbiamo farla funzionare, c'è poco da fare, non ci sono più discorsi o tempo da perdere. Vicepresidente, soprattutto ci si aspetta che prima al prima possibile si prendano delle decisioni, perché se pensiamo per esempio all'inutile dibattito sulle grandi navi sì, grandi navi no, alla fine c'è stata una legge che ha deciso che le grandi navi, la legge Clini, dovevano essere spostate dal bacino di San Marco e dalla Giudecca, e le grandi navi continuano a passare, continuano ad ormeggiare alla marittima, continuano ad inquinare, e adesso è arrivata per ultima la neoministra dei trasporti De Micheli, che ha detto in primavera le grandi navi spariranno. Prima l'ha detto anche Toninelli, ipotizzando un porto a Chioggia, un porto offshore, un porto a Marghera, dopodiché non cambia niente, però, cioè questa è una città su cui tutti si esprimono, tutti si pronunciano, però purtroppo non cambia niente, anche dal punto di vista dei flussi turistici. Sono 30 milioni l'anno, erano 30 milioni l'anno scorso e sono 30 milioni l'anno anche quest'anno. No, ma infatti ha perfettamente ragione, direttore, e dico di più, fortunatamente c'è una classe dirigente politica che dal punto di vista istituzionale ragiona nella stessa maniera, perché non mi pare che ci siano difformità di vedute tra il sindaco Brugnaro, il presidente Zaia, la regione, il territorio.
sia sul tema delle grandi navi, dove mi pare che quel comitatone a cui faceva riferimento col governo e col ministro Clini aveva già stabilito cosa fare, quindi non c'è neanche un dibattito politico che voglio dire uno tiene da una parte e uno tiene dall'altra, stiamo ragionando su temi condivisi, quindi grandi navi, ma anche mose, ma anche fragilità e soprattutto situazioni dei ripascimenti e erosione costiera che avviene costantemente ormai ogni anno e spendiamo milioni e milioni di euro per riportare sabbia che il mare ci porta via, per mettere nelle condizioni gli operatori di poter svolgere al meglio il loro lavoro. Quindi abbiamo necessità di avere opere infrastrutturali, tipo i pennelli a mare, tipo altre situazioni che diventano infrastrutturali, sabbiadotti, eccetera, sui quali appunto molti operatori, molti consorzi del turismo stanno lavorando su tutto il litorale e dobbiamo fare un plauso a questi perché sono 10 comuni, ricordo da Bibione fino a Porto Tolle, Portoviro, Rosolina, a Rovigo, 10 comuni del litorale del Veneto che stanno ogni anno lavorando alacremente proprio per dare quei risultati che poi vediamo in termini di numeri con il nostro turismo. E oggi abbiamo bisogno di mettere le risorse certe, il Veneto ha dimostrato di saperle spendere bene, però bisogna passare, come dice lei, dalle parole ai fatti. Esatto, e non hanno neanche l'imbarazzo di avere forze politiche che in modo avverso, in modo contrastante, la vedono in maniera diversa. Siamo tutti d'accordo su tutto, mettiamo le risorse, agiamo e vediamo un attimo di tutelare questi commercianti, questa città, questi operatori, questo turismo, ma anche soltanto questo territorio che è costantemente ormai devastato da questi eventi. Certo. Dopodiché se ci fosse l'autonomia, come abbiamo detto tante volte anche in questo studio con lei, sarebbe tutta un'altra musica, ma l'autonomia anche lì tentano di farla arenare come il vaporetto della riva degli Schiavoni. Certo. Esatto, questo sarebbe proprio la ciliegina, che è quello che noi chiediamo ovviamente, di sapere di poter utilizzare al meglio quelle risorse che oggi lo Stato mette già a disposizione, quindi anche, ripeto, per chi ci ascolta a saldo zero, perché sono quelle di partenza nell'intesa, proprio perché noi sappiamo fare anche le note di fichi secchi. Presidente, posso chiederle una cosa? Qui ci segnalano, anche la Fenice ha subito danni, ci scrivono a telespettatori. Questo ovviamente non è proprietà della Regione, non partecipiamo alla Fenice, però questo non ho elementi da poter suggerire o da dare in questo momento. So che i nostri stanno controllando perché ci sono diversi quadri elettrici ovviamente che sono partiti, quindi manca l'energia elettrica, non siamo in grado di far funzionare gli uffici, stanno cercando di mettere in moto la macchina, insomma, con tutte le difficoltà che Venezia ha, e in un orario come questo, come dicevate prima, che prevede appunto l'altro picco e quindi anche questo problema. Solo per dire, i motoscaffi non sono a disposizione per la pericolosità in questo momento, solo per andare a prendere quei documenti che servono domani, perché noi domani in sede della provincia di Treviso continueremo e chiuderemo il bilancio di previsione 2020. Cioè, aspetti, perché è importante, Presidente, questo, cioè il Consiglio regionale si sposta alla sede della provincia di Treviso? Siccome c'è questa situazione ovviamente di emergenza al Ferro Fini con 1 metro d'acqua dentro la sala del Consiglio, quindi come può ben capire insomma, il quadro elettrico, tutta la parte operativa non è in questo momento agibile, ma neanche non è pensabile poterla avere nel giro di pochi giorni, e siccome il bilancio deve essere chiuso perché ieri sera l'abbiamo sospeso solo perché è diventata impraticabile l'aula, domani il Presidente Ciambetti ha chiesto al Presidente della provincia Marcon di Treviso di poter ospitare il Consiglio regionale, chiaro, il Consiglio regionale con armi e bagagli, però avete difficoltà a spostare le stesse carte, diciamo, sì, perché... le stesse carte, le scartoffie, gli emendamenti, tutto, però noi domani vorremmo, con un atto di responsabilità che ovviamente ci contraddistingue, ma come intero Consiglio, parlo non solo ovviamente come maggioranza, di chiudere la partita e di approvare il bilancio domani sera in quella sede, in modo tale da dare anche un messaggio. Se oggi, aggiungo, il Presidente in conferenza riterrà di mettere a disposizione anche ulteriori somme, ovviamente domani sarà già il momento per dire anche che alcuni emendamenti potranno essere già emergenziali e toccare questo tema. Ok, chiarissimo. Grazie Gianluca Forcolì. Buon lavoro e grazie per l'informazione che date ai Veneti. Grazie a lei. C'è una polemica già scatenata sui social e non solo, perché l'Italia non parla, le televisioni nazionali non lo fanno, ci siamo solo noi.
lo sapete, è il nostro lavoro, noi ci siamo, direttore. No? Quindi... Devo dire, stamattina, Uno Mattina ha aperto con Israele, diciamo, no? Che è un altro argomento importante, però cioè, prima bisognerebbe dar conto di quello che è successo a Venezia, oltre che a Matera, insomma, no? Si è parlato anche di Matera, del sud altrettanto colpito dal maltempo, però direi che nella gerarchia delle notizie una catastrofe a Venezia dovrebbe avere la prima pagina. Allora, ci hanno chiamato, dicono dalla redazione, un sacco di persone da Venezia dicendo che tutti i ristoranti, lo abbiamo sentito anche poco fa dall'intervista di Filippo Fois, tutte le cucine sono perse. Perse. E parliamo dei ristoranti, quindi ristoranti di Venezia, cucine perse perché sono chiaramente tutti allagati. Allora, pagina ufficiale Luca Zaia, il governatore, che sarà in diretta alle 12 su Antena 3. Vi ricordo, fra un quarto d'ora il picco. È chiaro, bisognerebbe vedere in questo momento a che punto siamo. Vediamo dal centro mare. 143. È scesa da 143 a 141, a me dà questo come dato. E ancora dovrebbe essere previsto per le 10:30 in teoria, quindi vediamo. Dopo il record di acqua alta di ieri sera alle 22:50 è atteso alle 10:20 una nuova supermarea vicino al 1,45 m, lo scrive Zaia. 2 persone sono morte nell'isola di Pellestrina, un anziano è rimasto fulminato mentre cercava di far ripartire l'elettropompa nella sua casa allagata e un secondo abitante deceduto per cause naturali. Questo lo ripetiamo da questa mattina. Il centro mare del comune prevede per i prossimi giorni altre massime su livelli molto alti, quindi 130 giovedì e 140 venerdì. I danni in città sono pesanti, dice il governatore, gondole e barche strappate dagli ormeggi spinte sulle rive, tre vaporetti affondati, quindi sono 3. Altre imbarcazioni alla deriva, acqua alta anche all'interno della Basilica di San Marco. Tutta la cripta è stata sommersa e dentro la basilica nel momento di picco di marea si misurava dalla pavimentazione quasi 1,10 m di acqua. In Calle delle Razze, vicino a Piazza San Marco, è incastrato un motoscafo spinto a terra da una tromba d'aria. E che è quello che abbiamo mostrato nelle foto più volte questa mattina, forse lo ricorderete, quindi è incastrato di fatto quel motoscafo. Il vortice di vento a 100 km/h ha fatto una strage di gondole e altre imbarcazioni. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l'incendio all'interno del museo di Capesaro, abbiamo detto poco fa, adesso vi racconto anche delle edicole. Il museo di Capesaro, questo incendio provocato dal malfunzionamento della cabina elettrica. Sempre nella notte i pompieri hanno già effettuato un centinaio di interventi. Tutte le scuole di Venezia oggi restano chiuse, sono però regolarmente in funzione i vaporetti a CTV che verranno fermati se la marea supererà il 1,50 m. Anche Chioggia questa mattina è finita sott'acqua, il picco di 169 cm alle ore 21:55, poi è iniziata la discesa, si era temuta un'acqua alta di 190 cm, ancora peggio che a Venezia, ma lo scirocco ha parzialmente salvato la città. Anche le scuole oggi restano chiuse qui a Chioggia, 3 vaporetti affondati, avete capito qual è il bilancio? E questa, dice Lorenzo Maier, è l'edicola, dov'è? Era segnato poco fa, scusate se faccio un passaggio indietro non si capisce nulla. Allora, l'edicola delle Zattere, che non c'è più, è finita in canale. Lo vedete, diciamo, il segno di dov'era l'edicola delle Zattere, che non c'è più ed è finita in canale. Mi spiace davvero molto, perché è l'edicola in cui passo io la mattina e prendo i giornali prima di prendere il 2, e mi spiace per il titolare che conosco e che vedo da tanti anni. È un'edicola storica, una delle poche rimaste, ed è anche questo, diciamo, il segno dei tempi, no? E questa di San Zaccaria è stata scaraventata sino al Danieli, davanti al Danieli, di fatto. Guarda che pesano tonnellate queste edicole. Certo. Qua, e questo invece, la vedevamo prima, è un incendio, mi sembra, di un'altra edicola, a meno che non sia di una cabina elettrica, però io credo di un'altra edicola. E scusate, prima di sentire ancora il consigliere regionale Barbisan, lo avevamo visto durante la telefonica con Forcolin, ma questo video, secondo me, anche questo dà molto chiaramente il senso di quello che è successo. Tutti siamo convinti sia un canale,
questo. A un certo punto vediamo una persona camminare precisamente nel mezzo, quindi questa è una calla, cioè, qui si cammina ma in realtà è un fiume in piena, lo vedete questa notte, e questo rende molto... E anche rischiato parecchio, perché esatto. una corrente, sembra un torrente. Esatto, con una corrente di questo tipo. Voglio tornare, ultima cosa, perché ne ho una valanga di messaggi e di video che ancora non abbiamo mostrato. Luciano Sandonà, ancora il consigliere regionale, in l'incendio a San Pietro Ingù stanotte. È notizia che ora ci ha girato anche l'assessore Bottaccin, ma ecco l'incendio di questa notte a San Pietro Ingù, e di cui ci aveva inviato il video almeno una quarantina di minuti fa, ma non siamo riusciti a farlo vedere prima, il consigliere Luciano Sandonà alla ditta Rotogal di San Pietro Ingù, l'incendio di San Pietro Ingù Alta Padovana, dunque nella notte. Riccardo Babisan in collegamento con noi, ancora un video di Lorenzo Maier, vediamo cosa ci manda Maier. Allagamenti, guardate l'ironia, su questa paratia c'è scritto Mose. Sì, riescono ancora a sorridere. Riescono ancora a sorridere. Vediamo, questa è la situazione, un video girato poco fa. Alla Rotogal sono intervenuti 6 mezzi all'1:52 di questa notte, ci fa sapere l'assessore Bottaccin. Noi facciamo fatica anche a ripetere tutte le notizie, ma sono davvero una valanga, voi l'avete capito. Abbiamo dato anche l'informazione che alle 12 ci sarà anche il patriarca Francesco Maraglia alla conferenza stampa straordinaria. Avete visto il riepilogo, 3 vaporetti sono affondati. Ora torniamo alle immagini in diretta di Local Team che ricarichiamo, vediamo se riusciamo. Fabrizio, eccolo, grazie. Consigliere regionale della Lega Riccardo Barbisan, il trevigiano Barbisan in collegamento con noi. Anche lei ha passato la notte in Consiglio regionale? Sì, buongiorno a tutti, anche se non è un buon giorno direi. Ho passato la notte in Consiglio regionale, sì, con i miei colleghi. Avevamo iniziato ad aprire il punto sulla legge di stabilità, quando l'acqua ha iniziato a invadere proprio il sedime della stanza dove siamo noi. Siamo dovuti correre a prendere i cappotti e a ritirarci sulle scale perché il consiglio è stato completamente invaso. Siamo stati lì circa fino a... Io sono arrivato a casa verso l'1:30, ecco, quindi mezzanotte e mezza, l'1 abbiamo preso i motoscafi, la marea si è abbassata, il vento si è girato e ha portato fuori l'acqua, che è scesa molto rapidamente, come è salita anche molto rapidamente. Devo dire che c'era uno stato di prostrazione enorme nel vedere Venezia piagata in questo modo, perché era uno spettacolo spettrale, c'erano solo le sirene dell'acqua alta, solo le sirene dei pompieri, dei carabinieri. Il bacino San Marco sembrava qualcosa di mai visto, e il canale Grande anche il canale Grande aveva di quelle onde che non avevo mai visto. Non so come fosse il canale non oso immaginare il canale della Giudecca, ho visto solo dei video, o il bacino San Marco. Una situazione che veramente ci ha scosso tutti, perché immaginavamo quale fosse la conta dei danni oggi, i danni al patrimonio artistico, architettonico imparagonabile di Venezia, i danni alle attività economiche, alle persone, ai disabili, agli anziani, ai ragazzini che non possono andare a scuola, alla situazione in ospedale. Cioè, questi erano i pensieri che ci attraversavano di più, oltre al fatto di vedere così, insomma, anche simbolicamente la sede del Consiglio regionale allagata come non è mai stata allagata dal 1970, quando il Consiglio regionale funziona, esiste e la regione è stata istituita. È stata qualcosa che rimarrà impresso nelle nostre menti per sempre, una cosa veramente più grande di noi, una forza della natura che ha spazzato Venezia. C'era un vento che io non so descrivere, ma bisognava, presente come quando si tengono sui maniglioni per la Bora a Trieste. Sì. Ecco, più o meno quello era il vento, perché bisognava tenersi assolutamente. Se si usciva bisognava tenersi a qualcosa, camminare lungo i muri. Poi non è stato più possibile uscire,
partire assolutamente, perché era a rischio la vita di chi pensava di uscire in quel momento. Allora, non so se riesco, Barbisan, la interrompo solo qualche istante, perché ricorderete quanti ci seguono da questa mattina alle 7, ho trovato un altro video, questo sempre dell'assessore Bottacin, però, di quell'immagine incredibile del traghetto alla deriva, perché aveva portato con sé una bricola. Facciamolo vedere, Fabri, scusa, dal computer. Questa è un'immagine postata pochi istanti fa dall'assessore Bottacin, e qui c'è tutta la conferma di quello che raccontavamo questa mattina, cioè di questo traghetto. Guardate che potenza che ha il vento, il mare in tempesta di fatto, perché così lo possiamo definire, e il traghetto viene spinto lontano dal suo ormeggio. Prego, Barbisan. No, volevo raccontare questa cosa che può anche far capire bene cosa si viveva in quei minuti. Alcuni consiglieri regionali erano partiti con una prima barca che sembrava poter partire, ma si sono resi conto che a Piazzale Roma non potevano sbarcare e da nessun'altra parte potevano sbarcare, sono rimasti a girare in Canal Grande in una situazione di estrema difficoltà per molto, perché non potevano neanche più riormeggiare a Palazzo Ferrofini e non potevano sbarcare a Piazzale Roma, e tutti gli altri pontili erano inagibili, ballavano in una situazione, in un modo che non permetteva di fermarsi da nessuna parte. Quindi questi poveri consiglieri sono anche rimasti nel motoscafo per molto tempo in attesa che si attraversasse la marea, una situazione messi in pericolo, perché il primo istinto è stato quello di partire dal Consiglio, ma poi la marea è entrata in modo rapidissimo, in 20 minuti. Allora, Barbisan, leggo il comunicato, così lo possiamo definire, di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. Venezia è in ginocchio, la Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l'intera città e le isole. Siamo qui con il Patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno, ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti per superare queste giornate che ci stanno mettendo a dura prova. Pochissimi minuti fa il post di Luigi Brugnaro, che vedete al fianco del Patriarca Francesco Moraglia, che saranno in conferenza tra un'ora e mezza e la seguiremo in diretta, guardateli, con gli stivaloni, la salopette, entrambi. Ancora qui Brugnaro, la cripta che è allagata, giusto, direttore? Sì. Riferisco correttamente, e insieme al Patriarca l'hanno visitata poco fa. Queste le immagini, ve le mostriamo ancora una volta. Ieri avevamo raccontato degli effetti della prima acqua alta di queste ore e danni di nuovo alla Basilica. Immaginate, dopo quello che è successo questa notte, quale possa essere la condizione di un patrimonio come questo. Ferdinando, il procuratore di San Marco, il professor Pierpaolo Campostrini, ha lanciato ancora una volta un appello già lanciato da anni perché San Marco venga difesa adeguatamente. Purtroppo questi appelli sono rimasti inascoltati e ancora una volta la Basilica è andata sotto. Quando si potrebbe, dice il professor Pierpaolo Campostrini, senza interventi troppo radicali o troppo impegnativi, mettere almeno la Basilica di San Marco al riparo dalle acque alte. E finora anche qui, finora tanti annunci, tante promesse, ma non è cambiato un bel niente. Segnalano, dice Marta Marangone, anche gravi danni alla storica libreria La Toletta, che per la prima volta nella sua storia è andata sott'acqua. Tra poco vediamo se riusciamo ad avere foto, immagini, collegamenti. Questa è l'immagine postata poi dal sindaco nella notte, quando il mondo ha scoperto di fatto che un vaporetto era stato scaraventato sulla riva e probabilmente contro il ponte, perché rispetto a questa immagine ci sembra sia in realtà ancora più vicino, no? E tre sono stati affondati. Sì. Cosa? No, a proposito della libreria La Toletta, che è una libreria storica di Venezia, ma credo che sia una delle poche rimaste. C'era la Mondadori che hanno chiuso, è arrivato, se non sbaglio, Gucci o Louis Vuitton, quindi altro centro culturale di Venezia che
che è sparito, e la libreria di Filippi, che è un'altra libreria storica, ha chiuso per gli stessi motivi, e quindi voglio dire, anche dal punto di vista culturale è una città che si è, a prescindere dalle acque alte o basse, impoverita tremendamente nell'indifferenza generale. Barbisano, abbiamo scoperto che si riunirà alla provincia di Treviso il Consiglio regionale, proprio perché non è agibile, c'è 1 metro d'acqua nell'aula del Consiglio. Non sarà agibile ancora per molto la sede del Consiglio regionale. Voi potete immaginare i cavi elettrici, le telecomunicazioni, i computer, i banchi che sono tutti di legno, non so quando e come verranno salvati, speriamo presto, però siamo in pieno bilancio ed è impossibile, diciamo, praticare il consiglio, ma credo, non so, io non faccio stime, ma almeno per alcuni giorni sicuramente. Domani siamo alla provincia di Treviso, che anche logisticamente è vicino al casello di Treviso Nord, c'è il parcheggio, c'è una sala consiliare anche nuova e quindi dà la possibilità di ospitare il Consiglio regionale, un grande sforzo dal punto di vista logistico e dal punto di vista dei mezzi, perché trasportare mezzo Consiglio non sarà semplice, però noi vogliamo insomma dare seguito a quello che è il nostro impegno di chiudere questo bilancio nel tempo più breve possibile. Credo che la catastrofe alla quale è andata incontro Venezia meriti anche delle risposte dal punto di vista della regione e del bilancio molto fattive. Grazie Barbisan. La ringrazio. Grazie a Riccardo Barbisan, consigliere regionale. Allora, adesso è difficile la condizione, ci dispiace, e stiamo attendendo il collegamento anche con il secondo zaino. Tra poco Ernesto Pancin dell'Associazione Esercenti Pubblici di Venezia, quindi la vita commerciale, la vita lavorativa di quelle che vi abbiamo documentato con Filippo Fois finché abbiamo potuto, finché l'acqua non ha danneggiato, e speriamo non irreparabilmente, e che si riesca a ripristinare la nostra telecamera allo zaino. Vediamo il Paron laggiù in fondo, il campanile di San Marco in queste immagini. Allora, chi ha aggiornamenti? Maier, va bene, adesso richiamiamo, fateci sapere voi, noi siamo qui in attesa di video, immagini, collegamenti in diretta, e qua ci scrivono in tantissimi le immagini da Chioggia, c'è scritto Renzo Bullo, adesso anche Gabriele, non so se avete già fatto vedere, mi mando lo stesso questo video. Ora appena io potrò mai staccare da queste immagini vi mostreremo le ali Laguna, un altro di questi lancioni probabilmente danneggiato, nel video che ci ha inviato il nostro telespettatore. Diteci voi. I disagi delle migliaia di turisti che ogni giorno affollano Venezia. Oggi chi doveva per esempio raggiungere la ferrovia oppure l'aeroporto Marco Polo non l'avrà potuto fare, quindi avrà perso l'aereo. Ci saranno grossi disagi anche da questo punto di vista, e quindi anche questo credo che daremo anche stasera conto di quello che sarà accaduto anche durante Focus e durante i programmi e i telegiornali di Antenna 3. C'è Pancini al telefono? Sì. Pronto Ernesto Pancini? Sì, pronto. Ecco qua, intanto ho recuperato il video di Giuseppe, mi dia qualche istante, vediamo se riusciamo a farlo vedere che succede qua, perché l'inquadratura è così. Vabbè, adesso eccolo qua. Mi scusi, ma noi dobbiamo vivere delle segnalazioni dei nostri telespettatori. L'ali Laguna, guardate, io non so se è alla deriva anche questo, evidentemente. Fabri, c'è audio? Sentiamo cosa dicono. C'è un lancione contro l'imbarcadero. Sì, è contro l'imbarcadero. Guardate l'impatto, è questo momento, sì. Lancione Ali Laguna contro l'imbarcadero alla deriva proprio, alla deriva. No? Non c'è nessuno a bordo. E guardate che velocità, con che velocità. Strappato dagli ormeggi. È impressionante, anche perché certo non è un'imbarcazione leggera questa. Guardate ancora questo video.
documentato da un telespettatore, ce lo ha fatto arrivare pochi istanti fa, lo riproponiamo. Momento dell'impatto, l'ali Laguna si tengono, come vedete, si tengono stretti all'imbarcadero. E poi va. Allora, Pacini, buongiorno. Abbiamo sentito tanti commercianti fino ad adesso, finché il nostro Filippo Fois era in diretta. Qual è il commento che si sente di lasciare lei dopo tutto quello che abbiamo visto e che stiamo vivendo? Guarda, ho visto gente piangere di disperazione. Questa mattina sono venuto in ufficio a tutti i costi, mi sono tirato su, levato le scarpe e tirato su i pantaloni e sono arrivato in ufficio perché dovevo coordinare tutta una serie di cose per le nostre aziende. La situazione è veramente grave, per non dire gravissima perché noi siamo abituati all'acqua alta, però all'acqua alta che possono arrivare massimo quando sono eccezionali 1,40 m. Questo è uno tsunami. A un metro. Prego? No, dico, è uno tsunami questo, no? A 1,90 m non c'è salvezza. Siamo andati sotto con arredi, con macchinari, cioè abbiamo aziende che io non so se riusciranno a riaprire ancora. Quella che vedete è un'abitazione di Pellestrina, intanto lo dico, con i giocattoli, tutto, le suppellettili, una bambola, le scarpe, i detersivi, tutto Ragazzi, allagato il piano sotto. Qui stiamo parlando di un'economia e di posti di lavoro, non stiamo parlando delle foto dei turisti che fanno quando c'è l'acqua alta, qui stiamo parlando che è in ginocchio perché in caso di Prego, scusi, era un errore. Allora, sto dicendo che qui è in ginocchio una città che è abituata, come sempre, dopo un'acqua alta, a rimboccarsi le maniche, a riaprire e andare avanti. Qui un'acqua alta come questa che è stata devastante perché sia il vento sia l'altezza della marea è andata oltre ogni ragionevole previsione e quindi francamente non ho parole. Io spero solo che non mi faccia dire bestemmie perché non si deve fare, ma quei signori che sono a Roma a fare niente si impegnino e vengano qui in città a capire che cazzo sta succedendo. Ha perfettamente ragione. Perché altrimenti andiamo noi a Roma. Sarebbe ora che diciamo che ci fosse qualche protesta eclatante, forse adesso... No, mi scusi, qui non si tratta di proteste, io non voglio protestare, voglio i fatti. Ho capito, ma siccome perché io sono stanco di vedere della gente, dei politici a Roma che fanno sempre sorridenti e che ci dicono e che ci raccontano balle e poi non arriva nulla. Capito, qui abbiamo dei danni, abbiamo gente in ginocchio, gente che non sa più se avrà un lavoro. Appunto, Pacini, sono Baccialli, stavo dicendo che siccome finora non si è mosso un dito per tutelare il lavoro dei commercianti veneziani e la comunità veneziana, dico sarebbe ora che qualcosa cambiasse perché i signori, come lei diceva a Roma, si dessero una mossa e si decidessero a intervenire e a dare le risorse necessarie che hanno sempre negato. E a proposito, volevo chiederle, io non ricordo se in altre circostanze meno gravi di questa ci siano stati dei risarcimenti danni per chi ha subito queste calamità a Venezia.
Guardi, non ci sono mai stati dei risarcimenti. Non ci sono mai stati, credo ci siano stati dopo l'Acqua Granda del 66 qualcosa c'è stato nel 66, dopodiché non c'è stato nulla di significativo. No, perché siccome voi e noi tutti, anch'io vivo a Venezia ancora per poco, perché me ne stavo andando anch'io e me ne sto andando per queste ed altre ragioni, ma siccome noi paghiamo le tasse, cioè in questi casi, non essendo stati per tutti questi anni difesi adeguatamente con tutte le tasse, con tutti i miliardi che sono stati investiti in questa opera faraonica che ancora non funziona, io credo che avremmo diritto a un minimo di rispetto, no? Quindi a qualche indennizzo, soprattutto parlo per chi ha delle attività commerciali al pian terreno, perché i negozi sono al pian terreno a Venezia, bar, ristoranti, negozi di ogni genere, come lei ricordava giustamente, distrutti e devastati. Dottor Bazzali, qui io stimo ma per difetto che qui stiamo parlando di miliardi di euro. Sì, certo. Qui stiamo parlando di miliardi di euro. Sì, stiamo parlando diciamo l'unica vita rimasta a Venezia è quella delle attività commerciali. Ci sono le attività di ristorazione, bar e quant'altro, ma anche laboratori artigianali piuttosto che altro, che hanno perso tutto o hanno avuto danni ingentissimi. Io francamente non iniziare quantomeno a far riaprire le aziende, metterle nelle condizioni di ricominciare a macinare lavoro, e comunque ricordiamoci che le nostre aziende danno lavoro a decine di migliaia di persone, quindi la popolazione di Venezia e della terraferma, che è un unicum, lavora perché c'è Venezia aperta e funzionante. Certo. E famiglie, decine di migliaia di famiglie, centinaia di migliaia di persone lavorano perché c'è Venezia. È verissimo. Prendiamone atto e cerchiamo di tutelarla, sta città, e tutelare le imprese. Falcini, è stato chiarissimo il suo sfogo, io credo che lo abbia percepito molto bene la popolazione, vi siamo vicini, quello che noi possiamo... Mi creda, mi sono trattenuto molto. Sì, ma la comprendiamo e io sottoscrivo ogni virgola di quello che lei ha detto. Ecco, se posso approfittare dell'occasione, noi stiamo già dalle prime ore di questa mattina, e ho anche via Facebook, invito tutte le imprese della città a chiamarci perché apriremo un fascicolo per ogni azienda per documentare i danni, giusto? Per individuare i danni dell'acqua alta, dell'acqua. Quindi se volete mandare in onda il numero della nostra associazione, che lo dico piano così magari qualcuno, comunque è la AEPE, ancora Associazione Esercenti Pubblici Esercizi di Venezia, e il numero di telefono della segreteria è 041 5200 119. Ripeto, ora, aspetti 041, Falcini, infatti ripetiamolo, allora 041 52 sì 00 119. 119. Allora noi cercheremo di ripeterlo più volte nel corso della mattinata, quindi lei dice a tutti i commercianti, allora documentate, preparate... cioè tutti gli imprenditori della città, esercenti di ristorazione, bar e quant'altro, commercianti, artigiani, chiunque, noi siamo a disposizione per aiutarli per fare questo
per aiutarli per i danni. Guardate le balaustre crollate, qui lo abbiamo visto più volte, i muretti, non avete idea, impressionante. Credetemi. Allora Pancin, grazie davvero, avesse aggiornamenti noi siamo a disposizione perché siamo in diretta tutto il giorno, quindi siamo qui per voi, per i cittadini di Venezia, di tutte le zone colpite, per il Veneto e come sempre. Grazie davvero e un abbraccio forte. Grazie per quello che fate. Grazie Pancin, è importante il vostro lavoro da adesso in poi soprattutto, e ora ricorderemo anche il numero di telefono e ai commercianti, gli imprenditori, fateglielo sapere, bisogna documentare tutto, e poi ovviamente per ogni impresa, ha detto Pancin, sarà elaborato un documento sui danni subiti. Allora stacco un attimo solo ancora queste immagini per farne vedere altre. Questa è un'altra foto, ce la fa avere Daniele Sorrenti dalla pagina di Repubblica, il Patriarca e Luigi Brugnaro insieme in piazza San Marco pochi minuti fa, dopo la visita ovviamente nella cripta che vi abbiamo già fatto vedere. È irraggiungibile, non riusciamo a contattarlo, ma d'altronde come un forsennato gira per mostrare il più possibile della città. Fabri, questo è il video di prima, appena arriva... No, non è il video di prima? Sì, l'intervista. Volevo cercare di far sentire questa intervista, direttore, che credo abbia raccolto Lorenzo Maier. Vediamo... Lo sanno? Sì, che cosa dica in video, dica cosa come che si può vedere a casa tua. Digami. Qui su un ginocchio, guarda, non sono neanche piangere, ma per piangere, qui su un ginocchio qua. Boh, aspetta. Su un ginocchio. Aspetta. Con la casa che sì. Aspetta. Guarda, cugini, aspetta. Questa è la seconda. Mamma mia. Ho perso tutto, ringraziamo il Comune di Venezia. Tutto mi segano, anche tutto, tutte le finestre. Tutto, vergogna. Posto, dica. Posto, chiudo. Chiudi. È la rabbia, no, dei cittadini, adesso esploderà nuovamente. Perché... sì, per forza, anche perché lo vedete sono arrabbiatissimi, d'altronde queste sono le condizioni meteo allo stesso tempo, ma la rabbia è tantissima. Cerchiamo un altro video, io non li abbiamo visti prima, quindi li guardiamo insieme. Altro punto sempre dell'abitazione, guardate, ci sarà più di un metro di acqua anche in casa, guardate, distrutto completamente il piano. Nel video, eccolo lì, lo vedete molto perché ovviamente è molto più alto, a 190, quasi 187 centimetri. Allora Gabriele da Mestre ci scrive invia un video, mi è stato mandato da amici di Pellestrina, lo stiamo dicendo da questa mattina molto bene con Lorenzo Maier, è isolata, centinaia di famiglie senza riscaldamento, senza luce, non hanno la possibilità di liberare le proprie abitazioni dall'acqua, non si può neanche raggiungere, i nostri inviati stessi volevano ovviamente arrivare a Pellestrina, ma non si può raggiungere, non è collegata in questo momento, solo l'esercito probabilmente lo può fare, e lo dicevamo poco fa. Chiedono pompe a motore per liberare l'acqua dalle case, sono disperati, ma questo appello lo possiamo solo registrare e comunicare a tutti in questa nostra diretta straordinaria. Altre immagini da Pellestrina, guardate, questa è Pellestrina, sì, questa è Pellestrina e questa è la condizione dell'isola pochi istanti fa, pochissimi istanti fa, nelle fotografie che ci fa avere Lorenzo Maier. Se riusciamo torniamo a collegarci con lui, altrimenti diamo un altro flash solo da Trieste in attesa di poter ristabilire il collegamento con lo zaino di Venezia. Purtroppo anche noi abbiamo subito un danno ed è notevole e speriamo di risolverlo nell'arco di breve tempo. Anche Luciano Sandonati, do un'indicazione Nicola, appena possibile proviamo a sentire il consigliere regionale Sandonà. La protezione civile al lavoro a Pellestrina, guardate, questo
Abbiamo notizie di foils purtroppo è danneggiato lo zaino e quindi abbiamo preso anche noi l'acqua e quindi attendiamo di poterlo ripristinare con la prima pioggia ricominciata quando eravamo in diretta. Purtroppo lo zaino ha subito un danno e quindi attendiamo di ripristinare il collegamento. Tra l'altro vi ricordo, sono le 10:47, diamo uno sguardo anche mentre torno sulla diretta degli amici di Stefano De Nicolo di Local Team. Vediamo l'aggiornamento del centro Maree. Cosa dice adesso? Immagino ovviamente sia scesa, 136, quindi è scesa e di molto, il picco appunto lo dicevamo era 10:30. Sentiamo l'audio. Tante notizie che abbiamo preso questa mattina. Una di queste è anche un simbolo forte spostato in Consiglio regionale, cioè la sede sarà la provincia di Treviso. A Sant'Artemio. A Sant'Artemio, nel momento in cui c'è una manovra regionale da approvare e che dice il vicepresidente della regione Forcolin probabilmente dovrà adesso stanziare anche i primi fondi per l'intervento che riguarderà Venezia. Allora, guardate il disastro che c'è a Venezia, tra un'ora la conferenza stampa che seguiremo in diretta con Ilaria Marchiori del governatore Zaia, ci sarà anche il patriarca, ma solo un flash da Bernardo Gulotta e Renzo Iannacone. Torniamo a Trieste, sistemiamo l'immagine. Bernardo, ancora acqua lì, vedo, no? In Piazza Unità. Sì, buongiorno Ferdinando, sì, c'è acqua in Piazza Unità, ce n'è parecchia, come vedete. Io ho i piedi fondamentalmente tutti immersi nell'acqua e qui è ancora bassa, perché se me ne vado più indietro, a ridosso dell'ingresso della prefettura, l'acqua è molto più alta, mi arriva sicuramente all'inizio del polpaccio. Questa è la situazione attuale, non sta piovendo a Trieste, l'acqua però rimane molto alta in questa zona della città, siamo nel pieno centro, poi più in Piazza Unità, davanti al municipio, prefettura e Palazzo della Regione. Poco più alla mia destra c'è la via, una delle vie che maggiormente ha subito questa mareggiata, questa pioggia, cioè via Cadorna, dove i mezzi sono all'opera proprio per cercare di dare una mano sia alla viabilità che alla situazione dei tombini, che a questo punto non drenano a dovere. La nostra diretta poco fa si è conclusa da davanti al Teatro Verdi, quindi veramente a 100 metri dalla mia postazione, in questo caso però alla mia sinistra, dove eravamo in diretta con Sveglia in città, e anche lì, proprio antistante il Teatro Verdi, c'è una situazione di allagamento piuttosto importante. In questo momento però, come dicevo, la situazione meteo si sta migliorando, perché non sta piovendo e il cielo tutto sommato, nonostante sia una situazione di cielo variabile, sembra dare qualche scampolo di miglioramento e quindi non nuvolosità in arrivo, bensì qualche schiarita. Restano però i disagi, soprattutto in queste zone allagate della città, sia per i pedoni, che sono costretti a lunghi giri per raggiungere punti altrimenti facili da raggiungere, ma soprattutto per le auto. Alle mie spalle le rive che vedete sono aperte, non c'è una situazione di blocco stradale, ma il traffico è molto congestionato. Bernardo, l'ultima cosa, ad avere un flash, torniamo a Venezia. Cosa dicono le previsioni? Cioè peggiora o rientra adesso quest'acqua? No, rientra soprattutto questa sera per poi migliorare domani. C'è un altro peggioramento però nel fine settimana. Chiaro, benissimo. Grazie a Bernardo Gulotta e Enzo Iannacone da Piazza Unità a Trieste. Anche lì la situazione è questa. Torniamo alle foto che ti chiedo, Fabrizio. Pellestrina ancora con il nostro Lorenzo Maier. Appena possibile lo sentiamo, ma andiamo alle prime immagini che vi possiamo mostrare dai nostri inviati con Nicola Marcato da Jesolo, e sono queste. Guardate, questa è la spiaggia. Marcato è a Jesolo, ci sono tantissime immagini. Questa è la condizione, adesso vi facciamo vedere altro in queste fotografie scattate da Nicola Marcato pochi istanti fa, dopo aver invaso altri tratti ovviamente della costa, compresa via Bafile, l'abbiamo detto, l'acqua è arrivata
fino a via Baffile. Questa è la situazione di Jesolo. Allora Lorenzo, torniamo con gli aggiornamenti da Pellestrina, faccio vedere l'ultima foto da Jesolo, intanto poi continueremo a scorrerle. Lorenzo, allora, irraggiungibile l'isola? L'isola è irraggiungibile in maniera davvero, deve fare un percorso che di là ad ostacoli semplifica le cose. Comunque la notizia che vi possiamo dare è che abbiamo raccolto pochi minuti fa è che dovrebbero arrivare delle pompe aggiuntive portate direttamente da dei gruppi della Protezione Civile di Pellestrina che sono stati mobilitati. Chiaro, intanto vediamo le cabine a Jesolo, guardate, divelte, sradicate, spostate dalla furia del mare. Vai Lorenzo. Dicevano appunto che voi avete giustamente molto ben fatto vedere in diretta la richiesta di pompe aggiuntive, questo perché qui queste che sono qui non funzionano, sono tutte disattive, l'acqua sta continuando a crescere e c'è anche l'appello del delegato del sindaco alle isole Alessandro Starpamanca, che è qui sul posto e che dice che ci sono delle persone in pericolo. In pericolo? Cioè? In pericolo, sì, perché appunto non sanno, come dicevo prima, non si sa bene dove poterli ricoverare in uno spazio sicuro. Molti anziani non vogliono abbandonare la propria casa perché c'è tutto quello che hanno, per cui è anche difficile convincerli per ragioni di sicurezza a dover lasciare quello che loro hanno, perché cercano in tutti i modi, per quanto possibile, di riparare l'acqua dalle case. Chiaramente è come cercare di svuotare il mare con un secchiello, però è difficile farlo capire qui alle persone. Posso aggiungere che c'è anche molta purtroppo sfiducia nello Stato, nelle istituzioni, perché qui purtroppo c'è un precedente che non è legato all'acqua alta, ma a una grossa calamità, una tromba d'aria che c'era stata nel 2010. Ah sì, dunque, certo. Giustamente i cittadini ci hanno fatto notare che all'epoca arrivò anche in elicottero l'allora capo della Protezione Civile Bertolaso, credo anche il Presidente del Consiglio del tempo, e vennero promessi dei rimborsi che non sono mai arrivati. A 9 anni di distanza non hanno avuto neanche un euro, nonostante i cittadini avessero fatto regolare richiesta presentando le fatture e la documentazione, per cui c'è assoluta sfiducia e rabbia rispetto alle istituzioni e anche del fatto di poter ricevere da loro un aiuto. Ecco, questo è anche un precedente che probabilmente per i colleghi che stanno lavorando da altre postazioni sarà utile chiedere forse anche alla conferenza stampa che ci sarà nella seduta. Tra poco, tra un'ora, la seguiremo in diretta. Intanto qui Lorenzo, ovviamente torniamo a collegarci con te appena possibile se hai altri aggiornamenti. Qui Murazzi, diciamo, la difesa di sabbia che viene ogni anno creata appunto per tutelare la spiaggia, per tutelare le cabine che restano, gli stabilimenti, prima in larga parte era stata smangiata dal mare, l'avete visto, qui invece si salva nel punto che ora riprende e ci fa avere Nicola Marcato, inviato a Jesolo per documentare quello che è successo anche sul litorale, che come avete capito, oltre purtroppo alle 2 vittime, una vittima diretta conseguenza di quello che è successo stanotte, oltre ai 3 vaporetti affondati, le decine di barche affondate, le decine di gondole danneggiate per sempre, la Basilica di San Marco, gli incendi, insomma ce ne sono tantissime di cose, difficili ricordarle tutte quante. Anche il litorale ha la sua parte di danni, come ogni volta in questi casi. Queste ancora le fotografie di Nicola Marcato, le vediamo tutte insieme. Un altro video, vediamo qui cosa documenta il mare che si ritira, ma come vedete ha raggiunto tutta questa parte interna, come si vede dal residuo di acqua ancora presente dopo questa nottata tremenda. Argine per dar conto di quello che sta accadendo attraverso mail, sms, whatsapp eccetera. Noi ovviamente facciamo quello che dobbiamo fare. Questo messaggio di un marito e moglie
che hanno un banco in stazione solitamente zona alta, ma ovviamente stanotte dicono non ci siamo salvati nemmeno noi, grande solidarietà a tutti i veneziani, ma in particolare al titolare dell'edicola delle Zattere, che conosciamo bene, che purtroppo è stata proprio sradicata dalla furia degli elementi e non c'è più. Io non ho visto dove sia finita, non so se è stata... probabilmente in acqua, è quella che abbiamo mostrata prima, no? Mostrato prima, sì. Davanti all'imbarcadero delle Zattere, quindi adesso la trovo di nuovo. Sì. Questo invece credo che sia un racconto di Nicola Marcato, fai sentire? Argine del Loncon, campagna Gianni Bassetti. Allora, in fondo la riga di Pioppi per entrare da Tito Gianni Bassetti, mi giro in così, le case sotto il ponte Maranghetto per andare all'Happy Days, la strada sotto Argine e qui una bella falla di 25 metri, 20 metri, l'acqua che passa sopra la stradina demaniale. Qua corre fino verso il ponte Marango, ponte delle Bilance, quello chiuso. Allora questo è importantissimo perché l'erosione dell'Argine di cui ci ha parlato questa mattina l'assessore Bottaccini in diretta, quindi questo è un danno. Campagna Gianni Bassetti. Allora. Possiamo dire che ha ceduto, ma di fatto è un episodio grave che è tra quelli che aveva subito detto l'assessore Bottaccini in diretta. Ringrazio Sara, avevamo detto che era Jesolo, invece poco fa abbiamo mostrato Caorle, la Madonnina e la Scogliera. Grazie Sara, d'altronde siamo invasi di video, non facciamo neanche il tempo a volte a leggere la località, oppure ne arriva uno immediatamente successivo che vogliamo mostrare il prima possibile. Un albero... Concordia Sagittaria, quella dell'Argine. Questo era Concordia Sagittaria, sì, quella Concordia Sagittaria. Questo, un albero caduto al suolo per la furia del vento, ecco un altro che invece ha distrutto completamente questa Renault Laguna Station Wagon, lo vedete? Più che altro la Fiat Panda a fianco, distrutta, schiacciate completamente dalla furia del vento che ha fatto abbattere questi alberi nella nottata. Se fosse stato all'interno qualcuno avrebbe perso la vita. Purtroppo, come è accaduto a Feltre, di fatto un anno fa durante Vaia. Allora, altri video, vediamo, sono altri 40 almeno da far vedere, io scorro rapidamente. C'era un link, eccolo qua, Garavello ci fa sapere, credo il primo commento del Patriarca, che tra un'ora, meno di un'ora, sarà con Brugnaro e Zaia in conferenza stampa e noi siamo in diretta. Dopo questo disastro? Amarezza, il pensiero primo per i veneziani, l'80% delle città sotterranee, ai piani inferiori, ai primi piani e ai piani terra, un pensiero ai miei veneziani, tanta vicinanza, chiesto alla Caritas che si attivi in tutti i modi possibili, rendo disponibile anche i fondi di emergenza per la carità che quando dovessero essere richiesti in modo motivato saranno a disposizione soprattutto delle persone fragili. Io penso a quelli che dormono per strada, quelli che non hanno ritrovi. Ecco, io auspico che le nostre parrocchie si renderanno disponibili anche per l'accoglienza, la prima accoglienza. È a contatto con le istituzioni? Che cosa chiede in particolare al governo, alle autorità centrali? Il sentimento dell'amarezza è anche legato al fatto che io ho già parlato col sindaco che stanotte era in giro a cercare di coordinare gli interventi, ho parlato con il prefetto, ho anche sentito il governatore Zaia tramite telefono. Ecco, tanta amarezza nei confronti di un silenzio centrale. Ogni anno Venezia è provata, il 29 ottobre dell'anno scorso, un fenomeno di questa entità, un fenomeno di allarma sul quale ci eravamo soffermati molto.
interrompiamo più che altro perché non si sente molto bene quello che dice il Patriarca, che ricordo tra un'ora, meno di un'ora ormai, sarà in diretta perché il governatore Luca Zaia, il capo della protezione civile, l'ingegner Dattilo, comandante dei Vigili del Fuoco, il sindaco Brugnaro saranno in diretta dal centro della protezione civile, l'unità di crisi di Marghera. Rivediamo Filippo Fois. Tra le calli, Filippo, abbiamo avuto allora purtroppo dei problemi tecnici. Sappiamo. Sì, abbiamo avuto dei problemi tecnici dei quali ci scusiamo, ma stiamo lavorando in condizioni molto particolari. Abbiamo bisogno di te. Siamo arrivati quasi a ridosso di Piazza Sì, noi siamo arrivati quasi a ridosso di Piazza San Marco nel frattempo. Lo scenario che ci si è presentato durante questo periodo di passeggiate è quello che vi abbiamo raccontato prima, solamente che è moltiplicato per 10, 100, per migliaia di persone che poi lavorano nel settore della ristorazione e del commercio. Qui dove vedete che l'acqua è altissima, oramai non è rimasto più nessuno. In centro abbiamo incontrato tantissimi negozi chiusi in cui oramai si è salvato il salvabile e per il resto purtroppo non c'è più niente da fare, per cui molti esercenti e molti negozianti hanno lasciato l'attività nella quale presumibilmente hanno trascorso la nottata per cercare di fronteggiare quest'acqua alta eccezionale. Da altre parti invece abbiamo visto che si continua a lavorare con le pompe, chiaramente un po' dappertutto continuano a parlare di danni ingentissimi, ma questo oramai non è più una novità. L'acqua alta sta lievemente scendendo, per quella che è la nostra impressione. Il picco massimo è stato raggiunto, non ci sono state sorprese questa volta, nel senso che ci si è fermati così come era stato previsto. Purtroppo per molti è significato andare nuovamente sotto con il negozio o con il bar, per altri invece è significata almeno la salvezza per questa seconda parte. Poi non so se voi avete anche detto del fatto che ci sono 2 edicole che sono addirittura si sono staccate dalle fondamenta e sono finite in acqua. Noi tra poco entriamo in Piazza San Marco dal lato della piazzetta dei Leoncini. Come sapete la situazione a Piazza San Marco è particolarmente grave, si tratta tradizionalmente di una delle zone più basse di Venezia. C'è stato un sopralluogo poco fa da parte del sindaco Luigi Brugnaro assieme al patriarca Moraglia, di cui trasmetteremo poi la conferenza stampa. Noi adesso assieme a Sandro Ponchio facciamo il nostro ingresso in una delle zone più basse e più delicate di Venezia. Eccoci. Siamo arrivati in Piazza San Marco. Ieri vi avevamo raccontato come anche con la prima acqua alta, quella di ieri, i danni fossero stati ovviamente molto più lievi rispetto a quelli che ci sono stati stanotte, ma comunque importanti. Qui è attivo un impianto di pompe che getta l'acqua all'esterno, ma quando si superano gli 80-85 centimetri purtroppo diventa inutile, per cui bisogna mettersi in moto a forza di secchiata, ecco, detta proprio. Sì. Allora, Brugnaro ha scattato una fotografia insieme al Patriarca proprio pochi minuti fa. Io non so se sia ancora davanti a San Marco, anche perché d'altronde deve raggiungere Marghera, perché alle 12 è in diretta la conferenza stampa con Zaia. Però vediamo se è lì. Ma soprattutto a questo punto, visto che siamo lì, io mi avvicinerei e proverei a raggiungere la cripta a questo punto per mostrarla a tutti quelli che ci seguono, che è un'altra immagine simbolo, oltre a quella del vaporetto, chiaramente, di questo disastro. Scusami, ti interrompo ancora per qualche istante perché Lorenzo Maier ci aveva inviato un'altra foto importante, ed è questa, Fabri, che è il solaio che ha ceduto, di cui ha parlato questa mattina a Pellestrina sempre Lorenzo Maier, quindi chiaramente una situazione pericolante. Ora cerchiamo di nuovo l'immagine dell'edicola che citavi, la mostriamo ancora una volta. Vai Filippo. Eccoci, allora qua c'è un primo ingresso, anzi a dire la verità questa è alla tua sinistra Sandro, è l'uscita dei visitatori che fanno il giro della Basilica. Naturalmente è tutto chiuso, adesso proviamo a raggiungere l'ingresso della Basilica. È una situazione tra l'altro irreale, quella che abbiamo visto poco fa per strada. Generalmente sono strade che anche in questo periodo dell'anno brulicano di turisti, e invece c'è pochissima gente in giro, è tutto chiuso ed è forse una delle immagini, tanto quanto le altre che vi abbiamo
fatto vedere più significative di come... Ah, ecco, vedete, c'è un... Adesso ci informiamo, ma vediamo che l'accesso alla piazza è vietato. È stato circoscritto. Vabbè, Sì. ma noi potremo passare, immagino. Io credo di sì, più che altro non so se mi aiutano le gambe, cioè non sono abbastanza alto forse da arrivare fino in fondo. Adesso ci proviamo un istante. Vediamo, poi soprattutto ci informiamo con... Complimenti anche a Sandro Ponchio. Bisogna fare i complimenti anche a Sandro Ponchio che con questa grossa difficoltà dell'acqua alta riesce a tenere stabilissima la telecamera. È un veterano. Era già stato anche con me Ponchio. Allora, quella precedente. Sì, esatto. Allora, voi vedete che c'è questo nastro, però noi vediamo che è pieno di turisti e vedo anche qualche collega che si sta girando per la piazza, per cui noi crediamo di non fare un torto a nessuno se passiamo al di là di questa barricata. No, l'unico torto ai tuoi pantaloni a questo punto per se reggono gli stivali. Ovviamente intanto qui abbiamo l'edicola che citavi poco fa tu, sì. O meglio non c'è più, cioè quell'edicola che probabilmente è finita in acqua ed è scomparsa, che dicevi. Credo che le edicole siano addirittura due. Credo che le edicole siano addirittura due, da quello che ci raccontavano altri edicolanti. Sì, una è che si trovava alle Zattere e sarebbe, io uso il condizionale, sarebbe arrivata alla Giudecca, quindi dall'altra parte del canale. Che è quello enorme in cui passano anche le navi da crociera, naturalmente, per cui ha fatto anche un bel po' di strada. Dunque, allora noi siamo arrivati all'ingresso della Basilica, vediamo che è tutto transennato. Filippo, ancora solo qualche istante, il computer, local team in diretta. Allora è arrivata la chiatta che dicevi tu, direttore, cioè probabilmente il sistema per recuperare questo vaporetto non è stata l'attesa della punta massima di marea perché era alle 10:30, adesso sta scendendo, ma si utilizzerà questo camion gru per... immaginiamo spostare, e lì poi bisogna vedere anche i danni che crea o ha già creato alla riva e valutare, ma teniamo monitorata anche questa situazione che non è molto distante da dove ci troviamo adesso, con tutta la strada che hai fatto, Filippo. Vedete, ecco, è il ponte danneggiato, esatto, che è quello che immaginavo, se non si fosse messo davanti l'uomo. Grazie, ecco, si è spostato, ci sentiva evidentemente il danno al ponte che ipotizzavi tu, perché direttore, probabilmente spinto il vaporetto con violenza e treni sono affondati, lo sapevamo, l'abbiamo detto più volte in questa diretta, ha addirittura danneggiato anche il ponte. Questa immagine... E questo, Ferri, dà un altro esempio del livello dell'acqua alta, perché quel danno lì può averlo fatto solo la prua, e la prua adesso è bassa lassù, perché l'acqua è scesa, ma pensate che quello era quando ha sbattuto contro stanotte. E questo, allora, forse lo vediamo subito, Fabri. Allora, Nicola ha preparato per noi il video aereo dall'elicottero dei Vigili del Fuoco. Scusa Filippo, mentre tu ti avvicini ancora alla Basilica, intanto vediamo, questa è la costa, quindi il litorale, la spiaggia dopo la mareggiata, la tempesta, la bufera di questa notte. Non so se poi il video sia solo sul litorale oppure si sposta appunto anche nell'entroterra. Questo dovrebbe essere il Lido. No, il Lido. Credo il Lido, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra... Nicola, ci aiuti, questo cosa ti hanno detto? È il Lido, perfetto, grazie Fabri. E poi? Campi da tennis completamente allagati. Tutto allagato, infatti da quello che vediamo, il video girato questa mattina. In assoluta anteprima vi stiamo mostrando questo video girato dagli uomini dei Vigili del Fuoco per che sia nitido e chiaro quello che è il disastro causato dal maltempo questa notte, con 20 a 100 km/h, come ha riportato anche il governatore Luca Zaia. Vorrei che fosse Pellestrina. Questa sembra più Pellestrina. Più Pellestrina, sì, Pellestrina. Proprio le immagini che scattava tra l'altro Lorenzo Maier da quella zona. Ci sembra quella zona lì, che dicevi tra l'altro lato laguna, quindi in teoria più protetta, ma invece dove i danni sono stati moltissimi comunque. Con la gabba, impressionante.
zona di attracco dei traghetti quella. Quindi... Questo mi sembra il Lido però adesso di nuovo. Del Lido, tutto allagato anche qua, cioè allagamenti diffusissimi. Questa è Pellestrina ancora, grazie Fabri. Stacchiamo un attimo sul computer, lo puoi fare Fabri? Non so, solo per mostrare la folla di curiosi, guardate quanti sono in diretta da Venezia in questo momento a guardare le operazioni di recupero, immaginiamo che saranno comunque lunghe e le documenteremo del vaporetto. Ancora il video dall'alto. Questo mare d'inverno, dimmi Fabri. Ora il Lido, perfetto, grazie. Quello era il The Band. Questa è la Morosini, Istituto Navale Morosini, no? Vedete qui c'è un porto che è stato fatto recentemente, non pare abbia subito grossi danni. Questo è il canale che separa Sant'Elena dal Morosini, più avanti c'è lo stadio Menti, proprio un po' più avanti. Ed eccoli qua, i tanti turisti a documentare queste operazioni che saranno lunghe e noi seguiremo in diretta. Allora, Filippo, torniamo a te, dove sei giunto adesso? No, io sono rimasto ad aspettarvi qui in piazza San Marco, anche perché una piazza così vuota non l'avevo vista, o meglio era parecchio tempo che non la vedevo. Abbiamo anche potuto appurare che qui è tutto completamente chiuso, tutti gli ingressi che abbiamo visto sono sbarrati, per cui evidentemente non c'è dentro più nessuno o sono passati probabilmente da passaggi interni che a noi sono sconosciuti. Vedete dalle immagini che sta girando Sandro Ponchio come tutto sia chiuso, e vedete come l'acqua sia ancora altissima. Abbiamo detto che il picco massimo è stato raggiunto e che oramai sta calando, ma prima che cali a San Marco ci vuole veramente parecchio tempo. Tra l'altro proprio in questo momento la polizia municipale sta togliendo quegli sbarramenti che noi avevamo attraversato, che presumibilmente sono stati messi qui stanotte nel momento di massimo picco. Capita spesso poi che venga chiusa piazza San Marco. Ci proviamo a entrare alla Basilica troppo alta, come è successo stanotte. Filippo, ci proviamo? Ma io non saprei neanche da dove. Adesso proviamo allora a parlare con qualcuno dagli uffici della Curia per vedere se stanno rimuovendo, anche perché ci avviciniamo alla conferenza straordinaria tra poco. Intanto qui Ilaria ci ha inviato il video da Mestre, cioè dal ritorno credo sì, perché si è già spostata a Marghera. La marea ore 10:30, 150 cm, città allagata, era uno dei pannelli variabili che annunciava il macello che sta vivendo Venezia fino a poco fa. Allora, cosa dicevi Filippo? Vuoi provare a chiedere? Perché secondo me non possiamo non entrare per mostrare in diretta quello che è successo. Sì, proviamo a chiedere, vediamo se troviamo, perché qua il problema generalmente è sempre trovare l'addetto c'è sempre una serie di rimandi che questa volta tenteremo se non altro di saltare, e ci sono degli uffici che sono però di là nella piazzetta dei Leoncini, dove forse possono darci qualche informazione, perché qua, come vi dicevo, Filippo, facciamo al momento così. È tutto sbarrato. Allora, siccome ci spostiamo con l'altro zaino adesso a Piazzale Roma, dove c'è Ilaria Marchiori con non so se Nicoletta Rizzetto, non voglio dire un errore, adesso mi aiuterete, o Nicolò, forse con Nicolò. Allora, perché Ilaria tra 20 minuti deve essere a Marghera e quindi subito andiamo da lei, anche se ha sento Ferdinando. Degli aggiornamenti. Ilaria, ti sentiamo anche noi, vai. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Come hai detto, insomma, abbiamo i tempi strettissimi perché a breve andremo nella sede della Protezione Civile a Marghera, dove ci sarà la conferenza stampa con il governatore Zaia, il sindaco Brugnaro e la Protezione Civile, ma ci sarà anche il patriarca di Moraglia. Venezia. Scusa Ilaria, solo qualche istante, io vi volevo dire, perché stiamo vedendo le immagini. Allora, il gancio sta per collegarsi al vaporetto, sta per
agganciare il vaporetto, quindi per poi spostarlo di nuovo in acqua, e questa è un'operazione delicatissima. Allora, mentre ti ascoltiamo, continuiamo a vedere queste immagini. Vai Ilaria. Sì. Ecco Ferdinando, io non ho capito se riusciate a vedermi oppure no, perché ci sono le altre immagini del vaporetto, ma quello che vi volevo far vedere è la situazione che c'è in questo momento a Piazzale Roma, che per chi frequenta e conosce Venezia è a dir poco singolare, è deserta, non si vedono mezzi se non pochissimi, probabilmente sono quelli che sono stati messi a disposizione, i minimi indispensabili, e non c'è anima viva. Così anche, se gentilmente Nicoletta può girarmi la telecamera, così anche nel parcheggio, che solitamente Ferdinando è davvero pieno, e noi stessi sappiamo che c'è sempre coda per poter parcheggiare. Dunque, come vedete, Nicoletta, se vuoi seguirmi, come vedete la situazione qui a Piazzale Roma è deserta. Ora ci spostiamo, quello che si vede sono appunto pochi mezzi. Qui, andando poco più avanti, vediamo anche che ci sono proprio all'ingresso di Piazzale Roma i lagunari, come sempre, come tutti i giorni. Da più di un anno a questa parte, ecco, li vedete lì in fondo, e continuiamo a vedere ancora gli agenti della polizia locale qui che stanno presidiando la zona. Ma vediamo, attraverserei Ilaria, anche la strada in questo momento per andare... Potresti sì, anche incrociare Ferdinando. il sindaco Brugnaro, perché poco fa era a Piazza San Marco, ora deve raggiungere Marghera come te, e quindi può essere che passi in questi istanti mentre sei in diretta, vediamo mai dovesse capitare. Vai pure comunque. Sì, potrebbe essere. Io nel frattempo, Ferdinando, finché andiamo a vedere qual è la situazione a Piazzale Roma, dove comunque l'acqua in questo momento non dovrebbe essere alta marea, non dovrebbe essere elevata, vi volevo dire una cosa. Io ho sentito anche l'assessore comunale alla protezione civile che mi ha detto che naturalmente andranno bonificati, bisognerà fare un grosso lavoro di bonifica, perché mi diceva in acqua è caduto davvero di tutto, quindi si stavano attivando proprio anche in tal senso, perché in acqua c'era di tutto. Non potete immaginare che cosa si vede dentro l'acqua e che cosa si può anche sentire. Ma dicevo, ancora per quanto riguarda invece anche Veritas, ha diramato un comunicato ufficiale in cui dice che l'acqua potabile a Venezia è perfettamente a norma e dunque può essere bevuta e utilizzata senza problemi. Questa è una comunicazione che non so, Ferdinando, se abbiate già dato, ma che comunque è importante soprattutto per la cittadinanza. Ilaria, volevo chiederti, visto che sei vicina agli sportelli della CTV e agli imbarcaderi del 2 e dell'1, se i vaporetti hanno ripreso regolarmente o sono per ora limitati, cosa sta succedendo da questo punto di vista? Niente, purtroppo forse si è sganciato lo zaino, vediamo se riusciamo a ripristinare. Sì, vai avanti. Sì, allora per quanto riguarda, vediamo che le biglietterie CTV sono in funzione, il che significa che non avendo chiuso stanno vendendo i biglietti e continuando, e così anche ci sono, come vedete dall'insegna luminosa, Nicoletta, ecco, se gentilmente la possiamo riprendere, gli orari ci sono, i vaporetti hanno ripreso a correre. Bene, questa è una... Vedete, ci sono i vari orari anche. Questi sono gli orari dei pullman che dicevamo sono stati anche ridotti in qualche modo, e per quanto riguarda invece i vaporetti ne abbiamo visto qualcuno, non come però solitamente, perché sappiamo bene, direttore, che di solito sono molto più numerosi, mentre in questo momento non ne vediamo così tanti, ma non so se riusciate a vederlo lì in fondo proprio. Sì. Lo riuscite a vedere quel vaporetto? Sì. Lo vediamo. Ecco, e allora dicevamo, come vedete qui siamo appunto in Piazzale Roma, proprio dove ci sono gli approdi anche per i vaporetti, e si vede l'acqua che sta uscendo. Ed è, solitamente qui a Piazzale Roma non è così frequente che
che arrivi l'acqua, come insomma sappiamo. Invece adesso la vediamo. Sì. Si vede l'acqua che sta salendo. Ecco qui. Riuscite a vedere? Benissimo, certo. Senti, quando sei arrivata da Marghera... E fino a qui, vedete? Quando sei arrivata da Marghera hai visto c'erano problemi, c'erano modifiche alla viabilità, allagamenti, o a Marghera c'è una situazione ovviamente... Allora no, devo dire che No, direttore, per quanto riguarda la viabilità in terraferma era tutto regolare. L'unica cosa che mi viene da segnalare è che veramente la città è deserta. Molto probabilmente in moltissimi hanno pensato bene di evitare di muoversi il più possibile con l'auto e eventualmente di prendere i mezzi, ascoltando anche i consigli della Protezione Civile del Comune di non muoversi se non in casi strettamente indispensabili, tanto che le strade erano davvero libere, così come vi ho fatto vedere all'inizio anche in Piazzale Roma, praticamente deserto. Come potete vedere l'acqua qui sta continuando a uscire. Sì, nonostante sia in calo. Vedete? No? E sappiamo bene, sì, esattamente, nonostante sia in calo. Il vento è inferiore rispetto a ieri sera, rispetto anche a ieri pomeriggio, infatti non ce n'è al momento se non qualche lieve folata, però l'acqua che si vede uscire da qui è tanta per la zona, perché solitamente è una zona che non viene intaccata se non in casi estremi. Ecco, infatti ve lo volevo far vedere il ponte del monastero chiuso. Ah, ok. Allora, Ilaria, grazie davvero per le preziosissime... Sì, vai. Volevo dire solo una cosa, Ferdinando, una cosa che onestamente mi ha molto colpito, che naturalmente avrete visto anche nelle immagini del collega Filippo Fois, che si trova nelle zone più allagate insieme a Sandro Ponchio, però si vedono davvero dei volti disperati, c'è proprio la disperazione ma non la rassegnazione, perché come sempre ci si rimbocca le maniche e si sta lavorando intensamente, nonostante insomma la città sia in ginocchio. Questo volevo sottolinearlo, perché i volti di chi sta lavorando, di chi è stato colpito, sono difficilmente dimenticabili, cioè sono immagini che veramente resteranno. Questo volevo dirlo. Ilaria, hai fatto benissimo. Allora, grazie davvero per le informazioni importanti, soprattutto quella legata all'acqua potabile, perché è un'informazione che bisogna dare, bisogna riferire. Grazie Ilaria Marchionni. Nicoletta Rizzetto, dovete volare a Marghera, perché tra poco più di 20 minuti appunto Luca Zaia, il sindaco Brugnaro, il patriarca Moraglia e tutti gli altri riferiranno sul disastro che ha colpito la nostra regione, Venezia in particolar modo. Intanto due aggiornamenti molto rapidi. Ci sono, mi dicono, una valanga di telefonate in redazione e chiedono anche la situazione delle isole minori, dove ci sono forti difficoltà. Murano, l'ho detto Bottaccini, è una delle più colpite. Adesso vedremo un servizio di fatto realizzato da un nostro telespettatore, quindi abbiamo detto che facciamo informazione da sempre insieme, quindi lo sfruttiamo anche in questo momento. Però Fabri, Andrea e Renzo, guardiamo un attimo live, eccolo qua, perché cosa è successo? Hanno rispostato il gancio e credo che lo abbiano addirittura rinforzato in questo momento, anche perché l'attività, l'operazione è molto delicata, lo immaginerete, perché nell'agganciare la poppa, diciamo, il retro di questo vaporetto e farlo girare, ecco, non so come dirlo, girare su come un perno, probabilmente si rischia anche di farlo impattare nuovamente contro il ponte, ecco, lo vedete molto bene in queste immagini, no? Io ipotizzo che possa essere questo tipo di operazione, ma bisogna a quel punto anche allontanarlo dalla stessa impalcata, dallo stesso ponte, perché il rischio può essere di creare un ulteriore danno. Un flash, lo so, Filippo Fois, se è riuscito a entrare in Basilica San Marco, altrimenti vediamo questo reportage. Qualche secondo, allora grazie Fabri. Vediamo Marco Molin, che di fatto ha per noi confezionato, credo, insomma, o comunque ha girato un video di Burano, la situazione, ed è il nostro telespettatore Marco Molin, vediamo.
E queste, ecco, sono le situazioni in piazza, i negozi. Ecco, questa è la situazione dell'isola di Burano, che è praticamente invasa al 90% dall'acqua. Questa è una delle strade dei canali principali, non si vede neanche il bordo della riva, ecco, col rischio anche di cadere in acqua. Ecco qua, ci stiamo dirigendo verso la piazza, la via principale. Vedete, l'acqua ha lambito praticamente tutto, invaso l'isola di Burano. Si fa anche fatica a camminare con gli stivali, appena riescono a passare. Ecco qua, rifiuti che si accumulano nei canali. E le case ormai completamente, case, negozi, attività invasi dall'acqua. Eccoci qua, siamo lungo la via principale, la piazza Galuppi. Ecco, questo è il canale principale. Anche qui su Ferdi, Burano è un piccolo gioiello nella laguna, un'isola meravigliosa. Per chi non ci fosse mai stato, è quella con le case tutte colorate, no? È bellissima da vedere, ci sono tanti ristoranti, è un danno enorme per il turismo di cui quest'isola vive, cioè tutti coloro che vivono in quest'isola una volta erano dediti alla pesca, adesso si occupano, ovviamente hanno ristoranti, bar, ci sono i negozi dove vendono i merletti. Ed è una tragedia anche per loro, per Mazzorbo, che è un'altra isola, per Torcello, dove, vedete, l'acqua alta non ha risparmiato nessuno. È straordinario Marco Molin, insomma, che ha confezionato questo racconto perché lo mostrassimo. Voglio ringraziare anche ancora Sara, ci invia nuove foto di Caorle che sono di Pierluigi, quello stanotte, ma guardate bene queste foto perché c'è un particolare importantissimo. Qui cercano di stringere ovviamente alle bricole perché le barche non si allontanino e le mettano di nuovo in sicurezza. Guardate questo muretto che ha quello che si chiama in un argine un fontanazzo, quindi attraversato dall'acqua, lo vedete, e in quest'altra foto si capisce molto bene anche il danno e la violenza dell'acqua, ancora fontanazzi, lo vedete, l'acqua che passa da una parte all'altra, e probabilmente le barche, spingendo oltre la violenza dell'acqua, creano questo tipo di instabilità. Allora, tanti video, perdonateci, insomma, cerchiamo di farne vedere il più possibile, però 11:30, meno di 30 minuti alla conferenza stampa di Luca Zaia. So che abbiamo alcune interviste, non mi ricordo più. Il sindaco di Jesolo mi pare che il sindaco di Jesolo. Zoggia è quello che Zoggia. è quello lì. Lo mando da qui o tu, Fabri, che non ho capito? Lo mando io da qua. Lo mando io. Ok, mando io da qua. Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo, intercettato da Nicola Marcato. Sindaco, allora qual è la situazione qui a Jesolo? Diciamo non è sicuramente una bella situazione e sono un po' preoccupato. Preoccupato oltre per i danni che ci sono stati, soprattutto per la zona della Pimenta, la spiaggia, sono sicuramente importanti.
ma preoccupato per i prossimi giorni, perché il meteo dice che anche il prossimo giorno ci sarà tanta pioggia, ci sarà ancora vento verso l'occo e quindi con le dune che non stanno più proteggendo la spiaggia, soprattutto dalla pineta, c'è il rischio che il mare entri in città, quindi questa è una cosa che sta preoccupando a passare. Il mare è entrato in più punti della città, quali sono le zone più colpite qui a Jesolo? Ma le zone più colpite sempre le stesse, sono Cortellazzo e soprattutto la spiaggia della Pineta, quindi da Piazza Milano fino a Cortellazzo, che direi che la spiaggia ormai non c'è quasi più. L'acqua è penetrata anche in alcuni scantinati di abitazioni, ma ha danneggiato anche molte strutture alberghiere. Sì, l'acqua è entrata su diverse strutture alberghiere, sugli scantinati, sui magazzini. Sì, sarebbe meglio, magari a quell'altezza là. Non riesco a quantificarli perché non si sa, i prossimi giorni lo sapremo, quindi è sicuramente una situazione che non ci aspettavamo, perché è stata improvvisa e nessuno si aspettava un fenomeno così intenso come è stato ieri sera, soprattutto dalle 10 alle 11:30 a mezzanotte. Un'emergenza che ormai capita tutti gli anni, bisogna pensare al futuro. Sì, purtroppo è un'emergenza che non succede come una volta succedeva ogni 3-4 anni, adesso succede 3-4 volte ogni anno almeno, e quindi bisognerà assieme a tutti gli altri sindaci della costa, della nostra costa del Veneto, pensare a qualcosa di strutturale, e quindi ovviamente questo comporterà dei finanziamenti importanti che potremo chiedere al governo, o se non al governo alla comunità europea. Allora, interrompo solo qualche istante Zoggia, perché ci è arrivata la prima intervista di Zaia, diciamo un primo commento di Luca Zaia, quindi Fabri, se ci aiuti a farlo sentire, e poi andiamo subito da Filippo Folis che è nella cripta. Stiamo parlando di una marea che è tra le più importanti, anzi la seconda più importante. Stiamo parlando di devastazione in tutta la città, stiamo parlando di devastazione a Pellestrina totalmente sotto acqua, di una persona che ha perso la vita, e poi questa devastazione è continuata in virtù dell'alta marea, in virtù dei venti forti, della piovosità, è continuata anche nel litorale. Penso che la spiaggia di Carlo è devastata, e Chioggia è andata sott'acqua, la sacca di Scardovari è devastata, direi che i danni ce ne sono tanti. Era il primo commento di Luca Zaia, che sarà con noi in diretta tra un quarto d'ora circa. Vedo però Filippo Folis, direttore, andiamo subito all'interno della Basilica di San Marco, perché è nella cripta, e quindi vi mostriamo in anteprima in diretta quello che è successo a San Marco. Vai Filippo. A San Marco, allora innanzitutto siamo entrati adesso nella Basilica, assieme a noi c'è Carlo Alberto Tesserini, primo procuratore di San Marco, mi ha pronunciato solo una parola, disastro. Quando l'alta marea è la seconda della storia e si verifica 53 dopo anni di quella grande alluvione che ha creato quel disastro nell'ora, E correggiamo perché chiaramente poi all'interno di San Marco a maggior ragione ci sono difficoltà di ricezione, però proviamo a sistemare questo collegamento. Torniamo immediatamente da te. E intanto vi faccio vedere le operazioni del vaporetto. Guardate, lo stanno spostando in diretta in questo momento con local team agganciato, viene messo in sicurezza, è stato spostato il vaporetto che era finito sulla riva, lì incagliato e ora riportato in acqua. Operazione delicatissima. Ci vorrà qualche tempo. Praticamente conclusa, e quindi questo era un passaggio importantissimo di questa giornata per il ritorno alla normalità, che sarà lento, lentissimo, perché il danno al patrimonio culturale storico della città di Venezia è immane, lo avete capito, i negozi sono in ginocchio, i ristoranti sono chiusi, hanno dei danni incalcolabili, perché le cucine, immaginate che cosa hanno subito nelle ultime ore. Allora, vediamo se è ripristinato il collegamento con Filippo, vediamo un po'. Allora, ancora qualche istante, restiamo su queste immagini, va bene? Ovviamente, Ferdi, ricordiamo che tutto questo alimenterà e renderà ancora più rovente il dibattito in vista del referendum per la separazione di Venezia e Mestre del 1° dicembre, no? Perché ovviamente sono
temi, quelli di una città alluvionata, che saranno utilizzati per far valere le ragioni di una separazione o di un'unione di queste due città. Ne abbiamo parlato ieri sera con gli esponenti del fronte del sì e del fronte del no, e quindi ne sentiremo e ne vedremo delle belle nei prossimi giorni, nell'imminenza del referendum del 1° dicembre. Sì, questo sarà fondamentale, irrompe in quel dibattito, no? In quello che stiamo affrontando in queste settimane, anche se forse dovrebbe meritare più spazio, diciamo, almeno nel confronto, no? Delle idee, che sembra un po' dormiente. Allora, 11:37, quindi un quarto d'ora circa, dicevamo, alla conferenza stampa. Come vedete, questa operazione è conclusa di fatto per quanto concerne la rimessa in acqua del vaporetto che era stato catapultato dalla violenza del mare, dell'acqua e del vento sulla riva. Lo abbiamo mostrato, una delle immagini simbolo, operazione delicatissima ma risolta nell'arco di breve. Non abbiamo ancora il collegamento con Filippo, suppongo, vediamo se riesco a mostrarvi altri video che ci hanno inviato i telespettatori. Vedo ancora da Pelestrina novità live, dice Lorenzo Maier, casomai poi lo sentiamo. Zoggia lo abbiamo sentito, Stefano Marcon, il presidente della provincia di Treviso, che annuncia il consiglio regionale che si sposterà al Sant'Artemio perché è allagato. Porte aperte sin da subito, il principio di leale collaborazione con gli enti locali passa attraverso queste cose. C'è un momento in cui vi è un'emergenza da parte della regione, in questo caso, e chiedono aiuto alla provincia di Treviso, che si è disponibile sin da subito. Siamo attrezzati per poterlo fare con la sala consigliare per tutte le attrezzature necessarie perché il Consiglio si svolga secondo i criteri di un'assemblea pubblica e quindi votazioni elettroniche piuttosto che registrazione del Consiglio stesso, e quindi domani troverà la sala consigliare della Sant'Artemio a disposizione. Così, domani a disposizione. Certo, purtroppo c'è sottofondo ancora la diretta del vaporetto e non solo. Allora, apertura del Gazzettino, diamo subito un occhio. Ancora con questa immagine simbolo, proviamo ad aggiornare la Venezia devastata. Incendio a Capesaro, no? Sì, che abbiamo detto anche noi oggi al museo, uno degli incendi, gli altri due al Lido. Abbiamo mostrato anche un'edicola in fiamme durante questa diretta, dalle 7 di questa mattina. Piazza San Marco ancora sott'acqua, le rive infrante, vaporetti affondati, sono 3 nel bilancio che ha fornito il governatore Luca Zaia. Allora, in attesa di ristabilire il contatto con Filippo Fois, lo dicevamo, ci abbiamo provato ad andare all'interno della cripta per mostrarvi San Marco allagata, ancora e tuttora, ma se poi Ilaria raggiunge Marghera andiamo subito anche da lei. Marcon lo abbiamo sentito, restiamo allora in questa diretta ancora di... guardate, questo è un vaporetto. Sì. Questo è un vaporetto, sì. Sentiamo l'audio, un vaporetto affondato, uno dei 3, ed è distrutto, aperto in 2 sembra praticamente da questa immagine. È uno dei vaporetti, quelli diciamo meno... più piccoli? Meno grandi, sì, esatto. Uno dei 3 che sono affondati questa notte, in base al bilancio che ha fornito il governatore Luca Zaia, oltre a decine e decine di imbarcazioni comunque affondate, le gondole distrutte, lo abbiamo visto anche da molte immagini che vi abbiamo proposto in diretta appena arrivate, anche grazie non solo ai nostri colleghi inviati e soprattutto ai telespettatori con i quali continuiamo a informare. Mi fate sapere? Fois, benissimo, andiamo da Filippo Fois dentro la Basilica di San Marco. Vai Filippo. Come non detto. Allora, vediamo se riusciamo, appena pronto torniamo da Filippo, ma queste immagini ancora sono davvero il cuore del disastro che ha travolto Venezia. Altre definizioni
difficile trovarli. Niente, se Filippo non riesce purtroppo all'interno, allora spostiamoci nuovamente all'esterno. Cos'è questo? Sono loro in diretta? No, vabbè, aspettiamo. Il resto è totalmente sott'acqua, è aperto in due sulla prua, sganciata la cabina del marinaio. Oltre ai detriti è stato arginato, lo vedete, il luogo, in modo che si possa in qualche maniera poi recuperare questo vaporetto perché non vada alla deriva. Ricordiamo una delle altre immagini scioccanti, quel traghetto alla deriva questa notte nel video che vi abbiamo mostrato in mattinata. Impressionante, Ora lo vediamo Filippo Fois di nuovo. Ci proviamo? Senza dire nulla, vai. Mi sentite? Vai Filippo. Mi sentite? Sì. Ok, allora noi siamo qui con Carlo Alberto Tesserin, che è il primo procuratore di San Marco. Prima stavamo parlando di un disastro, quello che è accaduto stanotte. Ma noi rileviamo che questa alluvione, che è la seconda nella storia di San Marco e della Laguna di Venezia, ha creato dei danni che andremo a quantificare. E la cosa però che ci dispiace di più è che si è verificato un accadimento come noi temevamo e come gli scienziati del mondo ci avevano avvertiti che si sarebbe verificato. Che mi ha colpito di più l'acqua alta dappertutto? Ma ha colpito prevalentemente tutta la laguna. Evidentemente Venezia, che è il centro e che ha una ricchezza di beni artistici e culturali infinita, è quella che paga le maggiori. In Basilica eravate in qualche decina di persone impegnate stanotte? Sì, anche di più, perché noi sapevamo comunque un'acqua alta, non si temeva questa dimensione e quindi fortunatamente eravamo preparati per alcuni aspetti, con l'assistenza del Proto sempre presente qui, anche di Monsignor Pagan, che tutte le notte sono stati presenti in Basilica insieme con i nostri operai, ai quali va la nostra gratitudine perché hanno salvato dalla forza delle acque una situazione che se non fossimo stati presenti sarebbe stato molto più grave. E senta, i danni più gravi che si sente già di dire che ha subito la Basilica dopo stanotte? Ma è tutta la Basilica, cioè non c'è un fatto, un accadimento che riguarda un pezzo piuttosto che un altro. Potremmo dire la cripta, che è stata inondata in maniera molto forte fino a metà della sua altezza e che quindi, ma i danni li andremo a vedere man mano che saremo all'asciutto e andremo a poter quantificare, anche se in maniera superficiale, perché nella realtà il danno, una volta che viene trasferito alle pareti, le pareti lo assorbono, si vede nel tempo, anche nel medio-lungo periodo. Quindi i danni ogni volta che fanno queste alluvioni sono differiti nel tempo. No? Voi ieri c'era stato ai nostri microfoni l'appello dell'ingegner Campostrini, procuratore di San Marco, che aveva lanciato un appello al governo perché si faccia qualcosa per salvare la Basilica. Ma devo dire che è una cosa che noi stiamo dichiarando ormai dall'acqua alta dello scorso anno, ci facciamo carico ogni volta che possiamo di dichiarare la nostra preoccupazione per molti aspetti della inerzia di rispondere a questi problemi. Sono passati 5 anni dalle vicende negativissime del Mose e in questi 5 anni non abbiamo avuto una risposta. 5 anni sono un'eternità, cioè noi andiamo a pensare cosa vuol dire, cosa in 5 anni si fa. Noi in 5 anni abbiamo avuto solo il buio, gli acqui sono arrivate più forti, più preoccupanti, con la indicazione da parte di tutti gli esperti che avremo una perduranza di questo clima che, specie per l'effetto dei venti, può creare danni ogni volta e non vediamo risposta. Se il Mose funziona, ben venga che funziona. Non funziona, dobbiamo pensare a qualcosa di alternativo. Non è che possiamo pensare che in qualsiasi momento si può verificare in Venezia questi danni qui. Ma cosa i cittadini di Venezia cosa debbono fare? I cittadini della Laguna di Venezia cosa debbono fare? I 2 morti di Pelestina cosa debbono dire oggi di fronte a questi accadimenti? Non imprevisti,
non imprevisti, per cui la obbligatorietà, chi ha la responsabilità decida cosa fare, è importantissimo. Grazie Carlo Alberto Tesserin e speriamo che presto ci sia una soluzione. Noi volevamo farvi vedere la cripta, però purtroppo non riusciamo a collegarci una volta all'interno della basilica. Comunque gireremo delle immagini che cercheremo di farvi avere, intanto vi restituiamo la linea. Un'altra immagine, quindi non so se si siano spostati. Questi sono due vaporetti, grazie Fabri, no ma restiamo pure con queste immagini, sono due vaporetti, quindi non so se eravamo stati tratti in inganno prima o questo sia un altro punto nelle immagini in diretta che vediamo da Local Team. Allora, in attesa poi di ritornare da Filippo, sì, sono più chiaro da questo punto sono due quindi imbarcazioni differenti. Da Filippo torneremo più tardi, ora ti chiederei Fabri se Ilaria è pronta, appena è pronta ovviamente ci colleghiamo con lei, anche perché c'è l'attesa, stanno per arrivare appunto Luca Zaia, di cui abbiamo già sentito le prime parole in anteprima in questa diretta straordinaria che anticipiamo andrà avanti a oltranza, ovviamente perché ora c'è il punto più importante di questa giornata dopo il racconto fatto insieme, che sarà la conta dei danni e ulteriori dettagli che fornirà il governatore Luca Zaia insieme al sindaco Brugnaro, il loro appello al governo. C'è una presenza forte e importante come accaduto un anno fa ai tempi di Vaia, cioè il capo della protezione civile è volato subito. Prego direttore, prego. Volevo dire soltanto che questi due o è un solo vaporetto, non ho visto bene, due sono affondati davanti a Sant'Elena, quella è Sant'Elena ed è praticamente lo stesso identico luogo in cui affondò quello negli anni 70 che citavi prima, che fu sollevato da una tromba d'aria e poi affondò provocando la morte di una ventina di persone, proprio nello stesso punto, proprio lì vicino. Di solito lì scendono i tifosi del Venezia che vanno a seguire le partite di calcio allo stadio. E sentiamo molto bene anche i rumori, gli effetti di questo radio salvagente da solo lì, galleggia e ovviamente sentiamo anche Sandonà che ci ha aiutato il consigliere regionale nella cronaca con alcune segnalazioni nel corso di questa mattinata. Nicola, ti chiedo prima della conferenza stampa, perché sta per iniziare, queste sono le immagini in diretta di questi due vaporetti, sappiamo che sono tre, non sappiamo se il terzo conteggiato di fatto era quello che si era arenato sulla riva e ora è stato riportato in acqua, l'abbiamo seguito in diretta nelle operazioni di traino. Ora arrivano altre immagini, magari le vediamo, lasciamo un po' questo vaporetto, grazie, e vediamo le immagini trasmesse da Nicola Marcato, credo sempre ancora zona di... Anche qui dagli scantinati delle case di Jesolo Pineta stanno Jesolo cercando Pineta. di togliere l'acqua in tutti i modi. Ci troviamo con Renato Cattai, presidente del consorzio Arenili di Jesolo. Qual è la situazione? La situazione è abbastanza drammatica, diciamo che in 2 ore di mareggiata ieri sera nella punta di alta marea ha devastato quello che è stato il lavoro che avevamo organizzato e programmato durante la fine stagione. Non riusciamo ancora a quantificare i danni complessivamente, ma senz'altro supereremo i 100.000 metri cubi di sabbia erosa dalla spiaggia. Si sono salvate solo delle piccole zone in corrispondenza del faro dove la duna ha retto alla forza del vento e del mare. Purtroppo il mio albergo è sotto 2 metri di acqua in tutto lo scantinato, un lavoro immane, adesso abbiamo i pompieri che stanno cercando di pulire, di far defluire l'acqua, però diciamo, non eravamo né pronti né preparati ad affrontare una situazione del genere. La spiaggia, il litorale qui a Cortellazzo è completamente devastata. La spiaggia a Cortellazzo è in una situazione drammatica, sono stati divelti tutti i marciapiedi, sono stati divelti tutte le attrezzature che c'erano presenti, tutte le dune che avevamo messo a protezione della costa.
ripeto, non è una quantificazione che possiamo fare adesso su due piedi, perché bisognerà aspettare che passi un po' sia la furia del vento che la punta di alta marea. È un'emergenza che si ripresenta tutti gli anni, bisogna fare qualcosa. Purtroppo è un'emergenza che non è più una casualità, non è più un evento eccezionale, ma ormai rientra nella quotidianità. Dovremo senz'altro affrontare il discorso, noi è anni che stiamo proponendo e cercando di coinvolgere tutte le nostre istituzioni perché provvedano a quantomeno ad affrontare seriamente quello che è il problema, perché purtroppo noi non ce la facciamo più con le nostre forze ad affrontare questo tipo di eventi calamitosi. Chiarissimo, dunque lo avete sentito, era Renato Cattai, presidente del Consorzio Arenili di Jesolo. Intanto vedo da Lorenzo Maier altre immagini di Pellestrina che abbiamo visto anche dall'alto. Continuiamo a vederne nelle immagini. Chi abbiamo? Luciano Sandonà? Sì? Ah, Maier. Lorenzo, eccoci qua di nuovo per aggiornare, stiamo vedendo le tue fotografie. Questa che zona è? Sì, dunque, le fotografie che vi ho appena inviato fanno riferimento alla chiesa di Sant'Antonio, quindi località Sant'Antonio a Pellestrina, dove diciamo il vento ha fatto sbattere delle travi che hanno mandato in frantumi l'ultima protezione che era della riva, per cui ora l'acqua sta entrando e non si riesce più a fermarla, quindi se non verrà chiuso con un sistema di emergenza questa falla si rischia alla prossima marea che veramente la situazione diventi irreparabile. Chiarissimo. Inoltre qui è da 4 ore che viene segnalato appunto che dovrebbero arrivare i mezzi da Mestre, ma ovviamente ci vuole il tempo per arrivare qui, prendere 2 traghetti, uno dalla terraferma per arrivare al Lido, poi fare tutto il Lido, riprendere l'altro traghetto, e i traghetti hanno orari 1 all'ora, quindi sostanzialmente la situazione che vi possiamo documentare ora, che mancano pochi minuti a mezzogiorno, grosso modo è uguale a quella che c'era alle 8 di questa mattina, cioè non sono arrivati i rinforzi se non la protezione civile del posto locale, che ovviamente sta lavorando in maniera incessante, ma questo dettaglio credo vi faccia capire anche la difficoltà che c'è nel raggiungere queste isole minori della laguna, perché da 4 ore sono ancora in attesa di avere dei rinforzi opportuni, perché veramente qui la situazione è molto critica. Certo. Poi c'è anche la municipalità che ci ha comunicato poco fa che è stato aperto per un ricovero per le persone al centro soggiorno Francesco Morosini degli Alberoni, soprattutto per questa notte, perché si teme che alcune persone perlomeno non potranno stare in casa visto che hanno le camere allagate. Quindi c'è questo centro di accoglienza che è stato aperto. Per il momento non è ancora andato nessuno, anche perché per raggiungerlo da Pellestrina significa mettersi in moto con i mezzi pubblici e arrivare fino al Lido, quindi non è semplice, però c'è questa struttura che è stata allertata per accogliere eventualmente le persone in difficoltà e mettere al sicuro. Grazie Lorenzo Maier. Intanto continuiamo a vedere queste immagini impressionanti. Sì. Tutti dove sentiamo sono pure fondati, l'audio anche ragazzi se è possibile, dove dice sono il direttore Sant'Elena, no? No, a Sant'Elena, lì proprio dove sono affondati i vaporetti dà l'idea della forza del vento ieri sera, cioè, impressionante. Questi sono alberi che sono lì da molti anni e che sono stati piegati come dei fuscelli, guarda che roba. Sì, ci ricorda Baia ovviamente, quindi poco più di un anno fa. Dal Ben? Ah, ok, allora abbiamo il direttore generale dell'ULSS di Venezia, non ancora, va bene, Dal Ben, allora lo aspettiamo, grazie Fabri. Intanto Ilaria, non so se è già ibridata e pronta, andiamo subito da lei, ma fateci sapere perché ci sono tante cose da gestire, quindi ci leghiamo a quello che state pianificando ragazzi, in base a quello che
stiamo programmando, anche perché mancano 4 minuti. Ecco, vediamo già la sala operativa di Marghera, dove tra pochi istanti comincerà la conferenza stampa ed è importantissimo. C'è preoccupazione anche per i soccorsi, perché ovviamente non solo a Venezia, ma insomma, quindi bisogna capire se in questo momento è tutto regolare, rasserenare la popolazione, quindi proprio dal direttore del BEN possiamo capire tutto ciò. Queste immagini davvero colpiscono tantissimo, e lì ancora i 2 vaporetti affondati. Direttore, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Cosa ci può dire in base, noi dicevamo, per assicurare un po' anche la popolazione, i soccorsi lavorano, non c'è difficoltà, oppure qualche difficoltà la riscontrate? Intanto, se ha un bilancio da fornirci sul fronte dei feriti, qualcosa che dal punto di vista della vostra competenza possa essere raccontato a chi vi segue. Guardi, naturalmente già da ieri sera noi abbiamo attivato quello che è il piano di emergenza, quello che è il piano di intervento previsto in questi casi. In particolare lavoriamo con la Capitaneria di Porto per quanto riguarda i trasporti urgenti di soccorso, ne abbiamo fatto uno ieri sera per un codice giallo, e quindi l'ospedale ha continuato la sua, come dire, funzionalità anche in situazioni come queste. I problemi li abbiamo avuti naturalmente legati a questa marea eccezionale per quanto riguarda i pontili di attracco delle idroambulanze, quindi del servizio di urgenza e di emergenza, e di qualche, come dire, problema di blackout di corrente che ha provocato qualche come dire, problematica su qualche attrezzatura. Però direi che tutto sommato abbiamo potuto garantire il servizio sanitario, direi quasi nella sua interezza, insomma, ecco, pur nelle chiaramente difficoltà del momento. Direi che insomma possiamo per adesso essere chiaramente attenti, però siamo sempre sul pezzo da ieri sera, monitoriamo costantemente la situazione, siamo quindi pronti a rispondere a qualsiasi necessità, chiaramente in collaborazione con le altre istituzioni. Ecco, direttore, buongiorno, sono Baccialli. Abbiamo avuto notizie, direi drammatiche, da Pellestrina. Lorenzo Maier parla ci ha riferito di persone che erano all'interno di abitazioni e non potevano uscirne, insomma, quindi presumo che ci siano anche persone in grosse difficoltà che abbiano necessità di cure mediche. Avete riscontri da questo punto di vista? Guardi, noi sappiamo appunto del decesso avvenuto a Pellestrina, dei 2 decessi, uno per cause naturali e l'altro per purtroppo un discorso legato a un incidente, insomma, no? Quindi legato alla corrente elettrica, purtroppo un fatto di questo genere. Per quanto riguarda il resto, le difficoltà delle persone sono chiaramente diverse, tante. Abbiamo cercato di dare le risposte possibili dal punto di vista sanitario, però parliamo, ecco, a tutti, perché chiaramente ci sono anche degli aspetti, diciamo così, sociali dove noi non interveniamo, ma sotto l'aspetto sanitario le risposte appunto ci sono state, insomma, ecco, da parte nostra. Non ci sono stati richieste di soccorsi particolari, di emergenze particolari appunto da Pellestrina e neanche dal Lido, voglio dire, ecco, neanche dalle altre isole. Abbiamo quindi avuto questo codice giallo di cui appunto parlavo prima con il suo collaboratore, con il suo collega, e a cui abbiamo risposto in collaborazione con la Capitaneria di Porto, e poi una serie di piccole cose, diciamo così piccole perché insomma sono rilevate appunto di entità molto molto piccola, molto banale, ecco, da questo punto di vista. Questo quindi diciamo è confortante perché in queste circostanze si può pensare a problemi di salute o comunque a feriti, a persone che abbiano necessità di cura. Invece lei ci dà ci dà conto di una situazione per fortuna non grave, insomma, da questo punto di vista. Sì,
sì, situazione non grave, però attentamente monitorata, attentamente vigilata e, come dire, sempre pronti ad intervenire, insomma, per cui quando ho detto prima abbiamo attivato il piano di emergenza, il piano di intervento previsto in questi casi, vuol dire che ci siamo pronti per appunto rispondere a quello che sono i bisogni sanitari che si possono presentare in questi casi, insomma, ecco, quindi sappiamo, e lo sappiamo tutti, insomma, no? Venezia ha questa bellissima realtà molto particolare che noi stiamo attenzionando, naturalmente con il supporto del Presidente della Regione Veneto in maniera molto come dire, puntuale, precisa, con la necessità di dare risposte ai residenti, a chi va a lavorare a Venezia, ai turisti, a chi va a studiare, quindi a Venezia abbiamo un mondo fatto sì di residenti, ma fatto anche di tante altre persone che appunto vi si trovano. Direttore, grazie mille, ovviamente ascoltandola poi grazie davvero, ci veniva in mente che anche magari la vittima, diciamo, la persona deceduta per cause naturali potrebbe essere, immaginiamo noi, non so, un infarto, è chiaro può essere anche dovuto allo spavento di quello che può aver vissuto ieri sera, però questo insomma non attiene una vittima diretta, diciamo, dal maltempo a quello che sappiamo fino a qui, non so se lei abbia dei dettagli differenti. No, quello che sappiamo anche noi, sì, che abbiamo appurato anche noi fino adesso, è così, insomma, ecco, cioè non abbiamo, come dire, delle cose legate direttamente, cioè voglio dire legate direttamente a mancanza, ecco, a impossibilità di soccorsi, non so se mi spiego. Certo. Il tema è anche questo, guardate. Quindi i soccorsi sono stati garantiti, presenti e quindi nonostante appunto le difficoltà, perché lei capisce bene, insomma, no? Quando noi operiamo con le barche, se non riusciamo a passare sotto i ponti la barca non serve, insomma, no? Quindi ci sono queste problematiche importanti da tenere presente, insomma, quando si lavora su Venezia. Ci siamo preparati, ci siamo preparati da tempo, abbiamo usato i nostri piani e quindi pronti a sviluppare quelle che sono appunto le attività in casi di emergenza come questo. Grazie Giuseppe Dalben, direttore dell'Ulstre Serenissima, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie, allora intanto le immagini, non so se riesci, no, non l'ho tolto io l'audio, questo Fabri, grazie, è la cripta di San Marco, una delle immagini che ovviamente in questo momento colpiscono di più, è un fiume, una cascata, un torrente, come lo volete definire, guardate quanta acqua è entrata da questa notte anche nella cripta di San Marco e ringraziamo ovviamente per chi ci ha segnalato questo video. Vedo la sala della protezione civile, sono solo immagini, va bene, in attesa, allora tra poco ci collegheremo perché arriverà Luca Zaia, lo dicevamo, qui altre testimonianze, uno dei siti, le pagine Facebook più attive su Venezia, Venezia non è Disneyland, no? Molto celebre, la citiamo spesso anche noi perché ha delle testimonianze accorate delle tradizioni e la salvaguardia di Venezia. Questo, direttore, è quello che citava stamattina, poi non siamo mai riusciti a farla vedere perché ne avevamo talmente tante, grazie al profilo Instagram. Fabri, questo è il livello del 4 novembre del 66 e questo qua sotto, praticamente, ecco, lo vedete qui un po' in corrispondenza proprio della grafica, purtroppo è il livello raggiunto ieri sera, 187 centimetri di marea, quindi pochi centimetri, questi sarebbero 7 centimetri più o meno rispetto al 1966. Vediamo ancora se ci sono altre immagini, ne arrivano a valanga dalla pagina Facebook di Antenna 3. Vaporetti affondati, due imbarcazioni, deduco che siano affondate insieme, infatti grazie a Riccardo che aveva intuito prima di noi che erano due vaporetti differenti. Allora torniamo appunto a queste immagini a Sant'Elena dal local team e poi subito, se non abbiamo Filippo Fois, stiamo con Ilaria Marchiori. Io non so se almeno Ilaria può dirci cosa succede, quanto manca all'inizio della conferenza stampa, c'è qualche ritardo previsto, appunto il momento, questo clou con Luca Zaia, il sindaco Brugnaro, il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, insomma stiamo attendendo ovviamente all'inizio di questa conferenza stampa. Cosa mi dite? Solo immagini. Ma non è ibridata? Non so se, Ferdinando, non so se possiamo riproporre, l'abbiamo dato anche ieri sera, no. Il servizio a 10 anni dal funerale di Venezia di Matteo
secchi. Non era stata una cerimonia macabra, ma significativa della rabbia dei residenti che hanno visto degradare Venezia in questi ultimi anni, l'assedio dei turisti, il Mose che ancora non c'è, e poi insomma tutti i problemi legati alla città lagunare, le grandi navi, Marghera che non viene riconvertita. Se eventualmente lo abbiamo lo possiamo ridare in attesa di collegarci con Ilaria Marchiori non so, adesso, o con Filippo Fois, ma insomma non è... Se viene recuperato, certo. Fabrizio lo sa bene perché in regia, quindi... esattamente. Ecco, abbiamo Ilaria. Ilaria è pronta? Allora... Eccola lì. Ilaria. Sì, Ferdinando, sì. Mi vedete, mi sentite? Sì. Perché abbiamo qualche... scusate, perché ci sono alcuni problemi con i collegamenti, poi ci sono tantissimi colleghi come potrete poi vedere. Comunque siamo qui nella sede della Protezione Civile di Marghera e stiamo attendendo. Dovrebbero scendere a breve il Presidente Zaia, il Sindaco Brugnaro, poi ci sarà, come hai anticipato anche tu Ferdinando, il Patriarca Moraglia e anche il Direttore del Dipartimento della Protezione Civile Borrelli. Naturalmente si farà a questo punto che noi trasmetteremo interamente in diretta, sperando di non avere ulteriori problemi con i collegamenti perché le difficoltà sono notevoli. Quello che io vi voglio ricordare è quanto è stato dichiarato questa mattina dal Sindaco Brugnaro e comunque dal Comune di Venezia, ovvero di documentare tutti i danni possibili che sono stati, insomma, che ci sono stati, quindi da parte di residenti, di commercianti, insomma poter documentare il più possibile. Come ricorderete, lo stesso consiglio, lo stesso suggerimento che aveva dato il governatore Zaia l'anno scorso proprio qui dalla sede della Protezione Civile di Marghera quando c'è stata la tempesta Vaia che ha colpito pesantemente parte del nostro territorio. Dunque quello che è fondamentale, che il sindaco continua a ribadire, così anche il comune, è di documentare il più possibile i danni subiti. Naturalmente in questo momento mi sentite, Ferdinando? Certo, sì, prosegui pure. Scusate perché ci sono appunto dei problemi, quindi non sempre si riesce a capire se siamo in collegamento oppure no. Comunque stanno per scendere, stanno per arrivare, dunque se non ci sono altre domande io resterei qui in attesa e vi avviseremo non appena inizierà il punto stampa. Va bene, allora, tra l'altro continuiamo a vedere, grazie Ilaria, appena comincia siamo da te qui, ecco, anche Local Team ha fatto quello che noi abbiamo fatto pochi minuti fa, si è spostato all'interno della, giusto? Dico bene? Sono in Basilica, no? Sono in Basilica adesso e quindi per loro c'è qualche disguido con la linea perché avete visto è complicato avere rete. Allora, quello che chiedeva il direttore poco fa, queste che immagini sono? Sempre fuori Sant'Elena, il funerale di Venezia. Vediamolo. Sono passati 10 anni dal 14 novembre 2009, 10 anni durante i quali sono successe tante cose, molte cose sono cambiate, molte cose no. Per questo i protagonisti di Venezia.com hanno deciso di organizzare un altro evento a 10 anni dal funerale di Venezia. Vogliamo ricordare quello che è successo 10 anni fa perché a malincuore siamo stati delle Cassandre incredibili perché dopo 10 anni tutto quello che abbiamo denunciato e esposto si è verificato. Non solo a Venezia, ma ahimè anche in tutte le altre città turistiche del mondo. Quel 14 novembre si celebrava il funerale della città che lentamente è andata sempre più verso il declino. Purtroppo in peggio perché le case non si trovano più, gli abitanti sono diminuiti di circa 8.000 unità, quasi 1.000 all'anno. Non ci sono più negozi, la città è allo sbando e facciamo finta che vada tutto bene, però la realtà è questa. Ci dovremmo aspettare una sorpresa alla Venezia.com?
Assolutamente sì, faremo una raccolta firme clamorosa, ma non vorrei dire, ho promesso che non la dico fino a che la gente non entra e trova la raccolta firme. Non resta che cogliere l'invito e scoprire di che cosa si tratti, e non mancherà l'interpretazione magistrale di Cesare Colonnese. Vi aspetto giovedì 14 novembre alle 17:30 assieme a tutti i componenti di Venezia.com in sala San Leonardo a Cannareggio, Venezia. Allora, così appunto il funerale, adesso la diretta si è stabilizzata perché appunto hanno scelto un'area in cui, come per noi prima, ci sia linea all'interno della Basilica. Quel servizio perché? Ha un senso, tu dici, direttore? Ha un senso perché ci sono veneziani che inutilmente da anni chiedono che si intervenga per salvare questa città delicata, fragile e antichissima, che rischia di cadere in pezzi e che non sono ascoltati. Nessuno li segue, nessuno li ascolta, e quindi loro fanno giustamente, secondo me, delle manifestazioni che poi vengono riportate dai giornali, che sono manifestazioni mediaticamente impattanti, no? Per esempio quando per protestare contro l'ovovia inutilizzata per i disabili sul ponte di Calatrava si sono vestiti da sci, no? E quindi sono andati sul ponte di Calatrava vestiti da sciatori con racchette, sci agli scarponi, e hanno criticato appunto l'immobilismo del comune per quanto riguardava questa ovovia che non funzionava. E così, insomma, è un movimento di cittadini, e ce ne sono tanti a Venezia, che cercano di rimediare a questa impasse che continua ormai da decenni, a questa stasi davvero sconfortante, con proteste, con manifestazioni che poi la stampa e la televisione riporta, ed è l'unica voce in fondo che si fa sentire a Venezia, quella di Venezia.com. Allora, l'appello del residente di Pellestrina mi suggeriscono, certo, anche se vorrei che stessimo più possibile sulla conferenza stampa che inizia tra poco. Io ora, prima di ribeccare il video con tutti quelli che ci sono, Nicola, ci metto un bel po', e quindi fatemi sapere se è per caso in regia. Restiamo con queste immagini ancora, vedete la sala allestita, lì dove ci sono ovviamente tutte le comunicazioni, quindi è delicato, in più di tutti i giornalisti, ma mi sembra che per ora tutto sia sotto controllo, quindi speriamo. Perfetto, allora rivediamo adesso Pellestrina. Sta per cominciare la conferenza stampa che, come vedete, ha qualche minuto di ritardo per consentire probabilmente a tutti i protagonisti, dal governatore Luca Zaia, l'assessore Bottacin, il sindaco Brugnaro, il patriarca Moraglia, di raggiungere la sede della Protezione Civile a Marghera. Rivediamo Pellestrina. La situazione a Pellestrina, ad esempio, è tragica. L'acqua sta salendo ancora, c'è stato anche un decesso, la gente ha perso macchine, frigoriferi, elettrodomestici, divani, mobili, e non accenna a smettere. Serve un intervento massiccio di emergenza, pompieri, forse l'esercito, ma qualcuno che svuoti quest'isola dall'acqua, che attualmente è in una situazione come in un catino, perché le pompe idrovore purtroppo sono saltate, e quindi la situazione veramente è molto ma molto critica. Allora, lo interrompiamo perché è arrivato il sindaco Brugnaro, Luca Zaia, credo il patriarca Moraglia, i primi due che si accomodano, quindi Brugnaro e Moraglia. Luca Zaia ancora non è nella stanza, credo. Attendono il governatore. Brugnaro e Moraglia, che erano nella foto, nello scatto insieme, lo ricorderete, in piazza San Marco poco fa, di fatto. Eccoli, e sono ora a Marghera, alla sede della Protezione
civile. Non ci sono ancora Borrelli, Dattilo, quindi il comandante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e soprattutto il governatore Luca Zaia, di cui però più di mezz'oretta fa abbiamo già sentito un primo commento su questo disastro vero di Venezia. Allora, immagino che il questore Mascio Pinto anche, cioè il questore Mascio Pinto di Venezia. Di Venezia, che è qui da pochi mesi. No, dicevo, immagino che il sindaco Brugnaro tornerà pesantemente sul Mose stanotte da piazza San Marco. Ha detto è il Mose dov'è? Speriamo che qualcuno finalmente si accorga che ce n'era e ce n'è necessità. Forse conveniva che qualcuno se ne accorgesse molto prima e che comunque si occupasse in maniera concreta della salvaguardia di Venezia, invece di litigare tra partiti, tra fazioni in campo anche localmente, nonostante si sia detto ormai dagli anni dal 66, ecco, forse è arrivato Parmeggiani, capo dello staff comunicazione della regione, e credo abbia chiesto a Brugnaro e Moraglia di raggiungere un qualche secondo il presidente, immagino, forse per un briefing prima di questa conferenza stampa che, come vedete, sta ritardando ulteriormente per documentare, fare un po' il bilancio del disastro di Venezia. 2 vittime, una, lo ricordiamo, nella notte pellestrina per il tentativo di riaccensione delle pompe elettriche, ed è morto fulminato questo anziano, un'altra persona invece per cause naturali, 3 vaporetti affondati, uno arenato sul riva degli Schiavoni, poi ancora i danni alla Basilica di San Marco, il litorale, Caorle, abbiamo visto Burano, abbiamo visto Chioggia, abbiamo visto di tutto, quello che è successo in queste ore, i 2 incendi a Pellestrina, a Lido, scusate, uno al Museo Capesaro, a Venezia, le edicole sparite in acqua probabilmente. Ecco, come vedete avevamo intuito giusto, credo, cioè Brugnaro e il patriarca Moraglia hanno raggiunto il governatore Luca Zaia per discutere con lui i dettagli di questo resoconto, che sarà, immaginiamo, devastante. La regione chiede lo stato di calamità. Alessandro Bertasi, portavoce del sindaco Brugnaro, dicevo che dal 66, ricordo la voce che tuonava dai giornali all'epoca di Indro Montanelli, che chiese ripetutamente che i governi di allora si occupassero della difesa di Venezia. Anche la voce autorevolissima di un grande giornalista come Indro Montanelli fu inascoltata, anzi fu anche querelato, perché Montanelli al tempo rivolse dure critiche all'amministrazione comunale e anche al governo che allora era in carica, chiedendo interventi, e fu ritenuta diffamatoria all'epoca, figuriamoci, no? Oggi passerebbe come l'acqua sul marmo una posizione del genere rispetto a un altro tipo di attacchi molto più pesanti, no? Allora Montanelli, per aver espresso la sua opinione, per aver criticato la Giunta, fu non solo querelato, ma andò anche a processo a Venezia, al Tribunale, ed è memorabile la sua difesa, e poi dopodiché fu anche prosciolto, per fortuna. Prosciolto. Sì, perché il fatto non sussisteva. Per fortuna già all'epoca qualcuno riteneva che un giornalista potesse esprimersi liberamente senza dover incorrere in censure mordacchie che peraltro lui detestava. Allora, noi dicevamo che sono in ginocchio gli esercizi commerciali, che sono in ginocchio i ristoranti. C'è un appello che gira su Facebook, mi dicono, a tutti i frigoristi, gli elettricisti, gli impiantisti della provincia di Venezia: venite a Venezia, la città è in ginocchio, servono professionisti del settore. Quelli presenti non rispondono nemmeno al telefono, sono troppo pochi. E questo è un appello che gira su Facebook, noi lo raccontiamo. Hai fatto bene. E questo è quanto ci è dato sapere. Interrompo qua la diretta,
Andiamo da Ilaria Marchiori appena possibile perché Lorenzo ci ha girato altri aggiornamenti ancora da Pellestrina con altre immagini e interviste. Sentiamone. Allora aspetta, prima di sentire questa levo l'audio di qua prima di combinare lo stesso problema di prima. Eccolo qua. Ex presidente della municipalità di Lido Pellestrina. Allora oggi voglio mostrarvi cosa è successo qui a San Pietro in Volta, nella nostra isola amata di Pellestrina. Vi mostriamo cosa succede. Guardate anche dai tombini, guardate anche cosa sta succedendo con le pompe in funzione. Vuol dire che le pompe sono piccole. Le pompe non funzionano. Buongiorno. Adesso ci sono anche i sopralluoghi. Va bene, calamità naturale noi l'abbiamo chiesta anche a luglio del 2010. Abbiamo chiesto che vengano risarciti tutti i cittadini dalla tromba d'aria e non è successo niente. Cioè i soldi vengono promessi perché siamo in campagna elettorale e poi succede questo. Ecco, vi mostriamo in diretta i cedimenti che ci sono in questo momento, cioè da quando hanno costruito, guardate le crepe, guardate l'infiltrazione che ci sono, che viene su dall'acqua, perché è troppo alta e ieri sera l'acqua era sopra di 5 cm, vuol dire che questi livelli qua sono bassi. Quando hanno fatto il progetto dovevano un po' considerare queste cose qua. E se notiamo qui avanti ci sono anche le pompe idrovore che dovrebbero aiutare quello che hanno fatto quella volta gli ingegneri. Cioè vuol dire che quello che hanno progettato adesso non vale niente, sono piccole. Bisogna sostituire tutte le pompe e qua siamo in diretta e mostriamo che funzionano un pochettino. Ma andate a Pellestrina c'è ancora l'acqua di ieri sera e stanno ancora cercando di buttare via tutto quello che c'è all'interno delle tubazioni. Allora, così la testimonianza, il collegamento in diretta lo vedete con la sala operativa, ancora non si vede anima viva dei protagonisti, vediamo altri video qui ancora da Pellestrina con Lorenzo Maier, eccolo qua, lo rivediamo dall'inizio, effetti di questa pesantissima tempesta della notte e poi ancora altri video, questo l'abbiamo appena visto. Volevo cercare Jesolo con Nicola Marcato. Vediamo, niente, ma vabbè. Allora, riusciamo a recuperare Filippo Fois mentre aspettiamo la conferenza stampa, perché qua vedo che va per le lunghe. Sì. Perché, è politicamente interessante questa prima apparizione del sindaco e del patriarca, che poi invece si appartano, vengono probabilmente chiamati dal governatore Zaia per concordare probabilmente una linea. Insomma, ed eccolo qua. Carlo Parmigiani, che abbiamo visto poco fa, ci ha proprio inviato queste immagini, che è il briefing che immaginavamo, cioè sono insieme, lo vedete Luca Zaia in fondo a capotavola insieme al patriarca Moraglia, alla sinistra di Moraglia Brugnaro, poi non vediamo chi è l'altro protagonista, invece col telefonino in mano e la felpa della protezione civile Angelo Borrelli, quindi Dattilo, non capisco se è di qua o di là, ma l'ultimo qui a destra del vostro teleschermo è l'ingegner Soppelsa, a sinistra invece insieme ai Vigili del Fuoco c'è l'assessore Bottacin. Questo è il momento del briefing che è in corso proprio in questi istanti. Dattilo qui a sinistra, alla sinistra di Bottacin, il comandante nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco, il governatore Luca Zaia con il patriarca Francesco Moraglia, che chiaramente sta raccontando e aggiornando di quello che è accaduto all'interno della Basilica di San Marco, immaginiamo, e che vi abbiamo mostrato poco fa. Va bene, qua polemiche nazionali. Vediamo Maier, ancora un altro video che ci ha inviato ora, ancora l'area
porto di Porto Secco. Come potete notare, Allora, sentiamo. questa è la parte dove sorgeva una volta il porto di Porto Secco. Come potete notare, mancano gli alberi, sia a destra, quindi da dove iniziava il porto, fino a Pellestrina ci sono gli alberi. Qua manca. Verso San Pietro, come possiamo notare, ci sono. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'acqua penetra la parte dove c'era il porto, si è abbassata di tantissimo. Parlano anche di 1 metro. La soffolta che hanno costruito in fondo si è abbassata anche quella di 1 metro. Vuol dire che i cedimenti saranno perenni e qua bisogna fare una manutenzione continua, che qua è da oltre 15 anni che non la fanno. Ferdinando, Sì. mi ha detto prima Matteo Secchi che verrà rinviata la manifestazione a 10 anni dal primo funerale di Venezia, che era stata programmata per domani. Tutti i componenti del movimento Venezia.com andranno ad aiutare la comunità, i cittadini in difficoltà. Hanno deciso per questo di far saltare il bis del funerale. Questo è molto molto importante, ovviamente come segnale anche verso la città, d'amore per la città che hanno e ci è chiaro. Un Vox Commercianti? Va bene. Ok, allora adesso sentiamo questo, pronti a interromperlo, Fabrizio, in qualsiasi istante dovesse cominciare la conferenza stampa con Luca Zaia, ma abbiamo visto il vertice è in corso in questo momento, sono passati 27 minuti dall'istante che era previsto, dal momento che era previsto per l'inizio di questa conferenza al centro della protezione civile di Marghera per il disastro che ha colpito Venezia. Vediamo i commercianti sentiti oggi dal nostro Filippo Fois a Venezia. Senta, com'è andata stanotte? Vedo le pompe stanno lavorando, però a tutto spiano. Malissimo, perché l'acqua ha superato la paratia e è entrato il disastro dentro. Quando supera la paratia? Oltre i 65? Guarda, è arrivata qua, è arrivata a 1,87, siamo a 1,80 noi con la paratia, 1,85, 1,83. Che danni ha avuto? Incalcolabili. Abbiamo 11 frigoriferi sotto, 3 freezer, 2 macchine lavabicchieri, che abbiamo portato a 1,70, dall'altra parte non si può andare oltre il soffitto con... Infatti vediamo che sono stati alzati, ma oltre non si può. Oltre non si può andare. E quando l'acqua ha superato la paratia ormai è la resa totale. Buongiorno, salve, siamo in diretta. Sì, come va? Vedo che l'acqua è rientrata. Un disastro? Qua anche si vede poco, i magazzini che è tutto crollato, tutti i cartoni, vino. Vedete la situazione com'è? Come vedete sono tutti accartocciati dall'acqua, sono caduti uno sopra l'altro, probabilmente distruggendo gran parte delle bottiglie che si trovano qui dentro. Sì, non sappiamo ancora quantificare. Sì. Abbiamo perso almeno 10.000 euro su macchinari e sarà 5.000, 6.000 euro. Era presente ieri notte? Sì. Non c'era niente da fare? C'era niente da fare. Puoi alzare la merce, però dopo c'è il soffitto, più su non ci vai. Buongiorno, lei è venuto con la macchina fotografica? Sì, per documentare. Ma di dov'è? Lei? Di Venezia? Sì, sarei di Venezia. Sì. Come è andata stanotte? Stanotte è andata malissimo, un disastro. Come va? In mezzo all'acqua siamo. È andata molto male? No, è andata molto male. Un lavoro immane, una cosa, non lo so, è che andando avanti così non finirà tutto. In che senso? Come si può andare avanti così? Ieri 190. Oggi di nuovo 150, stasera di nuovo 150. Cioè, i muri sono comunque... Sì. E questo è sale, acqua e sale, acqua e sale. C'è stato un momento stanotte in cui ha detto qua veramente si mette molto male. Sì, un po' si è messa male in effetti, un po' si è messa male. Non si riusciva a salvare più niente. No. Anche perché le previsioni peggioravano di minuto in minuto. Esatto, infatti quello penso sia imprevedibile, penso che addossare colpe non sia possibile. Salve, di dove siete? In English. Where are you from? Lithuania. Lithuania, and what do you think about this? Very nice, interesting and very fun experience. Good experience. Thank you.
Vedo che voi vi siete attrezzati anche con una pompa per tirare su l'acqua. Due pompe, però alla fine, guarda, qui raggiunge 155, però l'acqua era fino a così, niente da fare. In 5 minuti la bottega è piena con l'acqua, fino a qua, appena è uscito fuori un tiravento fortissimo questa qua, se stava altri 10 metri poteva sopra il mio testa questa qua. Questa è caduta sì, da dove? Da là qualche parte. E poi è stata portata qua dalla corrente? No, no, è venuto così da sola. Allora torniamo in diretta con le immagini, tra l'altro ne approfittiamo anche per ringraziare tutta la squadra a partire da il direttore qui con me, ma Fabrizio Bazzoni in regia insieme a Andrea Basso, adesso Antonio Esposito, Renzo Sartori, Paolo Bottero e Nicola Zanetti che hanno coordinato la diretta, tutti gli inviati Filippo Fois, Sandro Ponchio, Ilaria Marchiori e Nicoletta Rizzetto, a Trieste Bernardo Gurotta, Enzo Iannacone, tutti i giornalisti che hanno contribuito come sempre il gruppo Media Nord-Est a garantire questa diretta straordinaria in corso dalle 7 di questa mattina, dopo aver comunque aggiornato nella notte con Focus su Rete Veneta con il direttore. Allora, sta arrivando il Premier Conte, quindi la domanda qui adesso è se per caso già partito, quindi stanno attendendo che arrivi alla sala operativa della Protezione Civile, oppure arriva il Premier nelle prossime ore, ma anche il Ministro De Micheli. Allora fatemi leggere un aggiornamento. Siamo stati a un soffio dall'Apocalisse, a un pelo dal disastro, fa sapere non leggiamo pure da qui, teniamo le immagini, siamo stati a un soffio dall'Apocalisse, a un pelo dal disastro, lo ha detto all'ANSA il procuratore della Basilica di San Marco Pierpaolo Campostrini, ma volevo leggere questo, anche il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paolo De Micheli si sta recando a Venezia insieme al Premier Giuseppe Conte per fare un sopralluogo. La decisione è stata annunciata all'Assemblea annuale di Confetra, dove la Ministra era attesa per le conclusioni. Quindi non solo il Premier Conte ma anche il Ministro per le Infrastrutture. Questo Lorenzo è, mi pare, il numero dei soccorsi, diciamo chi si vuole rendere disponibile per Pellestrina, giusto? Lo facciamo vedere anche a piena pagina. Venice Call, se non riuscite ad arrivare in tempo per raggiungerci, Gregorio, questo è il numero di telefono. Ora ripeterò anche il numero di telefono per gli esercenti, cioè tutti quelli che sono colpiti e che immagino in questo momento abbiano ben altro da fare, però che guardare noi, ma lo ripetiamo anche fosse utile. Questo invece è il numero di telefono, se non riuscite ad arrivare in orario per raggiungerci, Sebastiano, prima c'era il numero di Gregorio, ma questi sono numeri di telefono, mentre vediamo ancora il litorale Jesolo, guardate le torrette. Ecco, guardate la forza del mare qui a Jesolo, Pineta, cosa ha fatto? Diverto queste cabine, il selciato, qui i danni sono ingentissimi per tutto il litorale. Quella che vedete in queste immagini, Fabri scusa, torniamo sul computer, è la passerella distrutta, cioè l'abbiamo visto dalla furia del mare, e questa notte a Jesolo, come ci ha raccontato, riesce a far vedere questi pezzi qua proprio che tu vedi in questa, diciamo, questa fotografia, è quello che resta delle passerelle che conducono al mare. Allora, stavo cercando l'origine di questi messaggi di Lorenzo Maira, ma non riesco più a trovarlo perché sono talmente tanti. Eccolo qua, forse era questo, per chiunque volesse aiutare. Vedete, le ritrovo alle ore 12, passate da un po', ci divideremo in squadre con relativi capigruppo, Venezia chiama, noi rispondiamo, e questo è l'appello che arriva dai tanti, e per cui c'era poi anche quel numero di telefono che ora vi mostro nuovamente in modo da agevolare anche le operazioni di quanti vogliano intervenire. Per esempio questo è il numero di Gregorio, ecco, uno degli animatori
di quello che... Questa è la qualta degli imbarcaderi, giusto Fabri? Eccolo qua, le stiamo vedendo. Sentiamo anche l'audio di questa notte. Io cagarmi addosso. Ecco, vabbè, adesso diciamo il bip, non l'abbiamo potuto mettere. Io non riesco ad andare avanti con 90 kg che so, non riesco ad andare avanti, sono nascosto qua in caetta. Ma riusciamo intera? Confermato l'arrivo di Conte. Conte e il ministro De Micheli. Quindi infrastrutture De Micheli. sono partiti insieme. Infatti il dubbio è che possiamo anche ipotizzare che stiano attendendo magari l'arrivo a minuti in questa conferenza stampa. Meglio sarebbe iniziare a sentirli francamente, anche perché i tempi sono lunghi, lunghissimi. Ancora Nicola Marcato da Jesolo? Quanti ne sono stati visti a Venezia di primi ministri, di ministri, tutti a baciare la pantofola della Serenissima e a omaggiarle, a dire che l'avrebbero difesa, dopodiché si sono tutti squagliati come neve al sole. Quindi arriverà anche Giuseppe Conte e lo vedremo. Vedremo cosa faranno. Sentiamo ancora Nicola Marcato. Le onde qui hanno completamente devastato tutti i bagni presenti nel litorale di Jesolo Pineta, nonostante avessero preso delle precauzioni con delle barriere di sabbia che sono andate completamente distrutte. Giustamente può essere che si attenda l'arrivo del Premier Conte per questa conferenza stampa o magari arriverà più tardi e quindi incomincerà prima del suo arrivo. Questo è un dubbio. È chiaro che le risposte ora le devono dare, direttore, no? No, il problema è che è la solita solfa, cioè arrivano, fanno la loro passerella, promettono grandi interventi e grandi risorse, dopodiché spariscono, e questa è la storia che abbiamo visto ripetersi troppe volte a Venezia. Sono arrivati tutti praticamente e ogni occasione era buona per mostrarsi, per dire faremo di tutto per il petrolchimico, per il Mose, per questo e per l'altro, per le grandi navi. Vedremo anche questa volta se bisognerà restare con un palmo di naso o se qualcosa finalmente potrà cambiare. Certo, ecco, la presenza di Francesco Moraglia, del Patriarca, ha un significato. Vediamo se un intervento così, anche mettendoci la faccia, non è credo che sia la prima volta che diciamo, un alto prelato come è il Patriarca di Venezia si impegna personalmente, mostrandosi e parlando di questa conferenza stampa in difesa della città. Chissà che non smuova le acque della politica, perché le altre acque purtroppo si muovono, come abbiamo visto, fin troppo bene e molto rapidamente. Allora, abbiamo provato a fare una verifica adesso sentendo appunto lo staff di Luca Zai. Guardate che immagini a livello dell'acqua, quindi in Basilica di San Marco. Se si aspetta l'arrivo del Premier Conte con il Ministro delle Infrastrutture Paolo De Micheli, oppure la conferenza stampa che doveva essere a questo punto 40 minuti fa, comincerà dopo il briefing. Ed è vero che l'idea che sia in ritardo questa conferenza stampa così tanto vuol dire, almeno l'impressione, che ci sia tanto su cui discutere, tanto da raccontarci tra poco, che è il molto probabilmente che abbiamo già visto in questa mattinata e che purtroppo ci siano divergenze anche magari. Non lo so se divergenze, ma tanti danni da raccontare all'Italia intera con questa conferenza stampa, che sarà lunga probabilmente, che sarà un bilancio pesantissimo, questo ipotizziamo. Certo, poi c'è una lettura politica sulle future elezioni, la presenza di Lega e il sindaco Brugnano, ma questo è fuori da questo momento. Fa parte delle dietrologie, dei rumors, ma a volte ci si azzecca, diciamo, no? Soprattutto in conferenze stampa
quando ci sono questi ritardi o appunto come dicevi tu c'è talmente tanto da raccontare che prima bisogna fare un briefing per definire un po' anche la linea e che tipo di, diciamo, di lettura dare, oppure possono essere anche contrasti politici che possono in qualche modo fare allungare i tempi, no? Di solito sono queste le interpretazioni che vengono date. Allora, il discorso pare, adesso forse la conferma ci arriva, intanto continuiamo a vedere un altro che era quello in fondo rispetto al primo vaporetto arenato, che è finito sugli scalini della riva in questo caso. Dunque la notizia sarebbe questa, ma mi sembra un po' strano. Cioè dopo il vertice che sta per finire, quindi tra poco Luca Zaia parlerà, scenderebbe solo il governatore. Mi sembra strano dopo la presenza, diciamo, del patriarca, del sindaco Brugnaro, però probabilmente in questo vertice si è deciso in questo senso. Il governatore sarà la voce unica che sentiremo tra poco. Ma è confermato questo? Diciamo Cioè, è una delle voci che circola, anche se ci sembra strano, appunto. Sarebbe un po' strano perché si erano già seduti il patriarca e il sindaco e mancava il governatore. È già diventata una polemica questa dichiarazione di Salvini, ma dice il leader della Lega ci siano in manovra, cioè manovra di governo, 100 milioni per il Mose. L'opera del Mose è fondamentale, anche se non riguarda la zona di San Marco, su cui bisogna fare altre riflessioni, ma conto che la manovra esca con 100 milioni di euro da mettere in esercizio, un'opera per mettere in esercizio un'opera piuttosto che tenerla ferma, così il leader della Lega in una conferenza stampa alla Camera. Ai 2 emendamenti che la Lega presenterà per la gestione del Mose e per i danni a Venezia, Matera e altre città ci teniamo particolarmente, dice Salvini. Mi risulta che ci sarà un Consiglio dei Ministri presto, spero che oltre che darsi schiaffoni su varie cose trovino 2 minuti per dare una risposta immediata, veloce e concreta a Venezia e agli italiani. Così il leader della Lega in una conferenza stampa. Allora, Ilaria, scendono tutti. Adesso le voci cambiano. Allora restiamo dell'idea che avevamo sin dall'inizio. Intanto qui invece di scendere c'è chi sale e salgono sul vaporetto, che è quello ancora incagliato, definiamolo così, sugli scalini della riva che vedete, e quindi anche questo sarà poi da rimettere completamente in acqua e non sappiamo se basterà la spinta forzuta, diciamo, di uomini, oppure anche qui interverrà il camion gru che abbiamo visto in azione pochi minuti fa. Dunque pare che quindi Luca Zaia sarà accompagnato dal sindaco di Venezia Brugnaro, il patriarca Moraglia e quant'altri che abbiamo detto, il capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli e l'ingegnere Dattilo, comandante dei Vigili del Fuoco, comandante del Corpo Nazionale. Diamo per disperso Fois a questo punto, vediamo se possiamo tornare da lui qualche istante, tanto ci avverte l'Ilaria, oppure l'Ilaria, se è pronta, che almeno ci dica qualche rumors che è giunto anche a lei. Ilaria, ecco, non si capisce se noi abbiamo mostrato le foto del briefing in corso, se scenderanno tutti, scende solo Zaia. Sì, vai Ilaria. Mi sentite? Sì, Ferdinando, mi sentite? Vai, sì. Mi sentite? Noi ti sentiamo, eccoci qui. Tu parla. Allora Ferdinando, non potete vedermi perché non possiamo. Bene, innanzitutto volevo dire che qui naturalmente ci sono anche il questore, il prefetto, il comandante della finanza, dei carabinieri, insomma ci sono tante forze e i vigili del fuoco naturalmente, come potete vedere anche dalle immagini. Siamo qui in attesa che scendano il governatore e il sindaco. Insieme a me però c'è l'assessore Mar che vuole dare un messaggio importantissimo, Ferdinando, alla cittadinanza. Innanzitutto
siamo qui con l'assessore Paola Marra, che è l'assessore comunale al turismo. Che cosa vuole dire lei, assessore? No, io non dico alla cittadinanza, lo dico ai turisti e a chi vuol venire in città. Oggi non è assolutamente giornata perché stiamo effettuando operazioni di ripristino e di sgombero, quindi preghiamo, e questo anche su sollecitazione delle guide turistiche che non fanno servizi oggi, di non venire in città a fare i curiosi. Grazie. Ecco, quindi non solo questo, ma insieme all'assessore prima discutevamo anche di un altro fattore, ovvero quanto sia difficile per chi non vive Venezia, per chi non vive la città, capire che cosa stia realmente accadendo. Allora proviamo anche a spiegare qual è questo fenomeno della marea, insieme proprio all'assessore Mara, anche con parole semplici. Ma è molto semplice, la laguna è un'acqua salmastra, cioè c'è uno scambio fra acqua dolce e mare. Quando ci sono delle condizioni di vento particolari come ieri sera, l'acqua non riesce a fuoriuscire dalle bocche di porto e la marea si innalza fino alle condizioni che avete visto questa notte. Ecco, assessore, lei me l'aveva anche raccontato, non si era mai, lei insomma non aveva mai visto una cosa del genere. No, io non l'ho vista, sono nata nel 63, ma l'acqua granda è del 1966, che è arrivata a 7 centimetri superiore a quella di oggi. La città è in ginocchio e noi chiediamo a tutti di darci una mano e di rispettarla. Ecco Ferdinando, io tra l'altro poco fa sentivo anche conversare il patriarca Moraglia, insomma, con il questore, con il sindaco Brugnaro, ed era, insomma, ha detto di non aver mai visto una piazza a San Marco come ieri sera. Era molto scosso e anche sconvolto per quanto aveva visto. Come insomma avevamo detto anche prima, sono tutti molto provati e si sta cercando di lavorare insieme in sinergia a 360 gradi. Mi sentite? Sì, Ilaria, il questore è rimasto lì con te o è nella sala briefing? Perché magari sentire anche il questore Mascio Pinto, il titolo che ci ha dato l'assessore Paolo Mar di fatto è Venezia è chiusa, sì. Oggi Venezia è chiusa. Sì, questo ha detto l'assessore. Allora, attendete un attimo. Oltre ai normali turisti ovviamente arrivano anche quei curiosi che vengono solo per quello e vanno respinti ovviamente. Ferdinando, mi sentite? Sì. Riuscite a sentirmi? Sì. Ecco, allora il questore è ancora qui, per cui sì, è qui insieme a me. Siamo in diretta. Ecco, per cui insomma, se mi sentite... Sì, Ilaria, noi ti sentiamo, non serve che continui a chiederlo. Intanto... Beh, è un'esperienza straordinaria vedere la forza della natura, però devo dire che come tutte le cose nella vita poi c'è sempre un rovescio della medaglia. È stata un'esperienza diciamo brutta stanotte, ma anche emozionalmente molto forte. Ho visto le mie donne e i miei uomini stanotte prodigarsi per tanti turisti, per tanti cittadini, non esitare a uscire. I nostri comandanti costieri, devo dire, sono delle persone straordinarie, non hanno esitato un attimo, nessuno ha chiesto di rientrare, sono tutti quelli che erano in barca, nessuno di loro ha smontato per tutta la notte. Beh, questo è, devo dire, quello che poi rispetto alla forza della natura ti fa sentire la forza delle istituzioni, e questa, devo dire, è un'esperienza anche per questo aspetto straordinaria. Ecco, di quante forze in campo parliamo? Beh, avevamo già allertato naturalmente tutte le forze di polizia, anche con Carabinieri, Fidanza, noi, Polizia Locale, quindi c'era un allertamento importante sul territorio. Avevamo quindi rafforzato già tutti i servizi. Darle i numeri in questo momento è difficile perché a un certo punto mi scrivevano i miei funzionari che sono rientrati tutti, il personale non ha smontato, hanno rientrato, quindi avevamo un numero molto importante, ma devo dire non c'è stato bisogno di nessuna ulteriore direttiva, erano tutti pronti a dare una mano e questo è stato molto bello. Rispetto naturalmente a vedere il disastro che mette in campo la forza della natura. Ecco, la città non si è fatta cogliere impreparata nonostante quanto è accaduto? No, noi avevamo fatto un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica il giorno precedente, quindi eravamo già
pronti a questa emergenza. Le nostre strutture, le forze di sicurezza, i vigili del fuoco, eravamo tutti preparati, avevamo allertato, avevamo una sala operativa, insomma la macchina istituzionale preposta dallo Stato a difesa di tutto il sistema ha funzionato, bisogna dire questo. Naturalmente parliamo di record incredibili, di altezza di acqua che non c'era, a una struttura di difesa pronta. Le basti dire, le faccio un esempio, che il mio poligono di tiro, le idrovore, per liberarlo, che erano già previste, strutturate e dotato, i bocchettoni di uscita sono stati superati dal livello dell'acqua, quindi rendendole di fatto inutile la loro attività. Lei non aveva mai visto uno scenario così, insomma, che è stato definito apocalittico? No, assolutamente, ripeto, è un'esperienza incredibile viverla personalmente e poi vedere l'acqua che ti invade dappertutto, e quindi no, è un'esperienza molto forte dal punto di vista umano, un'esperienza straordinaria, devo dire, dal punto di vista professionale. Ecco, ringraziamo il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto. Se non ci sono altre domande, Ferdinando, credo che a breve scenderanno tutti, perché stanno finendo di consultarsi, dopodiché dovrebbero arrivare a minuti, mi dicono. Bene, grazie Ilaria. Allora, pronti a collegarci con voi di nuovo. Intanto ho visto anche il presidente Ciambetti lì tra... Presidente del Consiglio regionale? Sì, è lì sulla sinistra. Sulla sinistra. Invece in queste immagini vediamo il gancio, quindi l'operazione è la stessa di quella che abbiamo visto prima, anche per questo vaporetto, seguita in diretta. Quindi sarà agganciato, imbragato in qualche maniera possiamo dire, e riportato in acqua anche quest'altro vaporetto che era stato sbalzato sulla riva. Vedete il camion gru al lavoro. Dunque il Premier è un post, non interrompo questa diretta così la vediamo ancora. Il Premier Giuseppe Conte in un tweet scrive: questo pomeriggio sarò a Venezia, duramente colpita dal maltempo. Voglio vedere da vicino i danni e rendermi conto della situazione con il direttore generale della Protezione Civile, cioè Angelo Borrelli. Massima attenzione anche alle altre regioni, dice il Premier Giuseppe Conte. Abbiamo visto bene quello che è accaduto a Matera, insomma noi anche se ci occupiamo del nord-est le notizie degli altri le conosciamo, sarebbe bene che il resto d'Italia si accorgesse prima di quello che accade a queste latitudini. Comunque noi ci siamo sempre e questo è quello che vi stiamo documentando. L'attesa è lunga, 52 minuti, 53 in questo momento, in attesa dell'inizio della conferenza stampa che era prevista appunto a mezzogiorno, come vi dicevamo, e l'attesa è diventata lunga e riepiloghiamo tutto quello che è successo e che abbiamo raccontato, con decine di imbarcazioni danneggiate e affondate, 3 di questi sono vaporetti, poi gondole distrutte, una città ferma, ha detto non andate a Venezia, è un appello forte, fortissimo dell'assessore al turismo Paola Mar, pochi istanti fa al microfono di Ilaria Marchiori. E se ci pensate nei ragionamenti che facciamo sempre in questi anni di una città diventata dormitorio, è una dichiarazione fortissima anche questa, perché dice, cioè, è come dicesse Venezia è chiusa in questo momento. Beh, Venezia è chiusa da molto tempo ai veneziani, è aperta a orde di turisti, 30 milioni l'anno, ricordo, basta passare dal Tronchetto ogni mattina per vedere quanti pullman arrivano e quanti turisti che arrivano dai paesi dell'est, dall'ex Jugoslavia, dalla Russia, quanti arrivano e vengono imbarcati su traghetti che poi girano per la laguna e poi li sbarcano di nuovo al Tronchetto, per non parlare di quelli che scendono dalle navi crociera, per non parlare di quelli che arrivano con l'aereo, col treno, con l'auto, quindi è un assedio continuo nell'indifferenza totale di tutti per i veneziani. I veneziani ormai sono pochi superstiti, io sono tra coloro che fra qualche giorno lascerà Venezia, no? Beh, diciamo, sono lì da 20 anni, ma
come ormai è destino per coloro che vivono in centro città, anch'io preferisco andare in terraferma per tanti motivi, perché non sto comunque ad elencare, ma dico, voglio dire, ci sono esempi viventi di persone che non ce la fanno più e se ne vanno perché la situazione è diventata insostenibile, non solo per l'alta marea, ma per la massima affluenza di visitatori che ormai ha raggiunto l'apice. E sempre peggio, una volta c'erano tregue, c'erano mesi come novembre, come febbraio in cui c'era un calo, adesso è un continuo e ci sono i vigili nelle calli che regolano il traffico dei passanti, no? Quindi è qualcosa di... quindi Venezia aspettava e aspetta delle risposte, e quando si dice Venezia credo che si debba dire i residenti, i veneziani. A queste risposte non sono mai arrivate, sia pure in un contesto molto difficile, è un'isola, è diventata Disneyland, per cui è anche difficile gestire una situazione di questo genere, ma è passato troppo tempo, troppe promesse, troppi annunci come al solito, poche risorse, indifferenza, corruzione con la questione del Mose che è ancora lì. E quindi, caro Ferdinando, io credo che ci sia veramente da riflettere ancora una volta e da sperare che qualcuno invece resista, che rimanga e che tenga alta la bandiera di questa grande e sfortunata città. Allora, torno a dire, siccome l'Ilaria ci avverte, ci deve avvertire quando inizia la conferenza stampa, contattiamo Fois, così torniamo verso la Basilica di San Marco, vediamo a che punto è l'acqua alta e che cosa sta facendo Filippo in questo momento, anche per spostarci su altre immagini. Quello che sappiamo è che da adesso in avanti, dopo quello che è successo, non si potrà rimandare, diciamo, l'intervento per Venezia, il sostegno per Venezia, che ora è diventato tema di attualità nazionale in questo momento. Fatemi sapere quando c'è Fois, è diventato tema... Perfetto, grazie, che è tema di dibattito in questo momento a livello nazionale, quindi non si parla di altro che, diciamo, non si parla di altro se non di Venezia, e che deve irrompere nel dibattito politico, che inevitabilmente si abbatte anche sulla manovra di governo. Come avete visto, già si chiedono stanziamenti cospicui per terminare il Mose, per Venezia, eccetera, eccetera. È chiaro, noi siamo pronti a sostenerlo, che tra poco il governatore Zaia sarà in diretta con noi e chiederà di fatto un sostegno forte per la città di Venezia e il Veneto colpito. Ci sarà lo stato di calamità e quindi finanziamenti, soldi per aiutare questa città che, come abbiamo visto nelle tante immagini di questa mattina, è colpita in ogni suo luogo nel patrimonio culturale. Toccare Venezia significa toccare la storia, e quindi quei muretti, quei fontanazzi, quelle calli, quei negozi, quei palazzi, tutto è un danno immenso e tutto è la nostra storia. Allora, vedo ancora le immagini dall'alto, c'è del movimento, è arrivato il patriarca, Luca Zaia dietro di lui, il sindaco Brugnaro. Allora inizia con un'ora esatta di ritardo, ma c'era il briefing, è una giornata particolare, si dovevano confrontare, inizia la conferenza stampa, come vedete anche Angelo Borrelli, dunque non attendevano l'arrivo del Premier Conte, tantomeno del Ministro delle Infrastrutture De Micheli, ma inizia la conferenza stampa, seguiamola. Grazie, buongiorno. Scusate il ritardo, ma abbiamo concluso la riunione un paio di minuti fa, nel senso che è stata una riunione importante che segue una nota di concitazione, di preoccupazione e di ansia. Voi avete già dato notizie di quello che è accaduto in queste ore. È una Venezia martoriata, come dopo il sindaco racconterà della sua esperienza, di quello che vede, di quello che
che ha intenzione di chiedere per Venezia e poi altre parti del Veneto, perché ricordo che oltre al grande disastro di Venezia, apocalittico, per usare un termine che usò il capo della protezione civile Borrelli in occasione di Vaia, poi c'è stata ovviamente questa ondata di maltempo interessato anche altre parti del Veneto, non so, Caorle abbiamo la spiaggia distrutta e il mare è risalito nei canali, Chioggia, acqua nel centro storico di Chioggia, Pellestrina tutta sotto acqua, abbiamo sfondamenti arginali nella zona di Concordia, abbiamo il Lemene interessato da altri movimenti, insomma ce n'è per tutti i gusti, cioè Scardovari, la sacca di Scardovari, quindi il Polesio, hanno delle foto di Scardovari raccapriccianti, cioè letteralmente rasa al suolo. Allora noi abbiamo avuto da un lato ovviamente l'acqua alta e quindi la marea, dall'altro lo scirocco, la bora che non ci hanno aiutato. Abbiamo uno scenario che ci preoccupa anche nelle prossime ore, questo ve lo devo dire, perché voi sapete che non abbiamo aperto lo stato, l'unità di crisi l'avevamo già aperta ieri e noi siamo preoccupati per le precipitazioni nevose. Qualcuno dice vabbè, ma stiamo parlando di allagamenti, la neve cosa c'entra? C'entra moltissimo, perché purtroppo ci aspettiamo almeno altri 120 cm di neve in due tornate, quindi 2 nevicate. L'ARPA ci dà dei dati che sono preoccupanti e purtroppo nevicherà in un contesto nel quale c'è caldo, perché questo è un clima da scirocco e quindi si sta prospettando, io non voglio inquietare nessuno ma ho l'obbligo di dire queste cose, si sta prospettando uno scenario stile 2010. Nel 2010 noi avevamo avuto le nevicate precoci, se vi ricordate, era a fine ottobre 2010, primi novembre 2010, e a un certo punto arrivò lo scirocco, il mare non riceveva più, perché con lo scirocco il mare non riceve, alta marea, la neve si è sciolta e abbiamo avuto quello che è stato 235 comuni alluvionati su 574 di allora, 10.040 famiglie e imprese sotto acqua, ci fu 1 miliardo di danni riconosciuti carte alla mano, dopodiché insomma quella è una gestione commissariale che ci ricordiamo ancora. Ecco, in tutto questo contesto ci siamo sentiti con il sindaco Brugnaro, che è stato non sul pezzo di più, perché devo anche dire che se non dovesse funzionare la previsione di ARPA basta parlare con lui, perché è sempre assolutamente performante su questo tema. Mi ha chiesto da subito, devo riconoscerlo, che nella assoluta tempestività mi ha detto Luca, lo stato d'emergenza, noi abbiamo dichiarato lo stato d'emergenza ovviamente per Venezia, perché Venezia è il nostro capoluogo, è patrimonio dell'umanità, e poi per tutte le altre località, lo dico per tranquillizzare i sindaci, per tutte le altre località, e qualora ce ne fosse qualcuna non ancora dentro lo stato d'emergenza, di crisi, scusate, è assolutamente aperto e quindi anche implementabile, perché poi noi non abbiamo notizie dell'ultimo lembo di territorio. Va il mio pensiero alla persona che ha perso la vita, la vita. Ho parlato anche non più tardi di un quarto d'ora fa con il Presidente del Consiglio, ho sentito un po' tutti, ecco, ringrazio i miei colleghi Rossi della Toscana, Totti della Liguria, Attilio Fontana della Lombardia, Fedriga, poi insomma mi hanno chiamato un po' tutti, rappresentanti del governo. Ho parlato con il Presidente Conte, voi non so se lo sapete già, sarà qui stasera verso le 5, da quel che dice si fermerà anche qui la notte e poi faremo sopralluoghi a cavallo tra stasera e domani mattina. Io non aggiungo altro, poi il dottor Borrelli vi ricorderà la procedura, no? Perché noi abbiamo fatto lo stato di crisi, dopodiché ci sarà una dichiarazione dello stato d'emergenza, quindi con i primi stanziamenti. A me interessa dire che noi siamo sul pezzo e preoccupati. Ringrazio i presenti, ringrazio il sindaco Brugnaro, al quale poi passerò la parola, e Sua Eminenza il Patriarca di Venezia, con gli stivali, posso dirlo, con gli stivali, e anche con lui ci siamo sentiti di avere un patriarca così, lo possiamo dire, perché lì sul pezzo a noi piacciono così i patriarchi. E ringrazio il dottor Borrelli, ci siamo sentiti anche di notte, tardi, presto, a tutte le ore, anche stamattina presto, e il prefetto Zappalorto, che abbiamo iniziato a sentirsi già da ieri,
ovviamente il capo dei Vigili del Fuoco Dattilo, che è parte integrante, insomma, i vigili se non ci fossero bisognerebbe inventarli, lo dico sempre, saluto a quest'ore, saluto tutti quelli che sono qui, l'Enel, siamo preoccupati dell'Enel, mi raccomando con l'Enel, perché qua manca la corrente, giusto? Da Montepaschi, si comporta bene. Insomma, un ringraziamento a tutti, ai cittadini, ecco, l'appello alla prudenza, perché questo, sono chiuse le scuole a Venezia, molti ragazzi, guardate, centinaia di ragazzi mi scrivono su Instagram per chiedere notizie delle scuole, al di là che possa anche suscitare simpatia e qualche sorriso, però siamo preoccupati, tanto è vero che stiamo pensando sul fronte, quantomeno quello nevoso della montagna, di valutare anche un provvedimento per far chiudere le scuole, ma tutt'oggi non è definito. Passo la parola al Sindaco, grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente della Regione Luca Zaia per avermi ascoltato da subito e per aver poi attivato tutte le procedure nazionali che lui, ahimè, conosce bene. Saluto e ringrazio essere presenti il capo dei Vigili del Fuoco, il capo della Protezione Civile, che è stato mandato qua espressamente su espressa anche la richiesta, oltre che del Presidente della Regione, del capo del Governo. Poi voglio ringraziare il Prefetto, che ha collaborato in maniera generosissima per tutte le giornate che abbiamo vissuto a Venezia, e devo dire che si è creata un'amicizia, una stima profonda che ci consente di superare una serie anche di dubbi, perché nessuno ha la verità in mano quando succedono queste cose. Poi voglio ringraziare le forze dell'ordine, le voglio elencare tutte perché sono state veramente straordinarie. Comincio dalla polizia e dai carabinieri, che subito sono resi disponibili nel piano. Abbiamo fatto un piano di emergenza che è stato fatto, diciamo, quasi più a seguito di un'esperienza nefasta che abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso io l'avevo già dichiarato più volte, ma nessuno mi ha ascoltato, che abbiamo rischiato questa tragedia pari pari. Abbiamo sfiorato la cifra di oggi di 20 centimetri. 20 centimetri di acqua per Venezia sono tutto, perché superano le barriere delle case, dei negozi, dei ristoranti, degli alberghi, dei musei, di tutti i luoghi, anche delle abitazioni a piano terra. E questo superano la barriera, in questo caso a Pellestrina. Ancora oggi ci sono i ragazzi in questo momento dentro le case, come se fossero dentro una piscina, perché l'acqua non defluisce e qui i lavori sono stati fatti al Mose. Sono temi che si intrecciano, per cui le emergenze, io ringrazio il direttore dell'emergenza che è qui con noi, evidentemente abbiamo il governo al nostro fianco. Poi voglio ringraziare Sua Eminenza il Patriarca di essere qui, non solo perché spiegherà cosa è successo alla Basilica, ma perché è una nostra guida spirituale, la mia sicuramente, la città sicuramente, e insieme a me siamo andati a visitare le persone. Io ho dormito 2 ore stanotte, per cui magari non sono neanche molto lucido, però abbiamo esattamente rivisto quello che è successo l'anno scorso, solo che quest'anno cos'è capitato? Allora, la marea quest'anno è stata 187 centimetri contro i 194 della tragedia del 66. Lo dico per chi era bambino come me, io sono nato nel 61, dopo quella tragedia del 66, dove oltre a Venezia si sono inondate anche le campagne, per cui giusto riferimento che ha fatto il Presidente al resto ci sta, però è stata varata dallo Stato italiano, dal Parlamento italiano, la legge speciale per Venezia. È stata fatta perché a quei tempi, e credo ancora oggi, visto i contatti che ho avuto, si capisce che Venezia è un biglietto da visita di tutto il paese. Qui non si tratta di voler ragionare in maniera, come posso dire, localistica, ma dobbiamo riconoscere che il centro storico di Venezia, la laguna e le isole sono uno dei biglietti straordinari che il paese ha. È per questo che siamo così attenti, perché la stampa e la comunicazione mondiale ci guarderanno e guarderanno se siamo in grado di risolvere questi problemi. È stata varata una legge proprio specifica, si chiama legge speciale per Venezia e la sua laguna, proprio per questo. E da lì è nato tutto il sistema del Mose, che attraverso lo Stato, perché è lo Stato che ha gestito questo, ha pensato di farlo in questo modo, con una quota fissa alle bocche di porto, le 3 bocche di porto. Ancora oggi stiamo parlandone. Io ho letto sui giornali che si alzavano queste bocche di porto, ritengo non sia corretto. Qualche ora fa mi ha chiamato il Presidente della Repubblica. Io lo voglio ringraziare per l'ennesima volta, l'ho già fatto, lo faccio ancora con convinzione. Una persona per bene che rappresenta il Paese, ha chiari gli interessi proprio internazionali dell'Italia. Qui non stiamo più parlando di un problema locale, stiamo parlando di un problema mondiale. O noi sappiamo difendere le nostre eccellenze, oppure vuol dire che non meritiamo di essere eredi di questa grande civiltà, 2000 anni di civiltà. E allora qui siamo tutti insieme.
Noi dobbiamo decidere di fronte a una grande tragedia come è questa, e lo capirete man mano che verranno fuori i conti dei danni che sono successi e dei disastri, di quello che non si vede ma che si vedrà. Ci si renderà conto che abbiamo due scelte: o ci dividiamo o ci uniamo. O la città diventa unita così, con tutte le istituzioni insieme, dove ognuno fa il suo, nessuno vuole, io non sono l'ultimo che può indicare cosa fare agli altri, però dico guardate, dobbiamo collaborare insieme. C'era la gente che piangeva oggi, perché hanno perso tutto. Non stiamo parlando di povera gente, non è questo il punto. Il punto è che non c'è più certezza, non sai più come puoi fare a vivere, e se non vogliamo lo spopolamento della città dobbiamo dare certezza. Non possiamo sicuri che questa cosa, se non cambiamo qualcosa, ricomincia ancora. Oggi siamo qua col decreto. Io ringrazio veramente di cuore Luca, ma lo dico, sapete che sono una persona sincera, lo ringrazio di cuore perché subito ha capito, subito non ha avuto incertezze, e il capo della protezione civile altrettanto lo ringrazio di cuore perché capisce che qui il tema è fondamentale, è la vita stessa della città. Non si tratta di quantificare i danni soltanto, ma il futuro della città, perché lo spopolamento nasce anche da questo. Se un ragazzo vede che stiamo dando soluzioni, pensa di venire a vivere in un centro storico, non comincia a pensare di andare via perché non riesce più a vivere in questo modo. Abbiamo 5 battelli, e uno può dire ma che sciocchezza è, 5 battelli che sono gravemente lesionati, 2 sono ancora bloccati sopra i Masegni in piazza San Marco, vicino a piazza San Marco. Noi con quei 5 battelli costruiamo le linee di Venezia, non si costruiscono i battelli domani mattina, e costano molti soldi questa cosa. Cioè dobbiamo avere la certezza che tutto il paese capisce che oggi ci giochiamo la credibilità internazionale. Non sono i veneziani, perché sono nati lì. Queste persone sono abituate a convivere con l'acqua alta. Le scene che vedete, le fotografie che vedete, grosso modo, le avete già viste. Il dramma è che quei 20 centimetri in più non riesco a spiegarli e fanno la differenza. Ed è per quello che siete tutti quanti qua. Perché i veneziani lo diranno, lo capirete man mano. C'è gente che, ripeto, che stava piangendo. Allora, io penso che abbiamo un'occasione storica per finalmente risolvere i problemi. Li affronteremo con la protezione civile per quello che compete giustamente l'emergenza, ma poi dobbiamo pensare a intervenire sul sistema delle difese a mare. È inevitabile questa cosa. Allora, dobbiamo primo partecipare in qualche modo, in qualsiasi modo, non chiedo nulla di particolare, ma che la città e comunque il sindaco e l'amministrazione siano presenti per capire a che punto sono queste cose. Non ve lo so dire, non lo so. Però abbiamo speso un sacco di miliardi e non possiamo giocarci la brutta figura. Dobbiamo essere sicuri che il porto possa continuare a vivere anche in presenza di un Mose chiuso. E io più volte ho sollecitato di Scavalli Vittorio Emanuele che si tratta di rimetterlo in sicurezza. Sarebbe la valvola di sfogo del porto. Quale sarà l'armatore che viene a Venezia se pensa che poi rischia di bloccare la nave all'interno? Stiamo parlando del lavoro di migliaia di persone, signori. Stiamo parlando della vita di questa città. Questo non è retorica, è la cosa vera. I ragazzi, i suoi uomini in questo momento stanno ancora spegnendo un incendio che si era cominciato, per fortuna avevamo questo dispositivo gigantesco che abbiamo messo insieme, io e il prefetto, lui mi ha creduto, avevamo le statistiche ufficiali che davano 145-150. Io ho guardato le battimetiche e ho detto guarda, vi vado in barca da quando so picco, fidate, mettiamo dentro tutto un percorso di sicurezza ulteriore che non sbagliamo mai. Lui si è fidato, tutti quanti, carabinieri, polizia, il suo, MPG e FOC, mi hanno dato ragione, ci siamo messi là, abbiamo messo, l'Enel ha messo degli uomini, perché la Coleto che è qui, la responsabile del nord-est, mi ha creduto, dentro la cabina di San Giobbe abbiamo messo un uomo fisso dalla mattina, e mi ha mandato anche la fotografia perché non ero convinto che fosse, perché l'anno scorso ha cominciato a entrare acqua dentro, ci mancavano le pompe, e quest'anno l'hanno messo, e con l'Enel siamo andati molto bene. Certe volte in pezzi di città è mancata la corrente, certe volte per volontà, perché abbiamo tolto la corrente, tant'è che la persona che è deceduta e di cui esprimiamo condoglianze era un anziano a Pellestrina che gli era saltato il contatore, è andato a riaccenderlo, tutta acqua dappertutto, non aveva i tappi molto probabilmente, adesso saranno le indagini a vedere, e se l'ha fulminato. Ecco perché dobbiamo efficientare la città. C'è da fare mezzo impianto antincendio che manca, cifre enormi, ma lo diciamo, ma qua tutti lo dicono. Adesso bisogna farle, dobbiamo fare le fognature che non ci sono. Parliamo di dover sostenere l'ambiente. Stiamo parlando della città sicuramente più bella del mondo. Può dire quello che vuole Renzi su Firenze, ma Venezia è 100 volte più bella, ed è 100 volte più delicata, ed è 100 volte più meravigliosa, più misteriosa, più affascinante. Per cui dobbiamo prima di tutto crederci noi, non possiamo farci dare lezioni dagli americani, dai francesi, dai tedeschi che ci vengono a dare i consigli. Dobbiamo dimostrare che stavolta ce la facciamo. Partiamo da un'emergenza, ok, prendiamo atto, io il mare non lo fermo, oggi uno da un battello mega siga di ostrage. Me la dà la colpa a me che era l'acqua alta, cioè l'acqua eccezionale, però è un dato di fatto, il cittadino non sa più a chi fidare. Io gli ho detto mi scusi, farò di meglio, questo è un dato di fatto, però
Solo così riusciamo a dare un futuro ai ragazzi. Se partendo da una qualcosa di veramente straordinariamente grande e difficile, riusciamo a coordinarci e a trovare le migliori risorse. Ringrazio ancora anch'io il Capo del Governo, il Ministro De Micheli con cui ho parlato e di cui devo dire ho grande fiducia, oggi sarà qua anche lei, mi sembra di aver capito, e ripeto, tutte le persone di buona volontà che si stanno asciugando i negozi, che stanno pulendo le cose, i ragazzi, i giovani a cui abbiamo detto sospendi, non sospendi la scuola, tutte le persone che non hanno trovato il battello perché oggi sono caduti i pontili. E sono successe tante cose, abbiamo quelle barche che ci mancano per fare un servizio continuato, per cui ci scusiamo già oggi del disservizio. Pensate, oggi alcuni taxi si sono messi a disposizione gratuita senza che nessuno gliene avesse chiesto per portare le persone a gratis da un pontile a un altro. La solidarietà nei momenti di difficoltà viene fuori e l'Italia dà il meglio di sé. Grazie. Grazie Sindaco. E Sua Eminenza, Patriarca. Allora, buongiorno a tutti. Intanto il pensiero a chi ha perso la vita e poi alcune impressioni che ho avuto in queste ore. Prima di tutto io vorrei che mi piacerebbe che si vedessero le immagini di Piazza San Marco ieri sera intorno alle 22:30, 23. Io non ho mai assistito a una cosa del genere. Ho visto la piazza molte volte colma d'acqua, ieri c'erano delle onde che sembrava di essere in riva al mare. Purtroppo devo dire una cosa, che un anno fa avevamo vissuto una situazione analoga ed era chiaro che si sarebbe potuta ripetere in modi analoghi. Abbiamo visto in modo ulteriormente accentuato ieri notte. Stamattina ho telefonato al sindaco, al prefetto e al governatore, li ho trovati subito. Soprattutto li ho trovati disponibili a condividere un pensiero che vorrei condividere con voi anche in questo momento. Venezia non è una città bella, è una città unica e voi dovete aiutarci a far passare questo messaggio, che un intervento di soccorso a Venezia richiede tempi, risorse, procedure che un'altra città non conosce. Quindi abbiamo una città bella, una città magnifica, una città fragile, una città che deve essere capita e io spero che questa sia un'occasione anche perché insieme, in modo condiviso, si ripensi la città, si ripensi a quelle che sono le difficoltà su cui ci incontriamo e scontriamo ormai da anni. C'è un sistema di difesa della città che non entra mai in atto. C'è il passaggio delle navi, si toccano tanti interessi. Forse questo mio discorso può dispiacere a qualcuno e io mi dispiaccio di non essere simpatico se dico questo, però lo dico semplicemente pensando alla città come veneziano, come persona che ama questa città. L'altra cosa che vorrei dire è che vengo da un giro che mi ha impegnato tutta la mattinata, in parte l'ho fatto da solo, in parte l'ho fatto col sindaco perché aveva degli strumenti che io non ho. Abbiamo visto della gente disperata, abbiamo visto gente che ci diceva un anno fa eravamo in situazioni analoghe, gente che deve fare i conti con danni nelle proprie attività. Ecco, l'ultima cosa che mi preme dire, la Caritas diocesana e il seminario sono disponibili e siamo già in contatto con il comune che ci ha segnalato alcuni casi di persone che possono essere ospitate, possono essere accolte. Abbiamo una 70 di posti già pronti. Ecco, chi volesse usufruire può accedere
abbiamo messo un numero verde che può essere contattato per i casi di necessità. A noi stanno a cuore soprattutto le persone fragili, quelle che faticano a vivere di giorno e di notte quando il clima è favorevole. In questa situazione siamo particolarmente vicini a loro. Ecco, detto questo, io ho fiducia perché nel pre-incontro che abbiamo fatto sopra ho visto sia le autorità cittadine, sia il Presidente, sia il Prefetto, ma anche la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, che sono persone che conoscono la situazione particolare di Venezia. A voi chiedo veramente che passi il messaggio che Venezia è una città ferita, che non può essere ferita ogni anno nello stesso modo, e che è una città unica per cui bisogna avere dei criteri diversi perché richiede degli sforzi economici anche a livello nazionale diversi rispetto ad altre città. Grazie. Ingegner Dattilo per i Vigili del Fuoco. Io porto un po' di roba, aspetta un secondo. Grazie Presidente. Così tutti possono avere la tua. Grazie a tutti di essere qui. Grazie. Come tutti sapete, questo l'hanno già detto tutti coloro che mi hanno preceduto, questa è una città molto fragile, molto vulnerabile, piena di testimonianze del patrimonio artistico e grazie al cielo, devo dire, le vittime sono limitate rispetto a ciò che è avvenuto e questo già ci conforta perché evidentemente, prego. Questa cosa ci conforta perché diciamo nella straordinarietà o forse è ormai diventata ordinarietà dell'evento che questa città deve sopportare, le vittime sono limitate, però dobbiamo anche continuare perché l'emergenza non è finita, l'ha detto bene il Presidente prima, le previsioni meteo fino a domenica non sono previsioni favorevoli, quindi non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo star vicini a coloro che hanno avuto dei danni, noi stiamo aiutando la popolazione a votare l'acqua, stiamo intervenendo a Pelestrina in particolare perché c'è un bacino molto grande con un modulo di alta capacità che è accreditato anche a livello europeo, cioè Venezia ce l'ha perché ce l'ha il meccanismo europeo di protezione civile, ma lo stiamo impiegando adesso a Pelestrina, sapete che è difficile arrivare con i battelli, in questo momento sta arrivando a Pelestrina e già dal pomeriggio potrà vuotare questo grande bacino delle opere, come ha detto il Sindaco, annesse al Mose. Per quanto riguarda poi, e lo dico alla Sua Eminenza il Patriarca, avevamo sottoscritto anche un accordo un paio di anni fa anche per il ricovero, ove fosse necessario, mettendo a disposizione il personale che può venire da tutta Italia, del patrimonio artistico. Quindi noi possiamo anche, ovviamente trovando i posti più adatti dove poterlo preservare o più in alto o in altri posti, e l'avevamo firmato che il Sindaco era appena arrivato, quindi questa cosa me la ricordo molto bene. Stiamo cercando anche attraverso la rete di coloro che si occupano delle disabilità di stare più vicini a quelle persone che hanno diciamo diverse abilità e che quindi non riescono a mettersi in sicurezza normalmente. Noi ci occupiamo del soccorso, ovviamente saremo sempre presenti, in questo momento ci sono oltre 100 uomini concentrati solo sulla città di Venezia, poi ovviamente siccome è stato tutto il territorio, come ha detto bene il Presidente, anche Treviso, anche il Lemene, anche la provincia di Padova, in questo momento a Padova c'è anche un grosso incendio, quindi stiamo cercando di riuscire a intervenire su tutta la regione proprio sono venuto da Roma apposta perché conosco la fragilità di questa città e quindi sono venuto da Roma e ho portato con me il capo dell'emergenza perché si renda conto anche lui e che così possa mobilitare tutte le sezioni operative per quanto ce n'è necessità attraverso il COC che è già stato istituito all'ufficio del comandante comunale dei vigili urbani e della polizia municipale e al CCS che è stato convocato dal signor prefetto
presso la sala operativa unica che abbiamo a Marghera. Siamo ovviamente a disposizione e quello che vi chiedo è di avvisare la popolazione di stare molto attenta ai bollettini meteo, perché l'autotutela in questi casi è molto importante anche per la salvaguardia delle proprie vite. Grazie. Grazie. Dottor Borrelli, capo della Protezione Civile Nazionale. Aspetta Angelo, che ti diamo un po' di microfoni. Allora, innanzitutto voglio rivolgere anche io il mio pensiero alla vittima di questo evento emergenziale che abbiamo vissuto. È la 33esima vittima dall'inizio dell'anno. Dall'inizio dell'anno abbiamo registrato 174 eventi estremi sul nostro territorio nazionale, eventi che hanno causato danni, feriti e appunto morti. L'evento di ieri sera è un evento assolutamente straordinario, neanche io avrei immaginato di doverlo vivere, visto che l'anno scorso avevamo già vissuto un evento simile, lo ricordava prima il sindaco. Intorno alle 23:15 il prefetto Zappalorto, che ringrazio, mi ha chiamato e mi ha detto: noi qui abbiamo dei livelli e abbiamo una previsione di livelli mai visti per quanto riguarda l'acqua alta nella città di Venezia. Mi sono subito sentito con il presidente Zaia, era già stata istituita da tempo l'unità di crisi, quindi ci siamo raccordati e ho informato prontamente il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ero pronto a convocare il Comitato Operativo Nazionale della Protezione Civile, lo sa il Presidente Zaia che l'anno scorso, in previsione della tempesta Vaia, ci chiese lo stato di mobilitazione, quella figura giuridica per cui la Regione, che ha dispiegato tutte le proprie risorse sul territorio, chiede il concorso dello Stato e eravamo pronti a inviare qui colonne mobili delle altre regioni. Il Presidente Zaia ha citato tutte quante le regioni che hanno dato la disponibilità, ma unanime è stata la disponibilità, le forze armate, il sistema di protezione civile. Voglio ringraziare anche Sua Eminenza il Patriarca, perché la Basilica di San Marco è stata veramente colpita nuovamente nel cuore vitale della cristianità e quindi noi dobbiamo fare di tutto perché in futuro queste cose non si debbano ripetere, così come stiamo facendo opere imponenti. Ero stato qui solo una quindicina di giorni fa col Presidente Zaia perché si sta facendo un grande lavoro di messa in sicurezza con questo grande piano straordinario del governo Proteggi Italia dopo la tempesta Vaia. Sono gli effetti dei cambiamenti climatici, quindi noi dobbiamo lavorare. Per quello che riguarda noi Protezione Civile Nazionale, io ho ricevuto il mandato dal Presidente di fare sì che il sistema sia a completa disposizione della città di Venezia e della Regione Veneto, ma voglio ricordare, stamattina mi sono sentito anche con il Presidente Fedriga, perché ci sono delle criticità anche nella Regione Friuli Venezia Giulia, ci sono criticità un po' dappertutto, avete visto anche le immagini di Matera, quindi il nostro Paese sta vivendo un periodo climatico che è normale, si direbbe, ma non è normale negli effetti che noi stiamo vivendo. Ci attiveremo, ci siamo già attivati, siamo qui nel pomeriggio, faremo anche le valutazioni per l'immediata dichiarazione dello stato d'emergenza. Il Presidente Conte mi aveva cercato questa mattina mentre ero in volo, quindi noi stiamo lavorando perché già domani si possa arrivare alla dichiarazione dello stato d'emergenza con un primo stanziamento che poi sarà definito, lo vedremo, per i primissimi interventi. Il meccanismo di intervento della Protezione Civile, ci tengo a dirlo a tutti quanti, quindi è bene che lo sappiate anche voi, è un meccanismo che prevede un primo step che è per le spese di soccorso e assistenza alla popolazione, i ripristini della funzionalità dei servizi, poi una valutazione più di dettaglio, più puntuale, perché
necessariamente lo stato d'emergenza, il primo stanziamento non potrà che avere una valutazione speditiva, condivisa con la Regione, con il Comune, di quelle che sono le esigenze. E poi ci sono, come ha ricordato bene il Sindaco Brugnaro, esigenze di carattere strutturale, quelle saranno valutate, saranno gestite al di fuori degli ambiti della protezione civile, perché la protezione civile ha un compito ben definito che riguarda la fase dell'emergenza e il superamento dell'emergenza. Quindi io mi fermerei qui e ringrazierei, voglio dire un'ultima cosa, ringrazierei il sistema di protezione civile di questo territorio, perché io credo che in altre epoche, in altri... Ecco, ringraziamo l'assessore Bottaccini che è sempre presente insieme a Dell'Acqua e tutti gli uomini, Soppelza e tutti gli uomini e le donne della protezione civile regionale, così come gli uomini e le donne della protezione civile comunale. Io credo che il loro lavoro, la loro abnegazione, la loro continua applicazione sono state determinanti per evitare di registrare un numero più cospicuo di vittime, di feriti, quindi un tributo ancora più pesante di quel tributo pesantissimo che stiamo pagando per questi eventi. Grazie. Ragazzi, adesso con un po' di ordine, se avete domande, prego. Sì, ma ripresentatevi direttamente, magari non tutti sono conosciuti. Vai Marco. Volevo fare due domande. La prima domanda è se abbiamo una prima stima dei danni, anche diciamo così a grandi linee. La seconda domanda riguarda il Mose, cioè volevo capire se era possibile chiarire se questo Mose ieri si poteva alzare, se sì, se no, e se sì perché non si è alzato. Grazie. Sindaco, prego. L'ho appena detto. Io l'ho appena detto sul Mose, che secondo me è uno dei temi più importanti, ma come lo è la navigabilità della laguna. Noi scontiamo anni di sciocchezze che si leggono spesso anche sui quotidiani, e non è che se una sciocchezza viene ripetuta molte volte diventa una verità. La storia di rendere navigabili i canali era la motivazione per cui la Serenissima aveva inventato il magistrato alle acque. Il magistrato alle acque la prima cosa che doveva fare era garantire la navigabilità della laguna, cioè se... Ed è successo che i fiumi rischiavano di interrare la laguna a quei tempi, hanno deviato i fiumi, quei badili non avevano le gru a quel tempo. Allora se lo hanno fatto allora avevano capito che è necessario, perché in laguna ci si muove con le barche, e perché le barche che non sono più a remi si muovano bisogna che le eliche girano. Allora girano tutte le eliche tranne quelle dei motori, bisogna fare in modo che si riesca a vivere la laguna per quello che è. Dopodiché si va in barca a remi, allora bisogna fare in modo che si scavino anche i gabby, che erano quei piccoli canaletti, che diventano le piste ciclabili, per fare degli esempi in terraferma, così ci capiamo. Allora lì ci può essere un traffico separato dal traffico invece commerciale, che è necessario a Venezia. Il traffico commerciale non è i prenditori cattivi, sono dei lavoratori che tutti i giorni portano da mangiare, da bere, puliscono la città, ed è necessario perché la città sia viva. Chi dice che non si deve scavare perché salvati cielo succede qualcosa, ha ucciso e sta uccidendo in questi ultimi 30 anni la città. Ci mettiamo dentro tutti, perché non si può continuare a dire no, ma io tiro il sasso e tolgo la mano. Qua bisogna dire le cose per i nomi, ci sono nomi precisi. Allora quello si chiama falso ambientalismo e non funziona. Allora è successo nel 66, in tutte queste polemiche varie di anime belle, che Venezia è stata colpita da una tragedia. Non è già successo, non succede tutti gli anni. Questo di oggi è un altro 66. A quel tempo, tal direttore del Gazzettino Giorgio Lago ha fatto una battaglia insieme, tutti in Parlamento, i parlamentari, hanno deciso che Venezia meritava una legge speciale. Lo hanno capito allora, non si capisce perché non si possa capire anche oggi. Non è cambiato nulla. Anzi, il mondo vede con ancora più attenzione Venezia e il Made in Italy, che è la nostra economia, perché non abbiamo le risorse minerarie, non abbiamo il petrolio, non abbiamo niente, fra poco non abbiamo più neanche i giovani, ok? E se non crediamo nelle imprese, nei brand, il paese rischia di morire. Questo è il dato di fatto, non muore Venezia, qui muore il paese. Oggi invece io sto dicendo, lo faccio facendo di mestiere l'imprenditore prima che il sindaco, lo faccio a gratis il sindaco, sto facendo
ho dormito 2 ore stanotte, scusatemi anche magari la poca lucidità, ma quello che va combattuto sono le bugie. La laguna è diventata un braccio di mare. Quante volte l'avete scritta sta roba? Ma cosa vuol dire? È un braccio di mare, l'acqua è salata in laguna, non è mista, è salata. Allora si è pensato, io ero all'asilo ancora fra un po', di fare il Mose per impedire che arrivino queste acque eccezionali, ma è un sistema il Mose, è un sistema di barriere mobili per l'entrata e l'uscita, ma poi un sistema anche di difesa di Pellestrina e del Lido. Questo sistema ieri ha dato qualche segnale di incertezza, perché a Pellestrina non sono stati finiti i lavori che andavano fatti, che sono le pompe idrauliche, e sono state affidate al comune, anzi proprio non se ne occupava nessuno. Quando sono diventato sindaco ho cominciato a mettere delle pompe nuove, ho chiamato l'Ene con i gruppi elettrogeni, pareva di essere, quando ho parlato di un disastro sociale e tecnologico, di questo parlavo, e ci stiamo occupando di cose che non è nelle nostre competenze. Se pensate che le previsioni delle maree le facciamo noi e poi spendiamo 4 miliardi per fare il Mose, c'è qualcosa che non torna, perché se tu fai un sistema di barriere mobili che ha bisogno di qualche ora almeno per essere aperte o chiuse, c'è bisogno di un sistema previsionale. In quelle previsioni ci sta la vita di una città. Qui non c'è un porto come da altre parti, qui gli esempi purtroppo cascano tutti sulla specialità di questa città. Non esiste che fai una legge sul porto uguale a tutti gli altri, perché? Perché da altre parti il porto è separato dalla città. Se tu il porto lo fai ragionare per conto suo non c'è nessun problema. Qui il porto è dentro la città e il porto è anche dentro un'area industriale dove la gente vive, perché la gente guadagna, bisogna mangiare, i figli cosa gli dare? Puoi farli solo studiare. Allora noi dobbiamo tenere insieme questo sistema complesso. È un'architettura complessa che però dovremmo essere orgogliosi. Io personalmente sono orgoglioso di amministrarla, però è evidente che le competenze che ci sono tantissime, dal magistrato alle acque, dal presidente dell'autorità portuale, dalla capitaneria di porto, dalla marina militare, dai vigili del fuoco, dal prefetto, dalla capitaneria, tutto, ognuno ha qualcosa da dire, la sovrintendenza, e ognuno mette o un vincolo o un rifiuto. Allora io cosa ho cominciato a fare? E il prefetto, devo dire, mi è diventato un grande alleato. Abbiamo messo insieme queste competenze il più possibile, perché poi nel fare una squadra, chiaramente a questo governo, lo dobbiamo dire a quello di prima, quello l'altro, lo diremo al prossimo, siamo filogovernativi, ma dobbiamo concentrare le competenze. Il Mose c'entra tantissimo con sta roba, perché il mare non lo fermi con le mani. Sulle stime no, non ci sono stime, sono sicuramente molto ingenti, parliamo sicuramente di centinaia di milioni di euro, perché io adesso ho 5 battelli fermi, sono fermi nel senso che sono sopra la riva, e quelli mi mancheranno per fare un servizio che serve per la vita della città. Per fortuna non siamo anche magari in periodi particolarmente, ma sono cose per cui io ringrazio per quello gli uomini della polizia locale. Ieri è proprio 2 ragazzi giovani di quelli che abbiamo appena assunto che ha sentito odore di bruciato in Canal Grande, e la differenza di una volta signor sì e basta, la gente comincia a partecipare, ci crede che è la sua città, cioè oltre al lavoro c'è l'abnegazione. Hanno sentito odori, sono fermati, sono tornati indietro, si sono accorti che c'era la centralina elettrica del museo di Capesaro che stava bruciando. Abbiamo chiamato subito i vigili del fuoco che erano già preallertati dal sistema di sicurezza, per cui mi hanno preso in giro perché era esagerato. Ma dicevo prima che guardavo i venti, e i venti di Bora e di Scirocco in quel modo non li avevo mai visti, e soprattutto il colore che davano. Il colore è fuori scala quasi, per cui violentissimi. Vuol dire che abbiamo avuto una risacca di acqua ulteriore eccezionale, non è come l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto le prove generali, ma l'abbiamo sfiorata perché il vento è montato 2 ore dopo. Abbiamo fatto tempo a calare le acque e poi è montato il vento. Io l'ho detto, guarda che abbiamo sfiorato un incidente. Sembra di parlare. Allora, la persona che più mi ha assistito sempre è stato il Presidente della Repubblica. Questo è dato di fatto. Anche oggi mi ha chiamato, ha voluto sapere, ha detto sono a sua disposizione. Mi ha sempre ricevuto quando vado a Roma, per cui c'è un'attenzione forte dello Stato italiano, tutto in questo senso, e qua le autorità lo dimostrano. Grazie, altre domande? Prego. Se volete c'è anche il capo espiatorio, qui c'è il magistrato di acqua. Non c'è nessun capo espiatorio e tantomeno voglia di fare vittimismo. Grazie. Volentieri. Non c'è nessun capo espiatorio. No, no, anzi abbiamo apprezzato il suo invito alla collaborazione. Facebook, questa mattina è arrivato un barcone di turisti che ha cercato di scaricarli. Il turismo non si ferma mai. Cosa c'entra? Cosa c'entra? Vedi, è la solita domanda che non c'entra un cavolo.
Cioè, ti dico, non c'entra niente, è l'ennesimo episodio di maleducazione, va benissimo, ma è il modo per distrarre sui problemi veri. Bella domanda che porta fuori i problemi. Bella domanda che porta fuori i problemi. Cosa dire? Vedremo la data dei sciaffoni, va benissimo. E cosa abbiamo risolto? Stiamo parlando di un'acqua eccezionale a 1,87 m. Non c'entra nulla il barcone, lo scoretto, quello che ha corso un po' più veloce. Volete capirla che non si devono fare solo i titoli di giornali? Provate a guardare la luna, no il dito. Una volta tanto, per una volta. Persone villane. Mamma mia, se pieno, facciamo l'elenco. Sono d'accordissimo, ci mancherebbe altro. Ma questo non toglie che c'è una città viva, fatta dei campagnoli, di oriundi, dei stranieri, di tutti, che la vogliono tenere in vita. Non possiamo ogni volta sentire l'albero che cade e non la foresta che cresce. Frase fatta, sì, ma è vera però. Asevera. Allora vogliamo dare una mano tutti a ricordare che quel giovane vigile del fuoco, quel giovane pompiere, quel giovane ingegnere sotto l'acqua che sistemava le robe, c'è, esiste. Vogliamo dirle che questa città è viva, sì o no? Mica ha fatto nessuno la verifica là, stanotte, ieri sono gli altri. Questo è il dato di fatto. Vive perché è viva, non perché lo decido io. Poi le persone villane, scorrette, metteremo a posto le norme, faremo. Ma oggi non è questo. Non distraiamo, perché se distraiamo che sembra che sia colpa del turismo adesso se uno fuori l'acqua alta a 1,87, ma per cortesia, dai. Avanti, altre domande. Presentati per favore. Volevo chiedere se era possibile avere una ricognizione dei danni o comunque dello stato di salute della Basilica di San Marco. Patriarca. La Basilica di San Marco sta soffrendo dei danni strutturali, perché l'acqua che la invade è acqua salata, quindi fa dei danni irreparabili, soprattutto quando si asciuga nella parte bassa dei mosaici, pavimenti, le colonne. Sta diventando veramente un problema, per cui io vorrei anche che San Marco, non ne ho parlato di fronte ai casi umani che ho visitato in queste ore e alla tragedia di molte persone, però anche San Marco meriterebbe un discorso particolarissimo. È la sede della Chiesa veneziana, ma è un monumento mondiale, quindi bisogna veramente, noi possiamo fare manutenzione ordinaria, ma non possiamo fare manutenzione straordinaria strutturale. Quindi su questo io auspico che l'attenzione del governo, dei ministri, noi siamo molto contenti quando vediamo i ministri che vengono a Venezia a inaugurare le mostre, che vengono per la Biennale, e Venezia è anche la mostra del cinema e tante cose Venezia. Ecco, io credo che una politica che concerta un intervento su Venezia, sulla Basilica, sul sistema di difesa della città, ecco, noi penso che se volessero fare un convegno, che non sia uno dei tanti convegni, che sia qualcosa che mette intorno a un tavolo le necessità, i fondi, e arrivare anche a delle date certe e a dei passaggi altrettanto certi nel gestire, ripeto, le ferite di questa città e l'unicità di questa città. Quello che in altre città si può fare in un quarto d'ora, 20 minuti, a Venezia richiede un intervento che come tempo è doppio o triplo. Non solo il tempo, ma anche le risorse e le finanze. Grazie. Altro? Chiudiamo? Prego, Alda. Avrei due domande, una sulle previsioni. Quello che era arrivato al centro ARPAD, Sì. C'era il vento. Sì. Oppure 100 km/h sono spessati ormai. Ma se posso aggiungere una roba, guarda, era talmente prevedibile che noi abbiamo aperto l'unità di crisi prima che accadesse tutto, nel senso che, peraltro, dopo 2010 ARPA va, non so se c'è qui Marchesi? Dopo 2010 ARPA va affinato tutti i modelli matematici, tutti gli algoritmi, per cui
oggettivamente anche sulle maree, cioè gli errori ormai sono errori infinitesimali di poco e ti dico che proprio per questo avevamo visto sia il tema vento che il tema scirocco e quindi c'è i venti che il tema precipitazioni. Abbiamo aperto l'unità di crisi prima, ieri pomeriggio, ieri non so che ora fosse stata aperta, quindi era prevista. La seconda domanda invece il sindaco, lei ha citato dopo la catastrofe del 66 la legislazione speciale per Venezia. Secondo lei è necessario rivedere serve un'altra facendo anche un po' più il sistema? Diciamo che con gli ultimi passaggi del governo precedente ci hanno finanziato, siamo stati finanziati, poi non hanno messo tutte le risorse che in finanziaria ci hanno state date, ci hanno dato 2 rate al posto di 5 perché ci hanno impedito di fare dei mutui eccetera. Però questi sono soltanto tecnicismi che basterebbe ascoltare un po' la comunità locale che si risolverebbero quando c'è uno che sa tutto più, però adesso non c'è più, per cui se non altro questo ce lo siamo risparmiati, anche quello è un bel tsunami, cioè, perché quelle robe lì forse in quell'anno di traverso magari avremmo risolto qualcosa. Questo va detto perché insomma ha visto la roba dall'elicottero e poi finalmente in elicottero è andato insomma. E adesso abbiamo un modo diverso di ragionare, per fortuna, e spero che sia confermato anche qui. Quale sia la strumentazione burocratica, personalmente io non sono un giurista, non lo so se sia la legge speciale o che, sicuramente servono delle risorse ma servono soprattutto delle idee chiare. Il Mose va finito, è stato iniziato, va finito. Vogliamo partecipare al progetto e alla gestione di questa roba qua. A che titolo? Non so dirlo io, non lo devo dire, lo dica il governo, lo dicono io. Però certamente la città, io non come persona fisica, come città, assolutamente, perché poi la gente se la prende con me, chiede a me, e io dico, ho letto sul giornale, ma perché ne ha Gaverta, perché ne ha Gassarada? E io gli spiego, guarda, hanno provato ma hanno avuto dei problemi, sempre letto sul giornale, ma tutto questo però deve finire anche in un piano più generale ancora, perché il Mose non sono solo le paratie, è il sistema a terra che va finito, mancano ancora delle idrovole, manca ancora un sistema di fognatura di Pellestrina che va su un depuratore, le acque ancora scaricano in laguna, cioè siamo in presenza proprio di tutto un sistema di regia e io in rappresentanza dei cittadini, che poi potranno scegliere un'altra persona alle prossime elezioni, ma in rappresentanza dei cittadini io difendo tutti. E allora è possibile che una città non abbia le fognature? Una città che tutto il mondo viene a vedere? È possibile che una città del genere non abbia un sistema antincendio, è stato fatto a metà, solo dopo che è bruciata la Fenice? Cioè, queste sono domande che a cittadino pongo, senza nessuna polemica, dico abbiamo l'occasione, non di fare i conti sul passato, non me ne frega niente, tiro una linea ancora una volta, guardiamo il futuro, prendiamo da una situazione drammatica una forza per dare ai ragazzi un esempio che ci mettiamo insieme, questo sto suggerendo io, poi c'è sempre un se, un ma però, ovvio, capisco. Però oggi dobbiamo guardare il cavallo grosso, abbiamo Porto Marghera da rilanciare con le bonifiche da fare, i marginamenti da finire, che fanno parte di un piano ambientale. Abbiamo il Mose da finire e dobbiamo ripercorrere tutta quanta quella che è la navigabilità della città, anche per la propria sicurezza, per la sicurezza dei cittadini, sia sanitaria che anche quella appunto di antincendio o di protezione civile. Scusate la lunghezza delle risposte, ma è che il dato è proprio complesso, non puoi togliere un pezzo perché rischi di non vedere il puzzle intero e l'idea è chiarissima ormai, basta che con questo esempio, e questo io ringrazio ancora una volta e finisco, non ho parlato più, il presidente Luca Zaia, mi ritrovo tantissimo in questo modo di fare, siamo qua nella regione Veneto, sono loro la regia, noi siamo il capoluogo di una regione che si è sempre occupata di tutti, in questo caso si sta occupando di Venezia, per cui lo ringrazio ancora pubblicamente. Grazie a te Sindaco. Prego. Fatto Quotidiano, Pietro Belli. Ma allora Sindaco, lei ritiene che la gestione commissariale del Mose sia un'altra parte rispetto a Venezia e che vi abbia tagliato fuori? Sì, sicuramente sì, ma è una cosa da 30 anni, da sempre. Cioè il Mose viene gestito dallo Stato italiano, dal governo, del Ministero di turno, che spesso poi per motivi vari lo gestisce in qualche modo, insomma. Certamente, non è mai stata coinvolta la città, ma neanche la regione Veneto, non è mai stata coinvolta. Nessuno rappresenta il Mose, sarà il governo a rappresentare il Mose. Tecnici? No, ma i tecnici... Ma nessuno può parlare perché sarà il governo a dover dire cosa faremo. È il governo, ma lo dico anche in maniera positiva, è il governo che deve dire voglio continuare a gestire un'opera statale. Ed è una scelta. Arriva il Presidente del Consiglio con il Ministro... Ce lo dirà lui, lo chiederete a lui.
No, anche perché Salvini questa mattina ha detto che costerà 100 milioni. Salvini ha chiesto 1 miliardo, sì, Salvini oggi, ma lo dico a tutti. Di 100 milioni per la gestione del Mose. Quindi possiamo capire che Venezia vuole partecipare alla gestione del Mose. No, non ha capito, noi vogliamo che venga finito intanto. No, ma non è d'accordo, ma lei non è chiaro questo passaggio, non è finito il Mose, non sta funzionando, stiamo parlando di un fantasma, capisce? Che addirittura ha limitato l'accessibilità al porto. Per cui abbiamo fatto uno sforzo importante, cioè tutta la struttura economica della città ha fatto uno sforzo importante perché abbiamo limitato l'accesso dello scavo dei canali. Se l'accesso oggi è 12 o 14 metri perché è dato dalla gettata che c'è sotto il Mose, abbiamo già la tranquillità che oltre quella cifra non avrà nessun senso scavare i canali, per cui non c'è nessuna fossa delle Marianne da scavare, lo capite, lo capisce chiunque. Se una nave al massimo trova il fondale a 12 che è fissato, a quel punto quello è il fondale, che è sempre stato quello, per cui si tratta di tenere proprio in agibilità la città. Oggi il tema è finire i lavori, non capite che mancano i lavori pubblici, le grandi opere, questa è una delle grandi opere, sono quei famosi discorsi in cui citavo prima, quello che è arrivato con l'elicottero ci ha fatto perdere più di un anno e continuiamo a non decidere niente. Questo è il tema, non lo cito perché porta anche a sfiga, però questo è il dato di fatto. Lei del Fatto Quotidiano lo scrive, non si apprenda con me, è un dato di fatto. Il futuro deve essere di persone capaci e non di incapaci, non c'entra nulla le appartenenze politiche, perché di questo creda, sono civico, non mi interessa, ma capaci sì però. L'ultima domanda, se mi hai consentito. Prego. Lei ha detto prima ci giochiamo la credibilità. Certo, tutta l'Italia. Il presidente Zaia ha detto ci sono 5 miliardi e mezzo di ferro e di cemento sotto acqua, inutilizzato dopo 16 anni. La mia domanda, non ce la siamo già giocata questa credibilità? Guardi, questo ognuno la sua sentenza. È evidente che stiamo pensando, questo lo dico, io ero all'università quando si è deciso il Mose, ma mi ricordo il dibattito. Guardi, le racconto questa cosa perché è divertentissima. Sa perché si è scelto di fare, lo sapete perché si è scelto di fare un sistema che sparisce? Perché a quel tempo gli ambientalisti non volevano che si vedesse niente, che ha detto, ti vuole la mia che ferma bocche del porto come in Olanda, noi siamo meglio, siamo ambientalisti, non vado a vedersi niente. E sti qua si è inventato una roba stranissima. Io, che sono un fiducioso della scienza, che non ho progettato nulla sul Mose, non ho nessun interesse, non cos'è niente. Adesso, dopo tutti questi scherzi, speriamo che lo finimmo, no? Allora, adesso che manca l'ultimo tratto, non è che dobbiamo litigare, lo finiamo. Mi sembra semplice, no? Per dare almeno conto di tutti quei ritardi. C'è finito gente in galera con le buzzette, c'è già la magistratura che opera, che è un'altra roba però dall'opera ingegneristica, capisce? Non bisogna cercare di non mettere insieme pere con fichi, perché non viene fuori sotto una gran marmellata, sono cose e competenze diverse. Oggi parliamo dell'opera di ingegneria e allora su questo intendo dire, dobbiamo renderci conto che dobbiamo mettere in calcolo proprio i modelli non solo di quanto dovrà essere aperto, quanto dovrà essere chiuso, ma anche eventuali vie di fuga per eventuali sistemi. Allora, se lei ha presente dov'è il Vittorio Emanuele, quella è una seconda via di fuga per un porto industriale. Parliamo di decine di migliaia o vogliamo fare come Taranto? No, perché ragazzi, cioè Taranto è una realtà anche per noi, perché se perdiamo l'acciaio, cioè le filiere arrivano anche a Marghera e poi arrivano anche nelle case dei cittadini, perché oggi tu pensi che non ti interessa dove venga fatta la tua automobile o il tuo ferro da stiro. Domani, quando l'acciaio non lo produciamo più, lo compreremo da altri e i prezzi dopo li faranno gli altri. Cioè è strategico, per cui tutto quello che sto dicendo lo dico mettendo altro che dentro anche Porto Marghera. E Porto Marghera, guardate, che è uno degli asset più importanti dell'economia e dell'industria italiana. Per quello dico, Venezia non è soltanto una cartolina e la domanda se quello ha fatto il moto ondoso. Per piacere. Sindaco, scusa, se il Mose ci fosse stato, l'avremmo aperto, certo. cosa avrebbe potuto determinare? Avrebbe esattamente, brava, grazie alla domanda, avrebbe evitato esattamente questa marea eccezionale. Il Mose non si aprirà per tutte le acque alte che con le fotografie, parlo di chi non è veneziano, non conosce la cosa, non voglio offendere nessuno chiaramente, ma tanti fanno la fotografia, l'acqua alta allaga Piazza San Marco, no? È anche normale che uno faccia una fotografia, ma perché offende una persona che vede qualcosa di straordinariamente bello, tutti i riflessi sull'acqua, ma un conto che ci sia 2 centimetri, un conto che ce ne siano 50. 70. Il Mose servirà, per come la vedo io ovviamente, di questo è il dibattito che va fatto, solo per le acque eccezionali,
fino a, decideremo, fino a che non supera quelle barriere dei commercianti, delle case, che impedisca la vita delle persone. Se poi giri con le stivali e c'è qualche pozzanghera di acqua, questo lo risolveremo sulle rive, in altro modo. Non c'è nessuna drammatizzazione in quello che dico. Il piano potrebbe funzionare. Ci abbiamo messo tanto, ma non mi pare che in giro vada tanto meglio, no? Meno male quale ha fatto se non altro. Li abbiamo fatti, il PIF a Marghera, i tubi li abbiamo messi, adesso li stiamo connettendo, perché il problema è questo, capito? Tante volte manca l'ultimo miglio, fai una roba bella, un impianto intero, poi non ti che porti e gas in casa della gente. Questo va fatto adesso. Siamo a tanto così per finire, facciamolo. Domani non abbiamo emergenze, venerdì sera abbiamo un'altra punta che ci preoccupa perché ancora una volta si incastra la punta di marea con un vento di scirocco. Non so se ci sia Bora. Attenzione, un'altra cosa, sulle previsioni del tempo vanno molto bene, siamo molto attenti. Sul vento mi permetto di dire, attenzione, il vento in mare è difficilmente comunque prevedibile. Il vento in mare, parliamo soprattutto delle burrasche, dicono che un bravo marinaio, questa è una storia che si dice da sempre, un bravo marinaio sa tornare a casa quando c'è un mare in burrasca. Il vero marinaio in quel mare non c'è, perché è un problema di naso, di fiuto, di odori, cioè prevedere il mare è una cosa veramente molto complessa. Avremo bisogno di più alleanze ancora qui satelliti, le stiamo facendo con l'Enea per prevedere le onde di marea, eccetera. Purtroppo i cambiamenti climatici, che di questo si parla in tutto il mondo, vi do questa notizia, a Venezia pesano di più, per cui la sfida per l'Italia è ancora più interessante, perché se vinciamo domani andiamo a raccontarlo al resto del mondo che per quello sono interessati a Venezia, non solo per i suoi movimenti, per i suoi monumenti, ma per la capacità di resilienza a questi cambiamenti. In sostanza i cittadini di Venezia sono molto bravi. Grazie. Scuole, ma come sto facendo il giro, ma è facile che teniamo chiuso anche domani. La conferenza stampa durata di fatto un'ora precisa in cui hanno parlato tutti, sono arrivate le risposte a molte domande, avete capito, parole forti che adesso ripercorreremo insieme. Vediamo se riusciamo ad avvicinare appunto ancora il governatore Luca Zaia con Ilaria Marchiori e Nicoletta Rizzetto. Intanto si sta preparando Filippo Fois, era fradicio, ve lo raccontiamo, perché dopo una mattina a seguire pioggia e acqua alta giustamente era in emergenza anche lui, così come lo è stato lo zaino per il collegamento durante questa lunghissima diretta. Siamo in onda dalle 7 di questa mattina per potervi informare. Avete capito qual è lo scenario ed è pesantissimo, ci sono diversi messaggi molto forti, uno su tutti. Probabilmente non riusciamo a collegarci, adesso vediamo perché ci sono l'assembramento di troppe persone. Uno su tutti, sta arrivando una nuova emergenza, 120 centimetri di neve prevista, che poi vuol dire acqua, che poi vuol dire perché c'è caldo, ci sarà caldo e ci sarà una nuova emergenza marea venerdì sera. Quindi questa è la nuova emergenza, non è finita. Sentiamo Moraglia. Vediamo. L'anno scorso debba farci riunire, ripensare la città non può vivere di aria, ma non può neanche esasperare la questione economica, finanziaria. Quindi noi dobbiamo cercare di pensare al futuro di Venezia orientando una città verso un qualcosa di sostenibile. Cosa vuol dire? Che la città deve essere tornata ad essere abitata anche da famiglie giovani, anche della casa che consenta a famiglie giovani di poter vivere in questa città, anche perché è desolante vedere zone di Venezia che sono a poche centinaia di metri dai flussi turistici completamente disabitate e sole. Veramente è un'impressione sconfortante. Ma chi può ripensare questa città se il sindaco dice noi siamo stati tagliati fuori per esempio dai lavori del Mose, che è un'opera dalla legge obiettivo quindi, e tra l'altro con la gestione commissariale? Come si può ripensarla se Roma si accorge di Venezia solo nelle emergenze? Beh, io penso che una consapevolezza della città che non si divide su falsi problemi.
e che trova alcune linee fondamentali sulle questioni non risolte da decenni e che sono essenziali per la vita della città. Ecco, poi quando c'è un consenso della società, poi si può anche parlare alla politica. Certamente la politica non deve ridurre Venezia a quello che ha ridotto altre zone del paese. Io penso a Taranto, dove c'è la lotta fra l'occupazione e la salute. Ecco, mettere una società, dei cittadini, una comunità di fronte a questa alternativa è il fallimento della politica. Rischia di essere così anche per Venezia, col turismo e con altre, ad esempio le grandi navi. Venezia non è Taranto, però anche lei ha delle alternative da trovare, da scegliere, prendere delle scelte che possano permettere alla città di essere vivibile, possa tornare a essere una città. Ecco, io una volta ho detto una Disneyland, una Pompei, e stiamo andando verso qualcosa di simile, anche se nella diversità, ecco. Però non è più una città abitata, non è più una città dove si sentono le voci dei bambini, gli anziani sono pochi, sono confinati in appartamenti con scale che sono difficilmente percorribili. Ecco, dobbiamo cercare di ripensare la città non tagliando fuori nessuno, ma pensando che il bene comune chiede anche niente, la difficoltà del collegamento, l'avevamo detto, troppe persone. Allora, vi dico cosa succede da adesso. Ilaria Marchiori prosegue con le interviste e ci collegheremo con lei di nuovo tra pochissimo. Intanto si sta preparando anche Filippo Fois, sta per arrivare il Premier Giuseppe Conte con il Ministro delle Infrastrutture De Micheli. Poco fa abbiamo scritto a Rocco Casalino, portavoce del Premier Conte. Non credo sarà possibile, anche perché vorrà un briefing anche lui, vorrà parlare con le autorità locali prima di intervenire, però vediamo se riusciremo a discutere con lui. D'altronde siamo in onda da questa mattina alle 7, è giusto che il Presidente del Consiglio parli ai veneti. Allora, abbiate pazienza, ci fermiamo pochi istanti davvero, ma l'unica pubblicità che avevamo 2 ore fa la dovevamo mandare, abbiamo sospeso tutta la programmazione, andremo avanti, tutte le pubblicità, questa sì, anche perché così ci consente di riprogrammare e ripreparare tutto il resto. Ci rivediamo tra pochissimo.